Salve a tutti, se cominciamo ad accomodarci fra 3 minuti iniziamo. Diamo il quarto d'ora accademico alle 10 esatte, partiamo, grazie. Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti alla settima edizione di Ecoforum Veneto. Oramai è un appuntamento consueto, ricorrente e ci fa piacere vedere sempre la sala piena. Siamo anche in una location molto suggestiva e comincerei i lavori con i saluti istituzionali a partire dal sindaco di Roncade che ci ospita, Pieranna Zottarelli, giusto? C'è il podio, prego. Sì. Vada, prego. Buongiorno a tutti, benvenuti a Roncade e benvenuti in questo splendido luogo che fa da cornice all'importante evento di oggi. Ringrazio quindi la famiglia Ciani Bassetti, che è la proprietaria di Villa Giustiniana. Villa Giustiniana è una villa trecentesca, noi la chiamiamo il castello in virtù del fatto che ha le mura ed in virtù del fatto che ha queste mura Roncade è città murata e quindi inserita anche in un circuito che vogliamo valorizzare sempre di più. Questo grazie anche alla sinergia appunto con la famiglia con la famiglia Ciani Bassetti, che mette a disposizione per eventi importanti come questo l'intera struttura, che spero abbiate modo nel corso della giornata di visitare, apprezzandola e anche facendovi coinvolgere nelle emozioni che dà visitare un luogo storico così importante. Importante però anche il momento di oggi e il convegno quindi che come amministratori locali apprezziamo e desideriamo valorizzare proprio perché siamo interessati ad avere delle soluzioni per poter essere sempre più attenti, ma anche incisivi e quindi efficaci, nell'azione di contenimento di quella che è l'impronta che lasciamo come cittadini, come persone su questa terra. È un impegno e una sensibilità sempre maggiore anche quella che stanno acquisendo e hanno acquisito i nostri cittadini. E come amministratori lo tariamo anche in relazione ai risultati che Lega Ambiente ci comunica in relazione alla quantità di rifiuti che produciamo. Io vi ringrazio sia come sindaco che come cittadino per il lavoro che voi, qui abbiamo un parterre illustrissimo e anche tali sono i relatori di oggi,
Vi ringrazio per il lavoro che state facendo e vi chiedo quindi ancor più di darci gli strumenti per poter essere più efficaci in quell'azione di riutilizzo dei beni in maniera che non divengano immediatamente o in tempi brevi rifiuto, riutilizzandoli per quella che è la loro funzione originaria, ma anche quella del riciclo nel recuperare materie che possono diventare quindi a loro volta materie prime e materie seconde per altri beni. Un'immagine che mi era particolarmente piaciuta nel corso di un'inaugurazione recentemente fatta di un impianto a biometano del nostro gestore è stata quella di dire: i furgoncini che partono al mattino vanno a fare rifornimento, non vanno a raccogliere spazzatura, vanno a fare rifornimento. L'ideale sarebbe che potessero tutti i furgoncini che i vari gestori qui rappresentati, quindi con il vostro lavoro, portate i vostri operatori, i nostri operatori, a fare al mattino, non sia quello di andare a raccogliere squasse, pur correttamente divise e differenziate, e non è un caso che ci sia una sensibilità così radicata. Quando ci muoviamo anche all'estero, ormai siamo talmente abituati che cerchiamo i contenitori per la separazione, perché ormai l'abbiamo innato. Ecco, se questo si tramutasse poi in un poter utilizzare appieno ciò che comunque dobbiamo conferire come rifiuto, ecco che avremmo dato un segnale in più di attenzione verso l'ambiente, verso il territorio, che non vogliamo dare solo a parole o come impegno, ma vogliamo realizzare concretamente. Consentitemi infine, e mi avvio quindi alla conclusione, nell'augurarvi anche buon lavoro per la vostra mattinata e per il pomeriggio, vostro e nostro, come impegno, un pensiero però alla vigilia della giornata dedicata al contrasto contro la violenza alle donne. Io vedo anche molti giovani qui. Io non sono per il momento del silenzio, sono per il momento della parola, dell'impegno, del rumore. Siamo uomini e donne qui presenti. Ciascuno di noi può avere figli o essere figlio. Ci sono 2 famiglie che stanno soffrendo in maniera terribile e quel dolore è anche il nostro dolore. Se n'è andata una ragazza splendida, dal sorriso gentile, e l'abbiamo sentito anche negli ultimi messaggi, dal suo modo di essere dolce. Un agnello sacrificale che non doveva e non poteva essere sacrificato. Troppo spesso ignoriamo i segnali, troppo spesso ci voltiamo dall'altra parte senza volerlo, magari senza nessuna colpa, però dobbiamo aumentare la nostra sensibilità, dobbiamo essere più attenti, come siamo attenti per la cura adesso dell'ambiente, più di quanto non lo fossimo in passato, dovremo esserlo anche per la cura delle relazioni personali, che devono essere improntate sempre al massimo rispetto. Dobbiamo tenere le antenne dritte e qualunque segnale di pericolo, qualunque richiesta di aiuto, dobbiamo saperla cogliere e poterla cogliere. Ecco, quindi vi ringrazio anche per questo impegno che sicuramente ciascuno di voi saprà portare avanti, non solo domani, non solo oggi, ma anche nei giorni e nelle settimane a venire. Grazie a tutti e buon proseguo di lavori. Grazie. Grazie mille Sindaco. E darei la parola all'altro padrone di casa, Paolo Contò, direttore del bacino rifiuti Priula. Prego Paola, grazie. Nel portare i saluti del Presidente, che mi ha pregato di salutarvi tutti, e la sua felicità di saperci qui, nonostante lui non possa, devo dire che dopo questo intervento faccio fatica a essere interessante, significativo, e ringrazio il Sindaco per quelle parole che aveva detto sia nella prima parte che nella seconda parte. Veramente ha qualificato con un'apertura tutto quello che saranno i prossimi 2 giorni. Grazie. Il secondo aspetto la ringrazio anche perché ci ha aiutato
grazie ai contatti di trovare questa disponibilità, perché Legambiente, che è l'ultimo soggetto che ringrazio, anche se è il primo che ha l'iniziativa, perché ha scelto di fare queste iniziative nei territori. Da tanto tempo, ormai siamo alla ottava edizione? Ecco, bene. Ha cominciato con i capoluoghi ed ora sta anche scegliendo delle altre località. E sta diventando, a questo punto mi spoglio da sostituto del presidente, divento il direttore, divento un tecnico come sono, se ci pensiamo, è la nostra occasione, qua siamo molti colleghi, di vederci e di parlare insieme, anche liberamente o a gruppetti, in apertura, negli spazi, tra di noi. Non abbiamo molte occasioni. Sappiamo che il nostro Veneto è il più forte di tutti, perché ha tante individualità e tutti si danno da fare. Sappiamo anche che il nostro Veneto potrebbe avere dei limiti per quanto riguarda di fare squadra, no? Perché di solito ci si basta a se stessi. Forse è l'unica nostra debolezza, non solo a livello di gestione dei rifiuti, ma anche in altri sistemi di impresa o altro, fare squadra veneta. Ecco, questi incontri ci danno occasione di sentirci, di abbattere le barriere intanto, di diffidenze, di competizioni e di diventare anche un po' più stretti di relazioni, come ci invita a fare. E questo è un grazie, perché non sappiamo quante altre occasioni abbiamo. Abbiamo i nostri comitati regionali di bacino, per esempio, una nuova creazione dei direttori oltre che dei sindaci. Sono cose che ci fanno fare squadra e a portare il nostro Veneto, come lo è già, ai livelli più elevati. Quindi saluto ancora a nome di tutti. Grazie. Grazie mille Paolo. Ora lascerei la parola a Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, che ci introduce i lavori di questa ottava edizione di Ecoforum Veneto. Grazie Piero. Mi unisco chiaramente ai ringraziamenti al sindaco e a Paolo Contò, perché le loro parole già introducono qual è lo spirito che sta all'interno di un percorso come quello di Ecoforum, che è l'8ª edizione, che vuole provare a far dialogare tutti i soggetti, cittadini, istituzioni, politica locale, politica regionale, politica nazionale. Sono 2 giorni in cui proviamo a mischiare le carte sul tema del ciclo dei rifiuti, sull'economia circolare, e in particolare andando a guardare quali sono le attività, le performance. Poi domani entreremo nel dettaglio delle performance degli amministratori locali, che sono la prima base per creare una cultura del riciclo, della riduzione dei rifiuti e del percorso sano per l'economia circolare, che ci deve vedere coinvolti. Sono anni importanti, particolari, veniamo da una pandemia, viviamo delle guerre globali che ci sono in giro per il mondo, anche alle porte della nostra Europa, che hanno cambiato e stanno cambiando molte nostre consuetudini, o comunque ci spingono anche a intraprendere una strada che secondo noi è quella indicata dal Green Deal e indicata dalle varie susseguirsi anche di iniezioni economiche per sostenere un cambiamento verso l'economia circolare, verso la riduzione dei consumi, verso il cambio di prospettiva anche sul fronte delle energie. Ecco che dai rifiuti, ad esempio, lo vedremo poi anche oggi, si può partire per ragionare, per migliorare e dare il nostro contributo su tutti i fronti che si devono vedere impegnati per la transizione ecologica. Io nel salutare chi è presente in sala, salutare chi ci sta seguendo da casa, auguro a tutti di poter prendere dalla giornata di oggi, ma anche dare, quindi tutti sono invitati in qualche modo a
intervenire, a stimolare, a darci dei consigli. Lo faremo, già lo farà chi ci dà una mano anche dal punto di vista, che ringrazio, della comunicazione come partnership media, che è il gruppo ONEM e la Tribuna di Treviso in particolare. Abbiamo oggi un giornalista della Tribuna di Treviso, Andrea De Polo, che ci darà una mano a coordinare le sessioni, e domani avremo il vice direttore del gruppo ONEM per tutta la giornata per gestire quella che è la fase, diciamo, poi che ci piace di più, la più bella, perché è bene anche, diciamo, ricordarci che dobbiamo festeggiare, quindi noi oggi e domani inquadreremo anche quali sono le criticità, ma vogliamo festeggiare perché questa grande ricchezza veneta di competenza, di capacità e di risultati, se avete mai visto, diciamo, una mappa del paese rispetto ai comuni di cicloni in generale, ecco, non è una novità, domani saranno tanti i comuni, non è una novità, c'è una macchia verde nel Veneto che indica che qui c'è un territorio a cui tutti devono guardare, e allora sì, facciamo squadra a livello regionale, ma facciamola per fare squadra con il paese. Questo secondo noi è fondamentale, perché gli obiettivi sono per tutti che dobbiamo raggiungere. Dobbiamo essere, sì, vogliamo essere i primi della classe, lo siamo già, consolidiamo la nostra capacità regionale, però aiutiamo e portiamo un contributo al ragionamento complessivo per il paese, per il modello del paese, perché ci serve e serve a tutti, anche per continuare a essere primi della classe, magari non solo sul fronte dell'economia circolare dei rifiuti, ma anche su quello delle energie, su cui rinnovabili, su cui abbiamo, diciamo, tanta strada da fare. Oggi concentriamoci sui rifiuti, sull'economia circolare, e buon lavoro a tutti. Beh sì, chiamo direttamente Andrea sul palco per aprire con le prime sessioni. Ecco, giusto per chiarire, il programma ce l'avete, iniziamo parlando di piano rifiuti, che in qualche modo anche Paolo Contò ha dato le prime indicazioni rispetto a nuovi strumenti, e quindi che arrivano, che sono in corso, che sono già arrivati e che arriveranno con l'aggiornamento del piano rifiuti regionale, che secondo noi è un elemento fondamentale su cui ragionare. Poi andremo a parlare anche di quello che è successo 2 giorni fa, non perché sia successo 2 giorni fa, perché l'avevamo già previsto, ma andiamo un po' a inquadrare anche il tema europeo con l'approvazione, diciamo, del nuovo regolamento, che in qualche modo ci fa tirare a tutti un sospiro di sollievo da un certo punto di vista, perché la capacità, il mondo del riciclo del nostro paese in Europa ha una grande, diciamo, competenza anche da raccontare, da esportare, e forse, diciamo, c'era una preoccupazione su questi aspetti, però ci sono anche, diciamo, delle piccole cose che non vanno bene, diciamo, forse tendiamo a estremizzare, e noi vogliamo mettere sul piatto la discussione anche sul regolamento europeo sugli imballaggi, perché crediamo che non sia utile polarizzare le posizioni, non sia utile mettere in contrasto il riciclo con il riuso, che sono 2 elementi e 2 argomenti su cui abbiamo sempre concentrato tante edizioni dei nostri ecoforum, e per questo, diciamo, affronteremo anche, diciamo, un ragionamento sano sul regolamento europeo per eliminare quelle che sono le contrapposizioni e provare a lavorare in collaborazione e non in contrapposizione. Poi andremo invece nelle filiere del riciclo, perché è nelle filiere che dobbiamo concentrare una grande attività. Peraltro oggi in Regione Veneto si sta firmando un protocollo tra la Regione del Veneto, 3 università della nostra regione, per l'approfondimento e lo studio, e anche ARPAV, che scusate, ringrazio, perché è il nostro, diciamo, soggetto con cui collaboriamo dalla prima edizione di Ecoforum, e che dal punto di vista tecnico-scientifico ci fornisce i dati su cui ragionare e ci aiuta a mettere in campo quelle che sono poi, diciamo, i ragionamenti e gli scambi di opinioni che proviamo a fare qui a Ecoforum. Ecco, questi soggetti stanno siglando un protocollo d'intesa per studiare delle filiere, ancora capiremo poi quali saranno, e quindi ecco il tema delle filiere dell'organizzazione, soprattutto sul fronte dei rifiuti come quelli elettronici, le batterie, piuttosto che ancora la filiera dell'organico, che è fondamentale anche dal punto di vista delle energie e quindi della Forsu, piuttosto che il tessile, che è un altro elemento su cui bisogna iniziare a agire con molta consapevolezza, sono
IRAE, sì, rifiuti elettronici, IRAE, ma per non dimenticare la plastica, che fa parte anche del ragionamento che affronteremo, sono tutte filiere che hanno bisogno di una grande attenzione, ma soprattutto di un avvio di una discussione collettiva, e quindi oggi proviamo un po' a mettere insieme questi pezzi. Poi nel pomeriggio andremo a vedere, giusto per spiegarvi il programma anche se l'avete visto, andremo a affrontare un po' più da dentro quello che è il piano rifiuti, che prevede l'avvio della nuova tariffa unica di smaltimento per i rifiuti a smaltimento, che noi crediamo sia una rivoluzione, che Legambiente ha voluto, ha chiesto e ha insistito perché fosse presente nel piano regionale dei rifiuti. C'è, ora dobbiamo lavorarci tutti insieme e vogliamo farlo insieme ai consigli di bacino, poi nel pomeriggio approfondiremo. Grazie Andrea e buon lavoro. Grazie. Di nuovo, scusate l'approfondimento. Buongiorno. Intanto lasciatemi ringraziare come Tribuna di Treviso e gruppo NEM Legambiente, perché noi siamo un gruppo nuovo di fatto, è dal 1° novembre che è nata questa società, Nord-Est Multimedia, e questo è il primo grande appuntamento che possiamo seguire. Da sempre c'è una collaborazione con Legambiente, sono temi cari alle testate locali e lo seguiamo con piacere anche oggi. A questo punto iniziamo subito con i primi 2 ospiti. Francesco Chiosi, quindi, direttore dell'unità operativa ciclo dei rifiuti della Regione Veneto, e Stefania Tesser, ARPAV. Buongiorno. Io sto qui e lascio... Buongiorno. Allora, cominciamo con Chiosi, perché così impone la scaletta, e andiamo subito su un tema attuale, cioè il nuovo piano dei rifiuti della Regione Veneto. Allora, noi partiamo da un vostro proposito di agosto 2022, che è quello di ridurre sensibilmente la quantità di rifiuto urbano residuo per persona, portarlo di fatto a 80 kg. Per dare un'idea, al momento una città come Padova è a 199 kg a testa. Vi chiedo a che punto è il piano rifiuti, la stesura del piano, e se è un obiettivo realizzabile questo. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. Perdo un minuto per innanzitutto portare i saluti dell'amministrazione che rappresento, che poi vedrà altri interventi oggi e nei prossimi giorni, del dottor Marchesi, del dottor Giandone, dell'assessore Bottacci. E poi mi preme fare un preliminare ringraziamento a tutti coloro che, quello che oggi adesso andremo un po' a descrivere, hanno contribuito e stanno contribuendo a realizzare. Perché, come diceva lei, dopo l'aggiornamento di piano dell'agosto 2022, l'anno 2022 ha visto sostanzialmente uno sforzo per rendere possibile l'inizio della realizzazione di tutte le attività, e questo è stato fatto tramite l'istituzione di una segreteria tecnica tra unità rifiuti della Regione e unità rifiuti di ARPAV, rappresentata da Stefania Tesser, e questa collaborazione, supportata poi dal lavoro e dalla competenza di tutti lo staff che lavora con noi per quanto riguarda la Regione, qua sono Erika Boaretti e Irene Gobbo, che ringrazio, e che vedrete quanto lavoro c'è dietro, e potete immaginare quanto sforzo c'è dietro poi, quante riunioni, quanti incontri, quanto confronto, no? Per tutti i passi che andremo poi a descrivere. Per quanto riguarda il tema, la domanda che ha fatto, io avevo preparato una presentazione, non so se sia possibile. Perfetto. Sì, guarda, sto qua e così vediamo, per andare avanti basta premere. Benissimo, allora, il tema è il piano rifiuti del Veneto, a che punto siamo? Questi, come ha introdotto, erano gli obiettivi per quanto riguarda il tema rifiuti urbani che ci eravamo dati nel piano. Dottoressa Tesser, dopo nel suo intervento rendiconterà dal punto di vista numerico i monitoraggi effettuati per capire a che punto siamo e in che direzione stiamo andando in relazione al raggiungimento di questi obiettivi. Quello che invece io vado a fare è capire come la Regione e come la segreteria tecnica ha pensato, quale strategia ha attuato per
raggiungimento per raggiungere questi obiettivi. E i due pilastri sostanzialmente su cui si sta poggiando la strategia per quanto riguarda i rifiuti urbani sono la regia regionale dei flussi di rifiuti urbani agli impianti di piano e la tariffa unica di smaltimento, che è l'altro strumento che consente di attuare la regia regionale dei flussi e che consente, e messe insieme queste due azioni, il loro effetto combinato dovrebbe riuscire a consentire la gestione delle volumetrie residue, delle discariche e della capacità di trattamento dei termovalorizzatori per traguardare al 2030 gli obiettivi di piano. Per quanto riguarda il punto della situazione, io adesso seguo questo approccio. L'anno scorso vi è stata fatta una presentazione nella Forum 2022 dal dottor Giandon, che appunto partendo dalla premesse date dall'approvazione del piano e dall'istituzione della segreteria tecnica del 2022 aveva dettato un po' un'agenda. Aveva dettato un'agenda con delle azioni che dovevano essere intraprese, dando anche nelle tempistiche entro le quali devono essere intraprese, per attuare tutto ciò che il piano prevedeva in termini sia di rifiuti urbani che di rifiuti poi speciali. Vedremo anche c'è una parte relativa all'applicazione dei concetti dell'economia circolare che è stata data, che è un altro pilastro fondamentale dell'aggiornamento del piano regionale. Allora, innanzitutto abbiamo visto cosa era previsto per la programmazione dei flussi. Era previsto che dal 1° gennaio i consigli di bacino fossero obbligati a conferire il rifiuto urbano residuo e i rifiuti del trattamento provenienti dal territorio agli impianti di piano. Attualmente la giunta regionale con l'apposita DGR era stato previsto che definisse il destino dei diversi flutti di rifiuto urbano e degli scarti da trattamento dello stesso ai singoli bacini, quindi quantificando il fabbisogno del collocamento degli scarti ottenuti dal trattamento, recupero e delle raccolte differenziate e pianificandone le modalità di conferimento. Il 2023 ha visto l'attuazione di questo, diciamo per la prima volta in modo pieno e completo, perché già nel 2022 era stato fatto una sorta di provvedimento che dava indicazione sull'allocamento del RUR e dei rifiuti del trattamento del RUR a partire da agosto 2022. Il 2023 invece ha visto una programmazione annuale piena, i flussi sono stati programmati e vi sono stati 2 momenti di verifica intermedia, uno a maggio e uno a ottobre, che ha comportato la verifica intermedia dei quantitativi e quindi del consuntivo rispetto ai quantitativi programmati e una ridefinizione, un assestamento delle tabelle di programmazione per far sì che appunto ci fosse un quanto più possibile per preciso allineamento tra i valori programmati e i valori effettivamente poi l'effettivo fabbisogno. E parallelamente, nella seconda metà dell'anno, sono stati avviati i lavori per la programmazione dei flussi 2024, che è già stata condivisa in sede di Comitato Unico Regionale in data 10 novembre. Apro una parentesi. L'altra prima azione, diciamo, che non era un'azione di piano, perché era già prevista dalla legge regionale 52/2012, ma che ancora non era stata attuata, che è stata ritenuta fondamentale per avviare poi tutto questo lavoro, è stata l'istituzione del Comitato Unico Regionale dei Consigli di Bacino, che è avvenuta a fine 2022 e che ha visto il suo insediamento formale, l'avvio dei suoi lavori nel febbraio 2023. In definitiva, di questo lavoro di programmazione cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo riscontrato un'ottima corrispondenza tra i flussi programmati e i flussi consuntivi. E questo significa che c'è stata un'accurata anche valutazione da parte dei consigli di bacino su quelle che sono state le indicazioni che poi i numeri che hanno fornito alla segreteria per effettuare la programmazione. È chiaro che questo cosa deve essere uno stimolo a far sì che questa buona corrispondenza ci porti al raggiungimento degli obiettivi di piano. Cosa significa questo? Significa che negli obiettivi di piano abbiamo visto dovremo traguardare una progressiva riduzione di questi quantitativi e quindi la precisione riscontrata costituisce la base di partenza che è necessaria ma non sufficiente, verrebbe da dire, per poter da oggi in poi
negli anni arrivare a definire dei fabbisogni sempre inferiori in relazione con quelli che sono gli obiettivi di piano. L'altro grande pilastro che avevamo visto prima era in agenda la determinazione dei criteri per la tariffa di conferimento agli impianti di piano. Entro il 2 marzo era previsto che, nel rispetto delle disposizioni dettate da ARERA, dovevano essere definiti i criteri per la determinazione della tariffa, e questa tariffa doveva essere introdotta a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quella di approvazione. Il gettito derivante dal contributo incentivante della tariffa unica rispetto alla tariffa di conferimento era previsto che affluisse in un apposito fondo regionale, definito fondo incentivante di piano, destinato alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati secondo prestabilite linee di finanziamento. Questo era il mandato. Poi so che nel pomeriggio ci sarà un focus specifico sulla tariffa. Posso fermare un secondo solo? Volevo chiederle tecnicamente se ci spiegava a noi consumatori cosa cambia con l'introduzione della tariffa unica. Quindi a livello veramente pratico, no? Che cosa comporta questo per i conferitori? Allora, per i conferitori, dopo parliamo di questo, cambia questo, che è chiaro che nella Tari che un utente paga per il servizio di gestione dei rifiuti vi sono varie voci di costo. Una di queste è il costo unitario di smaltimento, cioè cosa costa conferire ad un impianto di smaltimento, discarica o termovalorizzatore una tonnellata di rifiuto, il proprio rifiuto. Questo valore chiaramente oggi è diverso da impianto a impianto, perché ogni impianto ha una tariffa funzionale alla sostenibilità del suo piano economico-finanziario e quindi all'esercizio dell'impianto stesso. Il progetto tariffa unica prevede che tutti i cittadini regionali paghino al cancello lo stesso valore, quindi che questo costo unitario di smaltimento sia uguale. È chiaro che questo verrà attuato, e dopo lo vedremo, attraverso dei meccanismi compensativi, d'accordo, che prevedono la quantificazione di un delta, di una differenza tra la tariffa unica, che ha dei suoi criteri di calcolo e che prevede una pesatura, una media pesata delle tariffe industriali sui flussi programmati, più con l'aggiunta di altre voci, di altri contributi, e il delta tra questa tariffa e il costo industriale poi, attraverso un meccanismo che è stato pensato, venga ridistribuito agli impianti che, diciamo, vedrebbero un abbassamento, diciamo, del loro costo rispetto alla tariffa. Per cui questa voce di costo nella Tari diventa uguale per tutti, dal punto di vista del cittadino, per tutti. A parità di virtuosità, chiaramente. Grazie, prego. Poi, diciamo, dovremmo dilungarci sulla struttura della tariffa e su come sì, adesso so che anche nel pomeriggio poi c'è un incontro su questo, per cui non volevo dilungarmi. Per quanto riguarda i lavori della tariffa, che sono stati molto corposi, lunghi e dettagliati, diciamo così, innanzitutto si è partito con la condivisione in sede di comitato unico regionale, ho dimenticato la data, a febbraio 2023, di un gruppo di lavoro, cioè è stato condiviso il progetto ed è stato condiviso il fatto che si creasse un gruppo di lavoro composto da persone indicate dai consigli di bacino per incominciare a ragionare su questi criteri. Questo gruppo di lavoro, tramite 3 incontri, sono state raccolte e evidenziate ipotesi di attuazione, criticità, possibili meccanismi, sono stati studiati, scartati, rivalutati, e relativi soprattutto alla gestione dei flussi economici e informativi derivanti dall'applicazione del costo unitario di smaltimento. Questo ha portato all'elaborazione da parte della segreteria tecnica di una bozza di criteri. Questa bozza è stata condivisa in primis con ARERA, per avere una sua benedizione, chiamiamola così, no? un suo parere sulla correttezza del percorso intrapreso e soprattutto con delle soluzioni che erano state ipotizzate per quanto riguarda poi il rapporto con la tariffazione in bolletta. E a seguito di questo confronto la bozza è stata portata di nuovamente al gruppo di lavoro tariffa e condivisa col gruppo di lavoro. C'è stata una fase di raccolta osservazioni, è stato un percorso partecipato,
e alla fine il documento che ne è uscito è stato presentato al Comitato Unico Regionale, ha avuto una sostanziale parere favorevole con alcune ovviamente osservazioni e puntualizzazioni da parte dei consigli di bacino, ed è quindi stato avviato in questi giorni l'iter per l'approvazione in giunta. Allora, l'altro chiaramente come si regge? Abbiamo detto prima, ho incidentalmente detto che uno dei ovviamente addendi di questa tariffa unica è una media pesata tra i costi unitari del smaltimento degli impianti di piano e i flussi programmati. Era chiaro che era fondamentale costituire una base di calcolo comune, ovvero un meccanismo in grado di garantire delle tariffe al cancello degli impianti di piano calcolate con una metodologia comune e validate secondo criteri uniformi. Partivamo da una situazione in cui metà degli impianti di piano, e quindi per l'approvazione delle relative tariffe, erano di competenza regionale, metà erano di competenza delle varie province, per fare un esempio. Per cui qua sono state messe in atto fondamentalmente due azioni. La prima è stata una modifica della legge 4/2016 che ha riportato alla Regione la competenza dei procedimenti di VIA e AIA, e quindi di conseguenza anche dell'approvazione delle tariffe degli impianti di piano. La seconda è stata avviare dei procedimenti di validazione secondo la metodologia comune MTR2 di ARERA per tutti i 10 impianti di piano, processo che è attualmente in fase di conclusione, diciamo così, e che dovrà essere necessariamente concluso entro fine anno, appunto per dare poi la base comune di calcolo per la tariffa. Credo di essere andato indietro per sbaglio. Ecco qua, altre due azioni, sempre per quanto riguarda la strategia regionale di collocamento del RUR, era prevista l'aggiornamento dell'articolo 37,2 della legge 3/2000, contributo ambientale a favore della regione e dei comuni in sede di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, mediante l'estensione del contributo anche ad altre tipologie di impianti, oltre che alle discariche, la cui presenza sul territorio genera maggiori disagi. I criteri elaborati prevedono l'estensione del contributo articolo 37 ai termovalorizzatori. E sono anche allo studio dei criteri per il riconoscimento del contributo articolo 37 anche ai comuni limitrofi a quelli sede di impianto interessati dai suoi potenziali impatti. Il secondo punto è che la DGR relativa al contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dai bacini territoriali, tutti gli smaltimenti di rifiuti urbani effettuati fuori bacino dovranno essere assoggettati al pagamento di una contribuzione commisurata al mancato raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata e alla riduzione del rifiuto urbano residuo, individuati all'articolo 7 delle norme di piano. Anche il riconoscimento del contributo fuori bacino è parte integrante dei criteri per la tariffa unica e andrà a unirsi al contributo al fondo incentivante previsto per la costituzione di un fondo che poi attraverso 3 linee di finanziamento andrà a operare la ridistribuzione ai territori secondo le previsioni di piano di una serie appunto di questo fondo, e quindi a compensare in qualche misura l'impatto e l'effetto della tariffa secondo appunto criteri di virtuosità commisurati poi con una serie di parametri. Allora, scusate, ma sto andando indietro invece che andare avanti. Eccoci qua. Per quanto riguarda invece l'applicazione dei principi dell'economia circolare nell'aggiornamento di piano, era prevista una serie di azioni. La prima era l'istituzione di un tavolo tecnico end of waste, tavolo tecnico che avesse l'obiettivo di sviluppare e adottare documenti tecnici di riferimento per alcune tipologie di prodotti end of waste, contenenti appunto le informazioni tenute necessarie per definirne i criteri della cessazione della qualifica di rifiuto, promuovendo quindi il confronto con le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Quindi l'elaborazione di una collezione di linee guida, okay, per guidare le imprese nella presentazione poi delle domande di cessazione della qualifica di rifiuto e gli enti per la ARPA per l'espressione dei pareri obbligatori e gli enti per l'approvazione dei progetti. Tutto questo appunto attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico che è stato istituito ad aprile
a luglio ha visto la sua prima seduta, dove è stato proposto e poi successivamente approvato un regolamento di funzionamento. Il regolamento è stato approvato il 7 novembre, per cui da oggi il tavolo è funzionante e pertanto incomincerà a elaborare, appunto, a secondo quella che è diciamo un ordine di priorità che ci daremo noi, ma che potrà anche arrivare come input dal territorio, chiaramente, le prime linee guida. Parallelamente, nell'ambito di un coordinamento strategico regionale per l'economia circolare, era prevista l'istituzione di un secondo tavolo, quello di coordinamento regionale per i sottoprodotti, altro tema molto importante da un punto di vista, appunto, di applicazione dei principi dell'economia circolare. Nelle medesime tempistiche era prevista l'istituzione di questo tavolo, che vede però un meccanismo diverso, perché è un tavolo al servizio dell'impresa che presenta una sorta di istanze, di richieste di riconoscimento di un proprio sottoprodotto e che poi può costituire nelle sue decisioni un supporto all'impresa per l'assolvimento del suo obbligo, che rimane tale in quanto previsto per legge, di dimostrazione della sussistenza dei requisiti per il sottoprodotto. Anche questo tavolo è stato, con la medesima procedura e nelle medesime date, reso attivo e funzionante dal 7 novembre. Un altro punto, ci avviamo verso la fine, era l'utilizzo di rifiuti in lista verde da parte degli impianti NAIA. La previsione del piano era che entro settembre dovesse essere regolamentata l'applicazione delle previsioni dell'articolo 216,8 septies del testo unico ambientale, secondo cui, appunto, nel rispetto di determinati requisiti, gli impianti produttivi in possesso di autorizzazione di tratta ambientale potessero utilizzare rifiuti in lista verde. Allora, sull'applicazione di questo punto ci siamo imbattuti e scontrati con tutta una serie di dubbi normativi che hanno portato alla maturazione dell'esigenza di fare un interpello sostanzialmente al Ministero dell'Ambiente. Dubbi normativi rispetto, appunto, riguardo al rispetto delle condizioni di deroga all'obbligo di autorizzazione, all'esonero dagli obblighi di presentazione del MUD e di tenuta del registro di carico-scarico, all'applicabilità delle procedure di valutazione di impatto ambientale, all'applicazione delle garanzie finanziarie, ai piani di emergenza interni e in ultimo anche alla registrazione prevista per questa fattispecie. Per cui è stato presentato in questi giorni, credo sia o è partito o sta per partire, un interpello al Ministero dell'Ambiente. A seguito della risposta poi vedremo come procedere sul punto. Altra importante attività che è stata fatta, che era attesa e condivisa inizialmente col Comitato Unico Regionale, era l'elaborazione di linee guida per la realizzazione e la gestione dei centri del riuso. Prima il sindaco ci ha dato quell'immagine bella del camioncino che non parte a raccogliere rifiuti ma a raccogliere prodotti da valorizzare, no? Ecco, allora, la previsione era proprio questa, di dare un'indicazione, una linea guida proprio per attuare politiche che devono vedere come prima cosa la prevenzione della produzione del rifiuto e poi il suo trattamento, linee guida per realizzazione e gestione di centri del riuso, centri che già in qualche occasione hanno iniziato a nascere sul territorio, eccetera. E l'elaborazione di queste linee guida era anche stata proprio una richiesta avanzata da più di qualche consiglio di bacino che chiedeva dei riferimenti univoci per la loro realizzazione. L'unità economia circolare e ciclo dei rifiuti di ARPAV ha elaborato e presentato una bozza alla prima seduta del Comitato Unico Regionale. A più riprese sono state poi raccolte osservazioni da parte dei consigli di bacino, attraverso varie discussioni su questa cosa, e la versione finale delle linee guida è stata approvata con DGR 1294 del 30 ottobre 2023 ovviamente, e trasmessa a tutti i consigli di bacino, ai comuni, insomma agli enti territorialmente interessati. E già sono state chieste a questi enti le informazioni sui centri di riuso esistenti per l'inizio della formazione, ai fini della formazione dell'elenco regionale dei centri di riuso che era previsto dalle linee guida. Infine è stata avviata ed è in corso di perfezionamento, ci siamo quasi,
anche un'altra cosa che era prevista dal piano, che era la valorizzazione dei fanghi per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione civile. Era stata prevista una modifica, un adeguamento della delibera 2241 del 2005, in cui fosse anche ridefinita e aggiornata la disciplina dei controlli in tema di valorizzazione di fanghi da depurazione, fertilizzanti e ammendanti. La bozza appunto è in fase di revisione e dovremo arrivarci entro breve. Anzi, dovremo arrivare entro breve a effettuare il prossimo passaggio, che è una condivisione col mondo dell'agroambiente, che ovviamente le cui osservazioni saranno importanti per la definizione del documento finale. L'ultimo aspetto che era stato evidenziato dal dottor Giandolo l'anno scorso era le attività previste dal piano in materia di bonifiche. In merito alle disposizioni in materia di bonifiche delle aree inquinate, al termine quindi della definizione della metodologia per analisi multicriteriale dei siti e ultimazione del nuovo applicativo di gestione dell'anagrafe dei siti, era prevista l'adozione di una delibera di giunta che approvasse le nuove modalità di presentazione delle istanze ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, attraverso l'applicativo che consentisse di determinare l'ordine di priorità degli interventi per accedere poi ai finanziamenti pubblici, utilizzando appunto la nuova metodica. Attuazione. È stato rilasciato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Padova l'esito dello studio di definizione della metodologia per l'analisi multicriteriale da utilizzare per la valutazione che abbiamo visto. Entro fine novembre verrà presentata alla Regione Veneto la versione finale del nuovo applicativo per la gestione dell'anagrafe, si chiamerà Arbo, e successivamente appunto questo applicativo, una volta presentato, avvierà la sua fase di collaudo. Nello stesso momento, già a dicembre 2022, con il DGR 1688, erano state approvate le nuove modalità di presentazione, quindi con modulistica, e che prevede che la compilazione poi di questi modelli approvati venga resa disponibile attraverso l'applicativo Arbo in fase di collaudo. Credo che sia tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Dottoressa Tesser, allora io avrei un paio di spunti anche dopo aver visto questa relazione che è stata molto tecnica e mi interessava capire due cose adesso. Ne parliamo con ARPAV, ma poi mi può rispondere chi vuole. Allora, la prima appunto che chiedo a Stefania Tesser è qual è il ruolo di ARPAV in tutto questo, che ruolo giocate in una partita cruciale per il futuro del Veneto. E la seconda idea che mi viene è più di visione rispetto a questo approccio tecnico, no? E cioè noi abbiamo una serie di obiettivi ambiziosi per quanto riguarda la riduzione del consumo del rifiuto pro capite, eccetera, all'interno di una regione che noi raccontiamo come una delle peggiori dal punto di vista del consumo di suolo, per esempio, e dell'urbanizzazione. Noi come conciliamo un approccio di questo tipo con il trend che vediamo da decenni e quindi un trend improntato comunque al consumo di suolo e all'aumento, no, delle attività umane e industriali sul territorio? Possono coesistere questi due modelli oppure anche dal punto di vista appunto dell'urbanizzazione c'è da ripensare qualcosa? Lo chiedo ad ARPAV, ma poi appunto non c'è, mi può rispondere anche la Regione. Prego. Buongiorno a tutti, io ne approfitto per portare i saluti del direttore generale dell'agenzia che ci raggiungerà nel pomeriggio. Ringrazio il sindaco per i contenuti dell'introduzione che ha fatto, ringrazio Legambiente con cui è sempre un piacere insomma collaborare ogni anno. Cercherò di essere molto breve nella mia presentazione perché ho visto che già siamo un po' stretti. Allora, ARPAV cosa fa? ARPAV produce dati per quello che riguarda tutta una serie di matrici ambientali e poi un'attività di controllo preventivo e successivo nel territorio. Nell'ambito del piano rifiuti il ruolo che abbiamo noi come agenzia è quello di dare tutti i dati che sono supporto alle linee di pianificazione e poi fornire alla Regione supporto tecnico e scientifico per tradurre quei dati in azioni di piano che siano dal nostro punto di vista più vicine a quelle raggiungibili, ecco. E poi cosa dobbiamo fare? Anno per anno noi entriamo nel merito di quanto quel piano viene attuato, per cui un po' l'oggetto della mia presentazione è di capire quanto ci stiamo
avvicinando agli obiettivi del piano. E cosa ci dicono i dati in questo senso? Io ne approfitto per ringraziare tutti quelli che i dati li producono, nel senso che noi li bonifichiamo, ma dietro ci sono tante mani che li inseriscono quotidianamente, per cui ringrazio sicuramente tutti i gestori della raccolta e i gestori degli impianti, che a loro volta ci permettono di capire qual è la capacità impiantistica disponibile e quanta viene utilizzata, per cui dietro, insomma, il nostro ruolo di chi bonifica i dati c'è tanto lavoro da parte di molti soggetti, anche dei consigli di bacino, che questi dati devono programmarli, insomma, nella gestione del loro ambito. E cosa ci dice il piano? Il piano prevede un monitoraggio annuale dove si vede rispetto all'anno precedente, rispetto agli obiettivi dove siamo, e poi, per cui adesso siamo in sede di vedere i dati del monitoraggio annuale, e poi un monitoraggio intermedio il 2025, che è quello fondamentale perché ci dirà se siamo sulla rotta giusta o se serve cambiare qualcosa, e quindi sarà quello strategico per adottare eventuali misure correttive che speriamo, insomma, non ci siano. Il piano, gli obiettivi li ha già elencati Francesco. Ogni bacino ha il suo, per cui gli 80 kg sono per il Veneto, ma c'è chi dovrà dare molto di più, nel senso che ci sono bacini che hanno i 40 kg di RUR 44 e chi chiaramente ha necessità territoriali che prevedono che sotto i 115 effettivamente non sia ipotizzabile di arrivare, probabilmente anche un po' più alti. I rifiuti nel tempo si sono ridotti sia come produzione generale, e su questo diciamo che siamo oltre l'obiettivo di piano, abbiamo prodotto un po' meno a livello generale. Chiaramente ogni bacino ha una produzione diversa e questo si riscontra facendo un'analisi del rifiuto pro capite, per cui con rifiuto pro capite siamo a 453 kg, è calato dall'anno precedente, però diciamo che l'obiettivo è ancora un po' lontano per diversi territori. Per quanto riguarda il rifiuto residuo, che è quello che interessa al nostro piano rifiuti, perché abbiamo questo 80 kg, noi abbiamo prodotto nel 2022 110 kg abitante con una previsione di piano di 108, per cui abbiamo ridotto dal 2021 1 kg ad abitante, però avremmo dovuto ridurre di 3, per cui c'è ancora qualcosa da fare. A livello di bacino vediamo che gli 80 kg sono già ampiamente, diciamo, superati, per cui ridotti da parte di alcuni territori. Qualche territorio è molto vicino all'obiettivo e poi c'è qualcuno che deve ancora avvicinarsi. L'obiettivo di piano è portare tutti il più vicini possibile a quella riga rossa. Qui abbiamo un po' evidenziato l'andamento, quanta fatica dovranno fare i bacini, perché abbiamo messo vicino al valore reale 22 con i valori attesi al 25 e al 30, e la pendenza, diciamo, della freccia è quella che ci dice quanto lontano è l'obiettivo per alcuni territori, per cui come si vede c'è qualcuno che dovrà fare parecchio, insomma, nei prossimi anni. Mi riferisco, insomma, chiaramente a Padova Centro, Rovigo, Venezia e Verona Città. Devo dire che alcuni di questi territori hanno già un gap che viene colmato in maniera abbastanza importante per via di scelte gestionali che hanno adottato nel corso del 2023, per cui l'anno prossimo vedremo già in alcuni di questi territori il beneficio delle scelte che hanno fatto. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, siamo sostanzialmente in linea, abbiamo uno meno 0,3 rispetto all'obiettivo di piano al 2022, siamo leggermente sotto, anche la raccolta differenziata è un po' calata, anche in questo caso i bacini si differenziano rispetto ai gradi di raggiungimento dell'obiettivo, però insomma anche in questo caso l'obiettivo è il 2030, per cui ci sono i margini di miglioramento. Anche qui abbiamo dei salti da fare per un po' meno territori rispetto ai rossi che abbiamo visto prima. Venezia, che rispetto il pro capite ha più da fare perché chiaramente ha una quota di turisti che incide in maniera determinante. In questo caso diciamo che per la raccolta differenziata ha già
raggiunto degli obiettivi diciamo più vicini a quello del 2030, mentre un po' più strada devono fare il Padova Centro, Rovigo, ripeto, il 2023 avrà una svolta sui dati, e la città di Verona, che anche per quanto riguarda il bacino Verona ci sono insomma all'orizzonte dei cambi gestionali che potrebbero far ben sperare. Accanto a questi indicatori, che sono quelli classici di monitoraggio, il piano ha introdotto 2 nuovi indicatori, che sono la riduzione dello spreco alimentare e l'allungamento di vita dei beni. Il monitoraggio è chiaramente finalizzato a capire quanto le azioni di prevenzione lavoreranno per ridurre il rifiuto, ma anche perché ogni consiglio di bacino dovrà dimostrare di aver attivato delle azioni relative allo spreco, alla riduzione dello spreco e all'allungamento di vita dei beni per poter accedere ai finanziamenti del fondo incentivante. Quindi questo è fondamentale, in questo è fondamentale l'acquisizione dei dati. Un altro indicatore che è funzionale al piano sono i rifiuti smaltiti in discarica. Funzionali non tanto nel numero diciamo, di monitoraggio, ad esempio nel 2022 sono state conferite in discarico a 484.000 tonnellate, ma tanto perché più spazio occupiamo, meno è la volumetria residua che dobbiamo portarci fino al 2030, per cui questo è l'indicatore che ci serve quando noi andiamo con Regione a fare la programmazione dei flussi che ha già anticipato Francesco, che verrà descritta anche nel pomeriggio in affiancamento alla tariffa unica. Mettiamo insieme il fabbisogno di collocamento dei rifiuti di ogni bacino con la capacità impiantistica disponibile. Il fabbisogno di collocamento, l'ha già detto Francesco, negli anni dovrà essere ridotto rispetto agli obiettivi, e la capacità impiantistica deve essere conservata il più possibile e utilizzata con criteri di equità e trasparenza, e in questo entra in gioco il meccanismo della tariffa unica. Quindi tutti i soggetti sono chiamati dentro questa, chiamiamola strategia, i consigli di bacino, i gestori del servizio, la regione e l'agenzia e i gestori degli impianti. E diciamo che il meccanismo si basa su tutta una serie di ingranaggi che devono essere fatti girare insieme e attivati in maniera sinergica. Quindi il compito è impossibile. Spesso guardo Alberto mentre elabora i dati e dico forse sì, è impossibile, per cui mi sembrava l'immagine di fare i conti tra i bacini e gli impianti, e dopo mi immagino insomma chi i conti se li ritrova su una nota della regione e deve organizzare la sua attività quotidiana, per cui potrebbe essere un compito impossibile. Secondo me, mi riallaccio a quello che ha detto Paolo Contò, se ognuno va per la sua strada, sì. Se invece si fa squadra perché il piano è di tutti e gli obiettivi del piano sono di tutti, allora c'è qualche speranza che gli ingranaggi tutti li facciano girare nella maniera giusta. Per cui io ringrazio tutti per l'attenzione, ma soprattutto per il lavoro che quotidianamente fate. Grazie. Grazie. Non ho risposto. Una battuta velocissima. Sul consumo di suolo io posso solo dire che si chiama economia circolare, per cui è un modello economico che deve integrare una sostenibilità ambientale. Economia, quindi non possiamo pensare che la sostenibilità ambientale e la crescita economica vadano per conto loro, ma devono essere integrate, e chiaramente il consumo di suolo è un aspetto che è rilevante. Mi sembra sia stata data notizia di quanti capannoni non utilizzati ci sono in Veneto, e sarebbe opportuno che a quelli fosse data la priorità rispetto a nuove lottizzazioni. Però. Perfetto. Grazie ancora a entrambi. Su questo una cosa al volo, perché grazie intanto, finché venga, ci allestiamo per il prossimo intervento. Tu hai fatto una domanda che penso sia molto politica, no? Hai azzeccato, se ho capito bene, se è possibile disaccoppiare la crescita economica dalla produzione di rifiuti, convivere, no? Perché poi appunto decrescita economica è difficile a fare in modo che non crescano insieme, quindi che i rifiuti non crescano con la crescita, lo sviluppo e il benessere economico. Mi sembra che dai dati in qualche modo si percepisca che si può fare, e noi siamo convinti che si possa fare.
sul consumo di suolo, che forse, diciamo, per provare a trovare un parallelismo, detto che nel piano rifiuti, se non sbaglio, c'è scritto di non fare consumo di suolo con nuovi impianti, ma mi correggerà ARPA, avere ragione se sbaglio, ma in qualche modo lo indica, insomma lo suggerisce. Forse lì bisogna invece lavorare di più per pensare di disaccoppiare lo sviluppo e il benessere dalle nuove edificazioni, quindi secondo noi non si può fare rigenerando e recuperando. Altrimenti anche i nuovi impianti sono nuove edificazioni. Diciamo, l'esempio del piano rifiuti è un metodo di lavoro che ha un'agenda e raggiunge degli obiettivi, mi sembra evidente, che sta lavorando velocemente per raggiungerli. Forse è un modello anche di lavoro che si può anche esportare, diciamo, in qualche modo, far lavorare nello stesso modo anche altri uffici regionali o gli stessi, ma su altre, diciamo, altre unità operative, su un obiettivo che si può raggiungere, e il modello rifiuti lo dimostra. Grazie. Allora, per la seconda sessione tocca a Marco Musso e Andrea Minutolo. Marco Musso, Senior Policy Officer for Circular Economy and Fiscal Reform, collegato, e Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente Nazionale. Allora, vediamo se abbiamo Musso intanto. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Allora, chiedo a entrambi di essere velocissimi perché siamo già in ampio ritardo sulla tabella di marcia dopo solo 2 interventi, per cui insomma, cerchiamo di stare sui 5-7 minuti a testa. Con Marco Musso vorremmo parlare di questo. Si è discusso molto in questi giorni sul nuovo regolamento europeo per gli imballaggi. Allora, un regolamento che cerca di spingere sul riuso dei materiali invece che sul riciclo. L'esempio che si era fatto era quello degli imballaggi monouso per i generi alimentari. C'era la possibilità di vietarli, di fatto di bandirli. Poi il regolamento che è stato approvato ieri o l'altro ieri è stato un po' più morbido, per cui non viene data tutta questa spinta al riuso. I paesi che riciclano tanto non hanno grossi cambiamenti rispetto a prima, gli imballaggi per la frutta e verdura e per gli alimenti sono salvi, quindi a noi come Italia, mi corregga se sbaglio, non cambia tantissimo, però ci dica lei come funziona il regolamento e cosa succede da adesso in avanti. Grazie. Il punto di partenza del regolamento è, diciamo, la crisi dei rifiuti di imballaggio, che sono oggi in Europa e anche in Italia al massimo storico. Parlavate appena prima di disaccoppiare la crescita economica dagli impatti ambientali, e nel caso degli imballaggi, i rifiuti di imballaggi sono cresciuti molto più rapidamente dei tassi di crescita dell'economia e più rapidamente del volume dei beni scambiati. Quindi abbiamo il problema opposto, che rivela un problema nel nostro attuale approccio agli imballaggi, in particolare nella dipendenza per gli imballaggi monouso. Per dare solo un dato velocemente, abbiamo avuto di recente, a ottobre, gli ultimi dati ufficiali Eurostat sui rifiuti di imballaggio, che hanno rivelato più di 188 kg pro capite nel 2021, quindi per ogni europeo si sono prodotti 188 kg di rifiuti di imballaggio. Questo dato è preoccupante in sé per quello che comporta in termini di inquinamento e di uso delle risorse, ma ancora più preoccupante perché rivela un aumento del 6% nella produzione dei rifiuti in un solo anno. Questo a conferma del fatto che questi stanno crescendo molto più rapidamente del PIL. Nel caso dell'Italia, che ha sicuramente tentato all'interno di questo processo regolatorio europeo di presentarsi come la prima della classe, purtroppo per quanto riguarda la produzione di rifiuti questo non è affatto vero. L'Italia è il terzo paese europeo per produzione di rifiuti di imballaggio pro capite, con più di 40 kg in più della media europea nel 2021. Rapidamente, perché questo risulta essere un problema e perché come organizzazione ambientalista ci siamo impegnati perché questo regolamento mantenesse chiara la priorità sulla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti e quindi anche sul riutilizzo come una delle strategie per fare prevenzioni. Basti pensare appunto che il settore degli imballaggi a livello europeo ad oggi emette più emissioni climalteranti dell'Ungheria, e che il 40% e il 50% di tutta la carta consumata in Europa sono utilizzate soltanto per imballaggio monouso.
Quindi a fronte di questi dati, la proposta della Commissione per il regolamento sugli imballaggi proponeva a nostro avviso le risposte concrete e risposte necessarie, quindi si concentrava su impedire la produzione di rifiuti di imballaggio non necessari, e su questo avete già menzionato appunto il monouso all'interno della ristorazione e anche gli imballaggi monouso di plastica per frutta e verdura laddove questo non era necessario per la protezione del prodotto. Altre misure, perché vorrei anche precisare che è stata strumentalmente presentata una contrapposizione tra gli obiettivi di prevenzione, riuso e riciclo. Di fatto questa contrapposizione non esiste nel regolamento, che si occupa anche di rendere tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'Unione riciclabili entro il 2030, quindi con un ottimo impatto anche per quanto riguarda le filiere del riciclo, e anche di aumentare il business case, quindi le opportunità economiche per i riciclatori, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, per i quali si crea le condizioni per un mercato più funzionante delle materie seconde. Nonostante appunto questi dati, diciamo la realtà materiale su cui siamo confrontati in Europa ma anche in Italia, questa proposta è stata forse il dossier legislativo oggetto di più lobby di questo mandato politico. Appunto i responsabili politici, gli europarlamentari, hanno dovuto affrontare un'infinità di studi molto poco trasparenti, prodotti finanziati in particolare dalle associazioni delle lobby degli imballaggi monouso, che avevano appunto come obiettivo quello di seminare dubbi sulla fattibilità o sulla desiderabilità di sistemi di riuso. E quello che possiamo dire oggi, dopo il voto della plenaria del Parlamento di questa settimana, è che queste strategie di lobby sempre più aggressive hanno in parte funzionato. Infatti sono riusciti a minare alcune delle principali misure di prevenzione dei rifiuti che hanno proposto nel regolamento, e dobbiamo anche riconoscere che questi tentativi di eliminare alcune delle misure di prevenzione non sono stati accompagnati da alcuna alternativa credibile per affrontare la crescita dei rifiuti di imballaggio. Grazie. Interrompo solo un attimo per chiedere a Minutolo se Legambiente è altrettanto insoddisfatta di come è andata la discussione in Europa. Sì, sicuramente più che insoddisfatta di come è andata in Europa, perché comunque è una partita ancora aperta e insomma ci stanno questioni di equilibrio di genere. Secondo noi il punto che volevo secondo me sviluppare è come se l'è giocata l'Italia, perché in Italia c'è stata molta confusione, l'Italia ha creato molta confusione sul tema e ha sbagliato strategia dal nostro punto di vista dall'inizio. Perché l'Italia, diciamo, da un punto di vista di regolamenti europei, direttive europee, dice sempre no a tutto, quindi parte già col piede di guerra a prescindere dall'argomento, perché la direttiva sulla qualità dell'aria è sbagliata, l'auto endotermica è sbagliata, quando c'è stato il regolamento sugli imballaggi monouso era sbagliato, e sul regolamento, diciamo in questo caso gli imballaggi, è partita col piede di guerra che era già tutto sbagliato. E diciamo nel merito invece del regolamento ha fatto lo sbaglio di fare di tutta l'erba un fascio, perché invece di come posso dire, proporre quelle alternative credibili, no? Come diceva prima Marco Musso, per valorizzare quello che era l'expertise italiana sul riciclo, sulla propria esperienza, no? di gestione dei rifiuti, ma senza, come posso dire, minare completamente delle cose che oggettivamente erano assolutamente condivisibili, la riduzione degli imballaggi, il fatto che potessero diventare imballaggi tutti quanti riciclabili, fatti di materiale riciclato, cioè sono, come posso dire, concetti basilari che non si può non essere d'accordo al giorno d'oggi, però la narrazione è stata sempre quella di che siamo campioni dell'economia circolare, verissimo, ma non ci nascondiamo, dobbiamo ancora migliorare su alcune filiere e su alcune questioni, quindi voglio dire, abbiamo narrato solamente quello che ci conviene narrare senza metterci in gioco per capire come poter migliorare, come posso dire, o dare un'alternativa credibile alle cose che magari non calzavano a pennello con l'Italia, e quindi questo ha creato un po' di confusione, e i risultati del voto diciamo hanno portato un po' a una situazione paradossale in questo momento. Perché dico questo? Perché gli obiettivi sono rimasti sostanzialmente, sono stati smontati gli strumenti previsti dal regolamento per raggiungere quegli obiettivi, quindi adesso abbiamo una situazione in cui gli obiettivi li dovremmo raggiungere perché sono stati approvati,
È il come adesso che bisogna un attimo ricostruire, e a questo punto bisogna anche scoprire le carte, cioè che fino adesso ha soltanto detto no, è un regolamento idealista, noi siamo campioni, siamo bravi, è bene così. Adesso per raggiungere gli obiettivi, anche in quei settori in cui oggettivamente siamo ancora un po' più indietro, vanno ancora migliorati, dobbiamo scoprire le carte. Adesso dobbiamo dire come li vogliamo raggiungere quegli obiettivi. E quindi no, questa contraddizione, per esempio, c'era molto perplessità sul DRS, sul Deposit Return System, quindi sul deposito cauzionale, ma questo è rimasto dentro, quindi è rimasto un qualcosa di a metà fra il desiderato diciamo no, italiano di affossarlo per alcuni punti di vista, ma in realtà c'è una parte che lo vedeva in maniera positiva. Si è creato il caos sui prodotti alimentari, perché anche no, lì si è parlato della quarta gamma, dell'insalata, dell'ortofrutta, dei sacchetti sfusi e via dicendo. In realtà il regolamento già prevedeva delle deroghe per alcuni tipi di prodotti deperibili. Si è fatto tutto il però ecco perché dicevo che prima Italia ha fatto di tutta l'erba un fascio, perché poi in realtà minando e non volendo vedere che c'erano già degli strumenti che andavano incontro a cose giustamente previste dal regolamento, ma che la stessa Italia chiedeva, attenzione quindi ai prodotti deperibili, a alcuni tipi di prodotti che sono più facilmente, no, insomma, che hanno bisogno ancora dell'imballaggio, e questo ce lo prevede il regolamento, e invece abbiamo fatto piazza pulita, e quindi adesso anche le banane sono autorizzate ad avere più imballaggi. Non si capisce per quale motivo, quando il regolamento prevedeva, ho fatto esempio delle banane, ma per far capire l'esempio concreto, no, della differenza che c'è sostanzialmente fra dove serve un imballaggio e dove non serve. E quindi no, ora abbiamo un po' questo tipo di paradosso. Un altro paradosso che mi viene in mente: si è riuscito ad abbassare la soglia del riciclo, che permette l'esenzione dall'applicazione dell'utilizzo all'85%, prima era il 90%. Tutti contenti, peccato che c'è la direttiva SUP, che quel 90% te lo chiede, non è diritto SUP subordinata rispetto a questo regolamento, quindi tu comunque quel 90% lo devi raggiungere, ma già da 2 anni c'è la diritto SUP che è entrata. Si è creata questa confusione, l'Italia ha perso un'occasione per far valere quell'expertise e quella, come posso dire, capacità che ha l'Italia sviluppato su alcuni settori, perché ha fatto un po' così, un calderone, un minestrone che non è servito a nessuno. Che la discussione si sia un po' schiacciata su una sorta di competizione tra riuso e riciclo. Erano quasi termini in antitesi a un certo punto. In realtà credo, ditemelo voi, potrebbero coesistere, no? Sì, effettivamente coesistono, immagino anche tutti voi che conoscete la gerarchia dei rifiuti e l'economia circolare, non sono mai stati in contrapposizione. Basti pensare che tutti gli imballaggi riutilizzabili, comunque il regolamento richiede che siano anche riciclabili, quindi a fine vita sono riciclabili in modo più semplice perché non sono dispersi nell'ambiente, diciamo si tratta di filiere di closed loop, ma forse più interessante per costruire sull'intervento che è appena stato fatto, quando si definisce, c'è stata molta confusione e quindi gli unici... il punto di partenza è stato questo. Il Sistema Italia ha raccontato che gli obiettivi di riuso avrebbero messo a rischio le filiere del riciclo. Questo è stato smentito anche direttamente dalla Commissione europea, che ha fatto notare che a fronte della crescita dei rifiuti di imballaggio, della questa crescita così veloce, ad oggi l'Italia non ha gli impianti di gestione e riciclaggio dei rifiuti necessari nemmeno per gestire i rifiuti che produciamo già oggi. Quindi non esiste una questione di impianti di riciclaggio che dovrebbero venire chiusi. Si è fatta anche confusione tra quelli che sono interessi di alcuni pochi attori, di produttori di imballaggi monouso, con quelle che sono le filiere del riciclo. Le filiere del riciclo possono festeggiare questo regolamento perché appunto rende tutti gli imballaggi riciclabili, quindi anche a fronte, se riuscissimo come Italia e come Europa ad arrestare la crescita dei rifiuti, i rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio continueranno ad aumentare, perché si andrà a ridurre la quota di quelli che non sono riciclabili, che oggi sono attorno al 40%, e poi, come accennavo, aumenta anche la profittabilità economica, perché il fatto che si rendano gli imballaggi più riciclabili, anche che si crei un mercato per le materie prime seconde, in particolare la plastica riciclata, è un'ottima notizia per le filiere di riciclo. Quello che diciamo dal nostro punto di vista più triste è che
appunto tutto questo capitale politico che l'Italia, sia a livello governativo e a livello dei nostri europarlamentari, ha voluto utilizzare per quella che oggi è raccontata come una vittoria del sistema Italia, di fatto è stato fatto per esentare davvero, nel nostro caso parliamo delle catene di fast food come McDonald's. Faccio riferimento appunto alle restrizioni sull'imballaggio monouso nella ristorazione. Il testo che si è votato questa settimana già esentava tutte le micro companies, quindi tutti i ristoranti con meno di 10 addetti, che in Italia rappresentano il 93% della ristorazione. Quindi tutto questo capitale politico e anche questa credibilità sulla leadership italiana sull'economia circolare è stata spesa soltanto per esentare anche un ulteriore 7%, che sono poi le grandi catene di ristorazione che dal nostro punto di vista non avrebbero avuto alcun problema ad offrire l'imballagio riutilizzabile, come già accade in altri paesi come ad esempio la Francia. Grazie Musso. A Minuto lo chiedo, abbiamo citato più volte le filiere, no? Poi avremo anche i responsabili di Conai ospite. Lei cosa direbbe? Faccia un assist, no? a Conai, cosa chiederebbe a questo punto di vista? Da dove ripartire? Adesso che si è un po' sgonfiata questa tensione che il regolamento aveva creato, è l'ora delle strategie, delle scelte concrete. Nel senso che si è fatta confusione, se ognuno ha scelto, insomma, chi doveva decidere ha scelto la strategia o non strategia da portare in campo. Adesso gli obiettivi ci sono, vanno raggiunti, si facesse chiarezza su come si vogliono raggiungere gli obiettivi, perché l'Italia dimostrasse ancora una volta che è campione dell'economia circolare nei fatti su molte delle filiere, su molti approcci, su molte questioni. C'è qualcuno che ancora è un po' più indietro, è sulla buona strada ma è un po' più indietro, ed è l'ora di accelerare per raggiungere i famosi obiettivi. Ognuno facesse la sua parte dicendo anche come vuole raggiungere questi obiettivi. Grazie a entrambi. Non so se vuole aggiungere qualcosa. Potevo aggiungere solo velocemente appunto che gli obiettivi a cui facciamo riferimento sono obiettivi di riduzione della generazione dei rifiuti di imballaggio. Quindi tutti i paesi, compreso l'Italia, entro il 2030 dovranno avere una riduzione del 5%. E su questo il riciclaggio, che è importantissimo per un'economia circolare, va riconosciuto che il riciclaggio non riduce la quantità di rifiuti generati. Quindi, come faceva riferimento il mio collega, sarà necessario prendere sul serio la prevenzione e il riuso. Quindi, diciamo, da un punto di vista più generale, il regolamento indica una strada che è molto chiara, che è quella della riduzione, che non può prescindere da appunto una riduzione di imballaggi laddove non sono necessari e da sistemi di riutilizzo. Perfetto, grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. Perfetto. Mi informano che c'è un coffee break, per cui ne approfittiamo e ci rivediamo fra un quarto d'ora, 15 minuti.
Ok, grazie, bentornati a tutti e tutte, ci accomodiamo che riprendiamo i lavori, grazie. Ok, grazie. Anna Giadrea, vieni pure, grazie mille. E chiamerei sul palco intanto Massimo Buiatti, responsabile dell'area ambiente di Acea Sapienza Amga. E proprio ripartendo dalle ultime considerazioni fatte prima, sottolineiamo come Legambiente pensa che riuso e riciclo debbano collaborare e che sia anche un'opportunità strategica per i nuovi green in jobs e per un innesto di nuove professioni. In questa sessione vorremmo trattare intanto un inquadramento generale sul tema degli imballaggi con Lucia Capiatto, che è responsabile ai rapporti con il territorio del NAI, per poi andare ad approfondire varie filiere. La prima che approfondiremo sarà proprio quella della carta e avremo Massimo Ciadugno collegato, che è il direttore di Assocarta, e Massimo Ciaiati, che invece è qui con noi, a cui chiedo di accomodarsi. E lascerei la parola ad Andrea, grazie. Grazie. Dovremmo avere anche Medugno quindi in collegamento, adesso vediamo se è direttore di Assocarta. Luca Piatto. Qui a Assocarta. Beh, in attesa di Piatto, intanto andiamo con Assocarta. Direi. Io ci sono, Luca Eccolo Piatto qua. c'è. Non la vedevamo, mi scusi, grazie. Allora, Luca Piatto, responsabile area rapporti con il territorio di CONAI. È stato un po' tirato per la giacchetta prima quando si è discusso del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sulle filiere. E allora io riparto dalla domanda che avevo fatto a Legambiente prima. Posto che il regolamento europeo non cambia tantissimo le carte in tavola, come a livello pratico, come raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo dati in merito alla riduzione degli imballaggi, no? Voi come consorzio vi occupate esattamente di questo, quindi cosa ci aspettiamo da adesso in avanti? Sì, ecco, innanzitutto grazie per averci invitato, un particolare dispiacere di non poter essere presente fisicamente, anche visto gli argomenti ed essere tirato per la giacchetta, tant'è che appunto non ce l'ho più, si deve essere strappata. Ecco, battute a parte, avevo preparato un intervento diciamo più proprio di sistema, spiegando che cos'è CONAI, come funziona, gli obiettivi che abbiamo raggiunto come paese e la situazione in Veneto. Direi che alla luce appunto dei precedenti interventi farò qualche modifica a questo mio intervento. Però volevo salvare due cose di quello che avrei detto. Uno è uno dei due principi a cui si è ispirato proprio la direttiva 94/62 nel lontano appunto 1994, che di fatto ha portato all'istituzione del sistema CONAI,
che era il principio della responsabilità condivisa, ovvero il fatto che poi un impatto ambientale viene gestito, è vero, con le risorse dei produttori, scusate, ho fatto un passo in più, con le risorse di chi quell'impatto ambientale lo ha generato col suo business. È anche vero che poi per gestire al meglio questo impatto ambientale è opportuna la collaborazione di tutti. Il secondo dato che avrei appunto offerto è un dato di successo, e cioè che in Italia con quasi 150 kg abitante di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo siamo sostanzialmente i primi in Europa. Ecco, perché parto da queste due informazioni, da questi due dati? Perché, cioè, appunto, è stato anche detto, riuso e riciclo devono assolutamente convivere, noi siamo d'accordissimo. Adesso, senza voler banalizzare, in qualcuno dei precedenti interventi sembra quasi che questo primato nel mondo del riciclo, più che un successo, sia quasi, come dire, pensavamo tutti insieme, non solo come CONAI, perché, e qui richiamo il principio di responsabilità condivisa, pensavamo di aver fatto un buon lavoro, quasi quasi viene fuori che invece abbiamo fatto un mezzo disastro. Non credo che sia proprio così, e vorrei riprendere proprio le due sollecitazioni. Qui scuotono la testa, insomma, dai, mezzo disastro, un po' troppo. Sì, no, vabbè, io chiedo scusa, magari faccio un po' di ironia, lo faccio assolutamente in termini costruttivi, nel senso con l'obiettivo di accorciare, non certo con l'obiettivo di fare polemica, chiedo scusa. Anzi, volevo proprio riprendere appunto come dire, le due riflessioni che erano state poste sia da Musso che da, chiedo scusa, Minutolo, e cioè è l'ora delle strategie, è l'ora delle scelte concrete, non è più l'ora della contrapposizione, siamo d'accordissimo, è l'ora anche di prendere sul serio la prevenzione e il riuso. Credo che siamo d'accordo su tutto. Il riuso, come ho detto prima, come mi sollecitava anche lei nell'introduzione, è qualcosa che non ostacola il riciclo, che convive con il riciclo, che convive e che è previsto dal nostro sistema, con una quota minoritaria, ma che è previsto, e che assolutamente è qualcosa su cui lavorare per raggiungere gli obiettivi anche di riduzione che sono stati indicati. Così come abbiamo sempre preso sul serio la prevenzione sin dall'inizio, abbiamo davvero una storia, oltre che di assistenza ai territori e di sostegno alla raccolta differenziata e al riciclo, anche alla prevenzione. Un'indicazione che magari, come dire, è un po' banale, ma che mi piace riportare, ci pensavo adesso: in CONAI, no, nell'area prevenzione lavorano 6 colleghi, su tutta in CONAI, per quanto riguarda invece l'area, diciamo, raccolta, assistenza ai territori, sulla raccolta differenziata, rapporti con ANCI, lavorano 6 colleghi, tra i quali io. Quindi ecco, anche in termini numerici credo che questo dimostri l'attenzione che è stata data a questo aspetto. È senz'altro l'ora delle strategie, di prendere atto di quello che è il regolamento e di lavorare per raggiungere gli obiettivi. È stato ricordato da Minutolo appunto l'abbassamento dell'obiettivo sulle bottiglie dal 90 all'85%, quale, diciamo, discrimine per passare a DRS, quando poi sulla SUP comunque c'è l'obiettivo del 90%. Questo a noi è chiarissimo. Sulle strategie per raggiungere il 90% ci stiamo ragionando, riflettendo, e non da soli, ci stiamo ragionando e riflettendo con ANCI, con gli altri consorzi autonomi coinvolti già da qualche anno. E per tornare al regolamento, negli interventi precedenti appunto si diceva come al di là dei titoli di giornali, insomma, ci sono dei motivi di scontentezza. Confesso che anche dal nostro punto di vista almeno dal mio personale, qualche motivo, diciamo, di non entusiasmo, mettiamolo così, c'è, nel senso che un aspetto che a noi stava molto caro era proprio questo
come dire, questo richiamo, se posso usare un eufemismo, all'introduzione di un sistema DRS che noi personalmente non vediamo tra le modalità, diciamo, più funzionali per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo che appunto prima richiamavo. Noi riteniamo che sia più corretto, come dire, procedere su una strada che in Italia abbiamo già intrapreso con un certo successo, che è quello del potenziamento della raccolta differenziata, eventualmente con dei sistemi di raccolta selettiva che consentano di andare proprio a incidere maggiormente su quella tipologia di rifiuti di imballaggio che sono le bottiglie. Tra l'altro un sistema che proprio in Veneto ci dà l'esempio che ci consente di dire che si possono raggiungere quegli obiettivi, e credo che sappiate tutti che insomma mi sto riferendo a Contarina. Quindi questa è un po' la posizione e anche un po' le risposte che volevo dare alle sollecitazioni che sono state poste. Venendo al resto, ecco, CONAI, il sistema di gestione degli imballaggi, come credo sapete, ma diventa un po' depotenziato questo aspetto, con l'accordo quadro è il sistema con il quale si dà il sostegno ai comuni per fare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e per garantire l'avvio poi a riciclo e recupero di questi materiali. Accordo quadro che è in fase di rinnovo, di ridiscussione, perché è stato allargato ai consorzi autonomi, quindi noi stiamo già da qualche anno cercando insieme ad ANCI e appunto i sistemi autonomi un nuovo accordo che, diciamo, sulle orme di quello precedente, ancorché rinnovato ogni 5 anni, ci consenta di continuare ad offrire ai comuni uno strumento appunto utile per sostenere le raccolte differenziate, non solo nelle aree come il Veneto, dove le raccolte differenziate procedono molto bene quasi per conto loro, ma anche nelle altre aree del paese in cui invece magari c'è un po' più di ritardo. Sì, volevo chiederle questo, in parte ha anche già risposto, però se c'era una specificità veneta in quello che ci raccontava. I risultati dicono che siamo una regione comunque tra le più virtuose in Italia, no? Lei nota qualche altra particolarità appunto del Veneto? Allora, appunto, come ha detto lei, è la regione, diciamo, dal punto di vista della gestione dei rifiuti e anche dei rifiuti di imballaggio, che si pone, se non in prima posizione, comunque assolutamente nelle prime posizioni. È una regione dove abbiamo un esempio davvero di, come dicevo prima, che ci dà come, quantomeno una forte speranza che anche con la raccolta differenziata, sostenuta poi da forme magari di raccolta selettiva, si possono raggiungere gli obiettivi più ambiziosi che ancora non abbiamo raggiunto. Abbiamo dato alla Regione Veneto come sistema, mi sembra, 73 milioni di euro l'anno scorso, dei 750 che sono stati dati a livello nazionale al sistema dei comuni, quindi è una regione dove le cose vanno molto bene e che anzi dovrebbe essere di esempio per l'individuazione di modelli da replicare altrove, cosa che tra l'altro stiamo facendo appunto con alcuni operatori della Regione Veneto. Grazie. L'ultimissima cosa, ecco, sì? Insomma, con Legambiente... Forse quella che stavo per dire. Sì? Guardi, poi la lascio finire. Con Legambiente, insomma, collaborate sempre, siete disposti anche a confrontarvi sul discorso imballaggi anche nel prossimo futuro? Assolutamente, noi abbiamo una collaborazione con Legambiente sia a livello nazionale sia a livello di alcune realtà regionali dove magari c'è una particolare attenzione, una particolare necessità appunto di sviluppare la raccolta differenziata. Quindi la risposta è assolutamente sì. Riprendo per chiudere quello che stavo dicendo e che credo che sia un aspetto molto caro a Legambiente, quindi mi riallaccio anche al tema della collaborazione. Veneto, dicevo, ottimi risultati a livello di quantità. So che in Veneto, così come lo ha
come anche Lega Ambiente farà in futuro, vi è la consapevolezza che oltre ai quantitativi bisogna fare grande attenzione alla qualità delle raccolte. Noi lo diciamo da sempre, la raccolta differenziata non è l'obiettivo, ma è un mezzo. Il vero obiettivo è togliere i materiali dalla discarica, avviarli a riciclo. Questo può essere fatto solo se la raccolta differenziata è fatta con qualità, cioè se non ci sono frazioni strane, perché altrimenti nella migliore delle ipotesi si spendono più soldi dopo per pulire la raccolta, nella peggiore delle ipotesi il materiale va proprio buttato via. So che anche Lega Ambiente in futuro, diciamo nei suoi strumenti quasi istituzionali, destinerà una particolare attenzione al tema della qualità delle raccolte oltre che alla quantità, e questo credo che dimostri appunto come stiamo andando nella stessa direzione, anche in relazione, diciamo, agli argomenti più scottanti di cui abbiamo parlato prima. Va bene, grazie allora e buon lavoro. Grazie. Adesso cambiamo filiera. Chiamiamo Massimo Medugno, direttore di Assocarta. È una filiera che personalmente mi interessa direttamente, provenendo dal mondo dei quotidiani di carta, che da anni, ormai decenni forse, ci dicono essere in via di estinzione, come tutto il mondo della carta. Ma poi leggo di fatto che oggi in Veneto ogni cittadino ricicla in media 56 kg di carta in un anno. Volevo chiedere un po' com'era lo stato della filiera e se effettivamente assistiamo a una riduzione consistente del consumo della carta, chiaramente non solo per quanto riguarda i giornali, che sono un aspetto marginale, ma in generale. E lo chiedo a Massimo Medugno. Sì, grazie. Buongiorno. Mi sente, sì? Buongiorno, eccola qua, sì. Mi sente? Innanzitutto mi lascio iniziare col rammarico di non essere lì, ma mi sono fatto un po' intimidire, diciamo, da qualche sciopero che dice che è stato, diciamo, dichiarato. Qui ormai non si capisce più molto bene. Dovendo rientrare urgentemente, diciamo, ho preferito la modalità online oggi, che non è proprio la mia preferita in senso generale. Ma insomma, grazie dell'occasione. Noi, diciamo, vado subito a rispondere alle sue domande. Dice perché la carta in Veneto, insomma, l'industria cartaria in Italia è un'industria, diciamo, che produce circa 9 milioni di tonnellate di materiale, e questo vuol dire che sostanzialmente abbiamo una situazione nella quale questo materiale viene prodotto per il 17%, circa il 20% in Veneto. E se poi allarghiamo, diciamo, la nostra attenzione nel Triveneto, diciamo, questa quota è ancora più interessante. Quindi sicuramente il Veneto è una zona importante. Lei quando prima parlava dice ma perché, diciamo, che cos'è la particolarità del Veneto? Beh, il Veneto è particolare perché, come dire, la raccolta differenziata che viene fatta, e viene fatta bene, e viene fatta abbastanza bene, trova anche, diciamo, una collocazione in un sistema che non vorrei definire di prossimità perché è un po' limitativo, però trova, diciamo, sul territorio dei punti di conferimento molto, molto importanti. Forse anche da quello deriva il fatto che le raccolte, diciamo, mediamente sono buone raccolte, diciamo, e funzionano bene, insomma, ecco. Quindi c'è un sistema industriale che da sempre ha anche, diciamo, spinto verso queste situazioni. Non voglio tornare troppo indietro, ma insomma, anche l'attitudine a riciclare, l'attitudine a riutilizzare è un'attitudine che viene da lontano. Insomma, la Repubblica di Venezia in passato, non voglio adesso, come dire, innescare, come dire, piccole rivendicazioni, insomma, campanilistiche, ma insomma addirittura a un certo punto ci fu il bando sull'esportazione degli stracci, perché gli stracci erano utili per produrre carta, per cui, come dire, è una storia che viene da lontano, quella del riciclo, quello dell'industria che ricicla, e quello del fatto che il settore industriale della carta in Veneto è un settore importante per l'economia della regione, ma per l'economia in generale, insomma. Quindi da qui io poi c'ho una presentazione che riguardava la qualità e ve la manderò con molto piacere, ma preferisco, siccome sono, diciamo, in video, magari utilizzare, quanto ho? 5 minuti? Quanto c'ho ancora? 5 minuti massimo, proprio, siamo strettissimi. D'altro canto Massimo Medugno, massimo 5 minuti. Quindi dico, effettivamente, diciamo, il tema
mi dà anche l'occasione per mettere insieme dei numeri. Prima sono stati fatti alcuni numeri, no? È stato detto che il 50% dei materiali in Europa va nel monouso. Queste sono buone occasioni anche per rimettere un po' le cose, diciamo, nel punto giusto. Abbiamo detto che l'Italia produce 9 milioni di tonnellate di carta. Circa il 50% di questi materiali di carta sono imballaggio, 55-60%. È vero che sempre di più l'industria cartaria è un'industria cartaria che produce materiali per imballaggio. La parte grafica, come lei giustamente diceva e purtroppo constatava, è una parte che sta in diminuzione. Diciamo, la carta per quotidiani in Italia praticamente non si produce più, si produce la carta per periodici e riviste, e questo sta portando anche a dei cambiamenti nella raccolta differenziata. Poi lo vediamo dopo, insomma. Però, ecco, 9 milioni li produciamo in Italia. Noi siamo il secondo produttore in Europa. In Europa se ne producono 90 milioni di tonnellate di carta. Circa 50 milioni, 55 milioni sono carta per imballaggio. Quant'è la carta che viene destinata al monouso? Ecco, non è il 50% dei 90, per intenderci, ma sono circa 3-4 milioni. E in Italia, dei 9 milioni di cui parliamo, 5 milioni sono imballaggio, 200.000, 250.000 tonnellate sono quei materiali che parlavamo prima del monouso. Quindi la stragrande parte di questo materiale di cui noi parliamo e che viene riciclato attualmente in maniera, se vogliamo, egregia, perché l'85% di cui abbiamo parlato e di cui si è parlato come obiettivo generale, nuovo obiettivo per derogare dal riuso, è un obiettivo che la carta già raggiunge. E lo raggiunge, diciamo, ormai quasi stabilmente. Anzi, potremmo dire che in certi ambiti, che sono quelli del cartone, dei cartoni utilizzati per il trasporto, stiamo addirittura al 105, al 107, perché poi c'è sempre un 5-6% di scarto. Per cui i numeri, insomma, vanno un po' colti nella loro totalità, insomma, ecco, nel senso che a livello europeo 90 milioni, il 50% va nell'imballaggio, ma la parte che va nel monouso si parla di 2-3 milioni di tonnellate. Di questo stiamo parlando, eh. Non stiamo parlando di 50 milioni, quindi cerchiamo di mettere i numeri al posto giusto. È vero, il riuso e il riciclo devono collaborare, stanno nella gerarchia, ma questo dipende anche dalla diversità dei materiali. Insomma, ci sono dei materiali fossili che possono essere riusati. Quando metto fossile non lo metto, diciamo, a caso, ma lo metto perché c'è un significato. E ci sono materiali rinnovabili che non possono essere riusati, come per esempio la carta, ma sono appunto rinnovabili. Sono appunto, diciamo, materiali che la rinnovabilità e il riciclo ne fa un materiale, diciamo, che è perfettamente circolare, insomma. Quindi, insomma, i materiali vanno apprezzati per quello che sono e per quello che rappresentano nella filiera industriale, insomma. Quindi è ovvio che la carta non è riusabile, è ovvio. Quindi andare a imporre delle quote come posso dire, di riuso sulla carta sostanzialmente significa non indicare degli obiettivi, ma mettere la mannaia, dire non si fa più, diciamo, certi materiali non si fanno più in carta, si fanno soltanto in materiali fossili, si fa soltanto utilizzando materiali che hanno un limite nella natura, perché le fibre si rinnovano. Alcuni materiali che vengono utilizzati per alcuni tipi di imballaggi non possono essere, diciamo, sono finiti, sono determinati una volta per tutti, possono essere riciclati. Ma quindi questo non lo dico per, diciamo, polemizzare, ma lo dico per cercare di capire di cosa stiamo tutti quanti parlando. Iniziative come queste credo che servano anche un po' a questo. L'iter della direttiva, peraltro, della revisione della normativa non è terminato e quindi il Parlamento è un passaggio importante, significativo quanto si vuole, ma l'iter va avanti e quindi probabilmente di questi confronti, diciamo, è necessario farne ancora, perché fino a quando ci saranno delle incertezze sulle informazioni o delle non chiarezze, secondo me vale sempre la pena continuare a confrontarsi. Ecco, per cui voglio dire, qualcuno ancora stamattina dice l'uso della carta porterà alla deforestazione. Attenzione, in Europa abbiamo un sistema di due diligence che è uno dei più severi al mondo. Legalità, sostenibilità, non è più, come posso dire, neanche un optional, è un obbligo preciso. E quindi dobbiamo, e di queste garanzie che ci dà l'Europa, bisogna affidarsi e fidarsi, perché
a far sì che l'Europa sia uno dei paesi più evoluti dal punto di vista, diciamo, della tutela e della protezione ambientale e e che l'Europa, anche l'Italia, perché dare un'indicazione, raggiungere obiettivi di riciclo all'85% significa che l'Italia ha fatto, come dire, il suo compito l'ha fatto bene e quell'85% che oggi vediamo non è riferito, diciamo, a quello che abbiamo già fatto, ma ad alcune tipologie di imballaggio, per cui è riferito ad alcune famiglie, forse quelle famiglie di cui si parlava prima, che dovranno dimostrare per non cadere sotto il riuso di fare riciclo. Ecco, quindi insomma, effettivamente il tema va visto un po' nella sua complessità, insomma. E quindi abbiamo detto che il Veneto fa il 17% della carta italiana, ha degli scarti. E questo dipende in qualche modo, in qualche maniera, sia dal materiale, da come vengono concepiti i materiali, e su questo l'industria cartaria sta lavorando perché qui in collaborazione col CONAI, con le associazioni tecniche, abbiamo messo in piedi un sistema di riciclabilità, cioè i materiali, appunto, i materiali di cui abbiamo detto compositi o i materiali del monouso verranno assoggettati, anzi già sono assoggettati a una verifica di riciclabilità. E questa verifica di riciclabilità differenzierà anche il contributo ambientale e lo ottimizzerà in base agli obiettivi di riciclo. Quindi di questo ci stiamo in qualche modo preoccupando da tempo, sapendo Grazie. che non tutti i materiali sono uguali e che, diciamo, gli obiettivi vanno messi in relazione con i processi industriali. Grazie. Le faccio Ovviamente- ascoltare su questo e sicuramente le interesserà perché si collega a quello che mi ha appena detto. Massimo Buiatti, che abbiamo qui in presenza, direttore servizi ambientali Acegas APS AMGA, che a Padova, con la sua società, sta costruendo un nuovo impianto per il pretrattamento di carta, cartone e plastica con fondi carta e cartone, fondi PNRR mi pare. Ci racconti come sarà questo impianto, a che punto siete e come funzionerà? Visto che comunque la vostra filiera è una delle più attente anche all'aspetto dell'innovazione, no? Bene, su questo titolo abbiamo messo una presentazione. Eccoli qui, quindi il mio compito oggi è quello di rappresentare, innanzitutto un buongiorno a tutti, il mio compito oggi è quello di rappresentare quello che è il percorso che come Acegas APS AMGA stiamo facendo in questo ambito. È sicuramente un percorso lungo perché è un percorso che è iniziato nel 2022 ed è un percorso che si chiuderà nel 2026. Parto con la pagina che dà un po' un contesto strategico di questa iniziativa, sostanzialmente anche capire quali sono, diciamo, i razionali che hanno portato a Acegas APS AMGA a dare vita a questa iniziativa impiantistica. Quindi possiamo partire dalla parte sinistra, della quale, diciamo, abbiamo avuto alcune conferme anche questa mattina, no? Quindi sostanzialmente qui in Regione Veneto abbiamo degli obiettivi sfidanti, quindi un 84% che per quanto riguarda poi, ho visto oggi, sono stato contento per il Padova Centro, in cui siamo come Acegas APS AMGA all'80% di RD, quindi questo è sicuramente un obiettivo sfidante. Noi oggi partiamo come Acegas APS AMGA in Veneto, il Padova Centro, da quello che è un 67% e quindi una crescita, diciamo, importante da fare in 6-7 anni. Quindi questo, ecco, è una delle linee guida, no? È, diciamo, uno dei fattori strategici che quando abbiamo nel corso del 2022 abbiamo messo mano al piano industriale, che è un piano industriale che facciamo tutti quanti gli anni. Questo è stato un fattore che è molto importante, tecnico. Altro fattore dopo molto importante è quello legato, possiamo dire, alla sostenibilità. Abbiamo sempre il 2030 che è una milestone importante, è una milestone strategica. Il Comune di Padova è noto, qui penso, è stato scelto, è una delle 100 città che dovranno essere a impatto zero al 2030 e quindi sostanzialmente qui, naturalmente questo è un impianto che andremo a fare in Comune di Padova, che andrà a servire in maniera principale il Comune di Padova e le altre città che fanno parte del Padova Centro, e quindi sostanzialmente il tema della sostenibilità che va a sostanziarsi in quello che è un contributo importante in quelle che sono logiche di decarbonizzazione. Altro punto importante per dire quelli che
come ho detto prima, quelle che sono state le indicazioni che abbiamo preso in considerazione per questa scelta, il tema di ARERA, quindi che è entrata nel corso di questi ultimi anni con gli MTR, quindi con i metodi legati al mondo tariffe, e che poi a partire dal primo gennaio del 2023 è entrata sul mondo della qualità e sta sviluppando il suo ampio mandato anche per quanto riguarda i bandi. Abbiamo avuto un DCO nuovo 15 giorni fa per quanto riguarda quelli che sono i contratti tipo, e poi anche per quelli che sono gli obblighi di rendicontazione dati, no? Quindi si parla sempre, ne ha parlato stamattina ARPAF, di quello che è un mondo dati e un mondo flussi. Quindi questo, diciamo che è il contesto strategico. Abbiamo messo in mezzo anche quello che è il nostro impianto, che è stato figlio delle considerazioni. Parto dopo andando a dire, visto che abbiamo appena avuto un intervento di quello che è un mondo CONAI che sta verso destra sostanzialmente, un mondo CONAI che resta fuori da quelle che sono le logiche, quindi un mondo di Acegas a PS AMGA che svolge le due attività, quindi un mondo raccolta, un mondo che in Padova viene sostanziato anche da quella che è già una parte impiantistica che noi abbiamo su Padova, una trasferenza, e quindi questo nuovo impianto, anche da quello che è un punto di vista fisico, anche da un punto di vista di quella che è la nostra filiera, si entra dentro a quello che è un continuum sostanzialmente da quella che è la trasferenza nostra, quindi con i vari rifiuti, e in questo caso carta, che vengono raccolti, che vengono portati nel nostro impianto e vengono puliti. Quindi questo un pochettino il flusso, e poi sostanzialmente la carta esce e va verso un mondo CONAI. Passo all'altra pagina. Questa cosa l'abbiamo detta anche in incipit, quindi un impianto che porta quello che è un investimento importante, sicuramente porta un investimento importante di 8 milioni e mezzo di euro. In questo caso il PNRR è stato un acceleratore, no? Perché sostanzialmente nel corso del 2021 abbiamo partecipato a un bando, e quindi qui su questo impianto abbiamo ottenuto un finanziamento anche importante di 1,8 milioni. Quindi questa che è una progettualità che nasce, e poi subito abbiamo fatto una partecipazione a un bando che ha dato poi una spinta forte, che ha dato una spinta importante a questa attività impiantistica. In questa pagina una qualche nota di tipo tecnico, quindi sostanzialmente a destra abbiamo un layout di quella che è la nostra sede, che è una sede impiantistica, quindi anche la nostra sede, quella principale, è la sede dei servizi ambientali, e quindi qui sostanzialmente vedete in quello che è il rettangolo rosso il posto in cui verrà messo il nostro impianto nuovo. Qualche dato di tipo tecnico: il numero delle tonnellate anno sono 20.000, quindi sostanzialmente un impianto che è al servizio di quelli che sono gli attuali flussi nostri, ma anche andando a prevedere quella che che è una crescita, perché sostanzialmente noi dovremmo avere una crescita della raccolta differenziata, quindi abbiamo visto prima, no? Una crescita che deve passare da un 67% a un 80%, e quindi con un contributo forte anche di quello che è un mondo carta. Altro dato è sicuramente un impianto, per come abbiamo fatto le attività relative alla progettazione ad elevata automazione, quindi sostanzialmente un impianto che andrà quando andrà a partire, quindi nel primo semestre del 2026, a porsi alla vanguardia, e quindi, e questo naturalmente è un dato importante, un impianto che andrà a dare un contributo importantissimo su quello che è un mondo flussi, quindi un contributo forte anche su quella che è la parte
economica, abilitando ulteriori investimenti su quella che è la nostra logistica, su quella che è la nostra raccolta. Come punto ultimo, visto che stiamo parlando di tematiche legate alla sostenibilità, ecco, su questo impianto andremo a mettere sul tetto un fotovoltaico anche che naturalmente sarà utilizzato. Grazie, è stato velocissimo, per cui se posso quest'ultima pagina sì. rapida anche con due numeri che mi piacerebbe che restassero in testa, ecco, tutti quanti oggi, e li abbiamo messi in grande oggi. Ecco, sostanzialmente è chiaro che questo impianto ci permetterà di andare a fare un'ottimizzazione di quella che è la logistica, carte, quindi ecco, abbiamo fatto stime che vedete in dettaglio qui a destra e che abbiamo messo qui i numeri con 1300 viaggi in meno, con 200.000 chilometri in meno. Quindi sostanzialmente sì, un impianto tecnico, un impianto che andrà a dare un contributo forte su quelli che sono i temi della raccolta differenziata, però anche quello che è un impianto che si inserisce su quelle che sono logiche legate alla sostenibilità. Se posso andare rapido su ultime due pagine, qua abbiamo un cronoprogramma, naturalmente non è che entro in dettaglio, però sostanzialmente volevo dire che è un impianto che il cui concept e la richiesta legata al finanziamento partono nel 2022, con il 2023 delle attività importanti per quanto riguarda il mondo gare, il mondo gare e di autorizzazioni, per poi una partenza dell'attività nel 2024 e per poi chiudersi al primo semestre del 2026. Ultimissima sintesi, quindi sostanzialmente la logica qui nostra è stata quella: sicuramente noi siamo sempre un'azienda industriale, quindi logiche che sono legate alla efficacia e alla efficienza, però andando a prendere in considerazione anche quelle che sono le nuove logiche legate alla sostenibilità. Quindi dare, con quelle che sono le nostre scelte industriali, diciamo, un contributo fattivo anche a logiche della sostenibilità e in particolar modo, visto che siamo a Padova, un contributo fattivo a Padova a impatto zero al 2030. Grazie. Ecco, le chiedo due cose velocissimo che mi ero segnato. La prima è se il caro materiali degli ultimi mesi incide o può incidere nel vostro progetto. Si parla di fondi PNRR, per cui di solito quando ci sono queste opere il preventivo iniziale non corrisponde a quello finale, ma che è molto più caro. Su questo siete coperti o c'è il rischio appunto che si rallenti il progetto? No. Ecco, allora sostanzialmente in questo caso sì, abbiamo avuto una crescita, quindi sostanzialmente una crescita che sta sotto il 10% circa. Noi avevamo stimato con questo impianto un tempo legato al ritorno dell'investimento che stava circa in 10 anni, e invece di essere in 10 anni sarà in 10 anni e 8 mesi. Quindi questi, diciamo, che sono i conteggi che abbiamo fatto. Avete ammortizzato. E l'altra cosa molto interessante era questo obiettivo di Padova, città emissioni a impatto zero nel 2030. Allora, il 2030 è dopodomani praticamente, e Padova non è una delle città più ecosostenibili del mondo, no? Come il resto del Veneto. Come possiamo arrivarci, anche solo ad avvicinarci alle emissioni zero? Beh, allora sostanzialmente qui il net zero è un tema di partnership, no? Quindi con tutti gli attori, quindi il Comune di Padova che orchestra quelle che sono le varie attività, fra quelli che sono i vari attori, quindi sostanzialmente i vari attori industriali anche, in questo caso come Cega Sepes e Amga, con tutti quelli che naturalmente partecipano, che devono fare la propria parte. Quindi sostanzialmente una logica di partnership fatta da tante persone e da tante aziende e enti che contribuiscono a questo scopo. È l'unico modo. Grazie mille e ringraziamo anche Medugno, se è ancora collegato, per il suo contributo. Grazie a entrambi. Grazie. Altra filiera è quella dei RAE, i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per la quale chiamo sul palco Angelo Forestan, presidente della Spirit SRL, e Giuseppe Piardi, amministratore delegato di Stena Recycling.
Allora, partiamo da Forestan, presidente della Spirit. Sì, mi sentite? Sì, sì. Allora, la vostra è una filiera particolare di cui forse sappiamo meno rispetto alle altre, no? Si parla di un tipo particolare di rifiuti, quelli delle apparecchiature elettroniche. Io l'attività mia è essenzialmente recupero, trattamento e riciclo del materiale catodico dalle batterie agli ioni litio, dalle batterie, dalle celle, insomma, quindi il signore invece è parte, tratta i RAE. Ci spieghi pure l'attività appunto della Spirit SRL e un po' le tendenze del settore. Mi presento, sono Angelo Forestan, sono presidente di Spirit. L'attività di Spirit è situata a Chiampo e dal 2014 riceviamo batterie agli ioni litio e batterie nickel metal hydride, NMH si chiamano, insomma sono ricaricabili. Riceviamo anche tantissime altre batterie dai centri ecologici, però noi buona parte di queste che arrivano dai centri ecologici dopo selezione vengono mandate alcaline, zinco carbone eccetera in altri impianti. Noi facciamo solamente il trattamento e il recupero dei metalli contenuti all'interno delle batterie di litio e nickel metal. L'attività è cominciata nel 2014-2013 e quindi attualmente noi trattiamo circa 400-500 tonnellate all'anno di queste batterie che ci arrivano e derivano dai centri RAE, praticamente di fatto sono i centri RAE che ci danno buona parte, metà circa di queste celle e batterie, e l'altra metà ci arriva direttamente dalle industrie, cioè da produttori di auto, Stellantis, FCA, eccetera, Iveco, ed altre società che sono assemblatori di batterie, di celle, e quindi partiamo col trattamento, siamo autorizzati naturalmente a trattare, dopo la selezione c'è l'inertizzazione, c'è lo smontaggio, e quindi otteniamo la plastica, i fili elettrici, il BMS, tutto ciò che fa parte della batteria, otteniamo i moduli, dai moduli poi otteniamo le celle. Le celle poi sono dividiamo in LCO, cioè litio cobalto ossido, NCM, sono spinelli, materiale catodico essenzialmente, e dell'FP, perché li dividiamo in funzione della qualità, del tipo di materiale catodico con cui sono fatte le celle, perché è fondamentale stabilire questo, insomma. Dopodiché trattamento di tipo termico parzialmente, poi c'è macinazione, poi c'è vagliatura, poi c'è trattamento termico ulteriore, poi selezione. Noi otteniamo delle polveri che le chiamiamo polveri catodiche anodiche, fondamentalmente nel gergo viene chiamata black mass, insomma questo è un termine generale, insomma generico. E questa attualmente black mass è una polvere che contiene mediamente il 3,5% di litio come metallo, cobalto è circa 18-25%, il nickel è circa il 7-12% e il manganese il 4%. E quindi questo materiale, insomma polvere, questo prodotto, perché è un prodotto alla fine, viene utilizzato, noi lo utilizziamo parzialmente, buona parte, per produrre pigmenti inorganici. Noi li vendiamo qui a Sassuolo e le piastrelle che vengono fatte sono fatte con questo materiale, cioè con questo materiale recuperato dalle batterie agli ioni litio. Una parte di questo invece viene venduto, lo vendiamo a società diciamo asiatiche, insomma Sud Corea, Giappone e Cina fondamentalmente, dove eseguono il recupero per via idrometallurgica, raffinazione con produzione di carbonato di litio, solfato di nickel, solfato di cobalto, solfato di manganese, che sono le basi di partenza per produrre gli ossidi e poi successivamente il nuovo materiale catodico. Ecco, questo è il processo. Io mi fermo solo a metà strada, poi attualmente in Italia non c'è nessuno che fa la raffinazione dei metalli, cioè non c'è nessuno che produce carbonato di litio, non c'è nessuno che produce ossido di cobalto, ossido di manganese, ossido di nicchio. Probabilmente nei prossimi 5 o 6 mesi, in base alle indicazioni, ci sarà un impianto che partirà e che mi ha già chiesto di fornire a loro il materiale. Lunedì vengono da me qui della IREN, signori del presidente della IREN, proprio per discutere di questo aspetto. Quindi anche in Italia probabilmente. In Europa ci sono solo
3 impianti adesso che funzionano, uno che fanno raffinazione, Unimicorp che è una multinazionale, ma c'è la Fortum, poi c'è in Svezia un'altra società, comunque stanno partendo adesso società che raffinano per produrre gli ossidi e poi successivamente il materiale catodico per nuove celle evidentemente. Ecco, io pensavo a una cosa mentre Prego. ci raccontava queste attività. Quanti adempimenti burocratici avete per un'impresa del genere? Che difficoltà ci sono? La difficoltà è che il problema è che essendo il primo impianto, e questo in Italia, eccetera, è molto difficile perché è da inventarsi, cioè deve inventarsi tutta la procedura, end of waste per esempio, e quindi devo ringraziare qui la provincia di Vicenza e anche l'ARPA Veneto, che appunto insieme abbiamo studiato, messo a punto tutte le procedure di produzione, ma soprattutto anche di qualificazione del prodotto finito, perché io faccio un prodotto, quindi end of waste, quindi di fatto c'è tutta la questione riguardante anche il REACH, perché nel momento in cui mantengo la sostanza uguale a quella iniziale, applico l'articolo 2, la comma 7, per cui non modificando la sostanza che già è contenuta nella batteria originaria, non c'è necessità di registrazione, per esempio. È molto importante questo, perché io non faccio l'uso di pirometallurgia o idrometallurgia e quindi ottengo un prodotto che è già vendibile, spendibile immediatamente sul mercato per un altro uso. E quindi è un prodotto. Questo è molto importante perché è la prima volta che si affronta questo argomento qui in Italia, cioè non è che ci sia una storia, non c'è nulla, ma anche a livello europeo non c'è molto. Aggiungo anche un'altra cosa, che per quanto riguarda per esempio la chimica LFP, cioè litio ferrofosfato, detto anche litio iron phosphate, insomma, tutti gli storage, cioè tutte le batterie che sono utilizzate per l'accumulo di energia da solare, sono costruite con questa chimica LFP. Da 3 anni sto sviluppando tutta la tecnologia e sono già riuscito a ottenere nuove celle con questo materiale riciclato 100%. Quindi da materiale da riciclo, cioè da materiale da rifiuto, posso produrre nuove celle utilizzando l'LFP. Le chiedo l'ultima cosa. Poi voglio un'altra cosa, posso aggiungere un'altra cosa. Tenete presente che questo aspetto è molto importante perché proprio la settimana scorsa la Cina ha bloccato le esportazioni dell'LFP, per cui tutti gli impianti che stavano nascendo in Europa, anche in Italia ce n'è uno, si trova a corto di materiale. Non c'è, perché la Cina non vende più il litio ferrofosfato. Chiaro? Quindi esistono le fabbriche che hanno possibilità di produrre celle LFP per storage e la Cina non mette più a disposizione questa polvere catodica. Quindi bisogna prodursela, poco da fare. Quindi bisogna prodursela comprando carbonato di litio e producendo ossido ferroso. Questo è fondamentale perché siamo succubi di questa situazione. Fintanto che la Cina, i metalli costavano 4 volte tanto, faccio un esempio banale perché poi bisogna... Quando il cobalto veniva venduto 2 anni fa, per rispetto alla speculazione in corso in cui il denaro era 0 euro di interessi, il prezzo del cobalto era 80 euro il chilo, adesso è sceso a 31. Il carbonato di litio, che era a 70, adesso è sceso a 22. Per cui sono crollati i prezzi di questi metalli. La Cina, per salvaguardare la propria produzione e vendere auto in Europa, ha bloccato evidentemente per l'automotive questa produzione di LFP NCM e non vende più a nessuna azienda europea questo materiale catodico perché ha interesse a vendere le auto cinesi che sono in sovrapproduzione. Naturalmente parlo di elettrico o di ibrido. Per cui si sta creando questa situazione molto difficile per i car maker, cioè per i produttori di celle in Europa. Per cui il materiale costa pochissimo sul mercato ma non si trova. E la Cina ha tutto l'interesse a bloccare le esportazioni in modo tale che noi europei dovremmo comprare auto cinesi elettriche. Naturalmente l'alternativa è prodursi il materiale catodico evidentemente, cioè disporre di litio, carbonato di litio, disporre di ossido di cobalto e ossido di manganese. Stavo aggiungendo anche, chiedo scusa, vi occupo più tempo a mia disposizione, in questo caso io sto vendendo molto materiale al Sud Corea.
La Sud Corea, un nome qualsiasi, Samsung compra tutto, c'ha proprio da fare, viene lì, ogni giorno c'ho dei giapponesi che vengono a rompere le scatole ai sudcoreani perché vogliono materiale catodico. Ovvio, perché non ce n'è in giro molto e c'è l'accaparramento da parte delle società statunitensi tipo Redwood Materials, tipo eccetera, per accaparrarsi questo materiale europeo, e si importano anche le batterie a tutti i costi. Le chiamano operazioni batterie in second use, repurposing, refurbishing, repair, eccetera. In realtà sono rifiuti. Evitando la questione rifiuti, cioè essendo prodotti destinati al riuso, non sono rifiuti. Quindi tutto il meccanismo, controllo, quantità, numero, cifre, vengono caricati in navi in Olanda e vengono esportate negli Stati Uniti, chiaro? O in Cina. Grazie, una cosa velocissima, in parte era anche già approcciata. E le nuove tendenze del settore dell'automotive con gli investimenti sull'elettrico, soprattutto sui motori elettrici, cambiano la sua attività? Cosa comportano per la sua azienda? La questione è questo, che per me non cambia nulla, nel senso che attualmente, ripeto, Fiat Ducato, eccetera, mandano a me queste batterie che sono a fine vita. E poi io ne tratto e produco questo polvere catodica e anodica che sono obbligato in questo momento o a utilizzare nel destino che ho appena detto, oppure mandarle in questi paesi che ho appena citato. Attualmente il prossimo camion che parte la settimana scorsa va in Indonesia, perché c'è un impianto che è in indonesiano che già raffina, che fa questo. Non ce n'è uno in Europa c'è solamente che fa questo. Ho già citato 3 nomi o 4, Nickel, Umicore, Fortum, eccetera, che stanno già facendo questo, però la questione fondamentale è che un conto è trattare tutti i metalli provenienti dai RAE, che è una cosa, un conto è trattare solo il materiale catodico proveniente dalle celle, che è diverso, perché c'è l'LCO, l'NCM e l'LFP. Nessuno vuole l'LFP, litio ferrofosfato, per cui la questione di riuscire ad arrivare a una cella con un nuovo LFP prodotto da riciclo è fondamentale per me e per noi, insomma, cioè disponiamo di materiale catodico a bassissimo prezzo soprattutto e anche ottenuto da riciclo. Questo era il messaggio, insomma. Grazie mille. A Piardi chiedo cosa fa Standard Recycling, la società di cui è amministratore delegato. Allora, noi siamo un'azienda che nasce in Svezia, ha oggi circa 600 impianti in tutta Europa e ci occupiamo di trattamento metalli e RAE. In Italia siamo leader nel settore, in Veneto abbiamo l'impianto più grosso, siamo i più grossi operatori italiani nel RAE. Questi sono i dati relativi ai nostri dati che sono comunque in aumento. Abbiamo 5 impianti oggi in Italia, che sono 3 in AIA e 1 in semplificata, quello di Cremona, che trattano RAE e poi si spingono in 2 casi, su Cremona e su Angiari, su uno stacco netto fra il rifiuto che entra e il prodotto. In particolare su Angiari abbiamo l'unico impianto italiano che parte dalle plastiche recuperate dai RAE per arrivare ai polimeri che li compongono, con end of waste in uscita, e a Carpi abbiamo, a Cremona abbiamo un impianto che flotta e separa alluminio primario e secondario per le fusioni. Quindi la nostra è un'azienda che si occupa a 360 gradi di RAE, ha tutte le filiere di RAE in cui è organizzata la raccolta domestica e professionale in Italia. Noi trattiamo circa 170.000 tonnellate di TRAE in Italia, quindi fate conto che in Italia se ne raccolgono poco più di 450.000, quindi trattiamo una gran parte di quello che viene raccolto. E qui una parentesi, tante volte si confonde quando si parla di RAE o in generale di rifiuti il trattamento con la raccolta. Gli impianti italiani, io ne sono testimone perché conosco gli impianti di trattamento esteri, sono delle vere eccellenze. Noi abbiamo impianti molto performanti e abbiamo
tanti impianti, quello che manca è la raccolta. La norma sui RAEE prevede che il produttore si faccia carico di sostenere il fine vita da un punto di vista del trattamento, la mano pubblica si faccia carico della raccolta. I produttori si sono organizzati in Italia in consorzi per quello che riguarda la raccolta domestica, la raccolta, il trattamento, la raccolta viene esercitata dai comuni o direttamente attraverso gestori. In questo devo dire che il Veneto è sicuramente un'eccellenza, Treviso in particolare, ed è un punto dirimente che quanto più la raccolta è vicina al cittadino, tanto più si raccoglie. E qui volevo lanciare un messaggio che è importante, che non si sente quasi mai. Non si raccoglie solo negli ecocentri o nei punti di raccolta. Oggi in Italia si può raccogliere anche nelle superfici di vendita, con il sistema non solo dell'1 contro 1, compro uno e lascio il mio vecchio, ma anche col sistema 1 contro 0, ovvero per apparecchiatura, per piccola apparecchiatura elettronica di consumo, è possibile andare in superfici sopra i 15.000 metri quadrati, lasciando la propria apparecchiatura. Quindi oggi le alternative di conferimento e quindi le alternative di raccolta sono molte. Perché si raccoglie poco è un punto interrogativo. C'è chi stima che rispetto all'immesso sul mercato la raccolta sia deficitaria di 400.000 tonnellate. Non sto parlando di una tonnellata, sto parlando di 400.000 tonnellate, ovvero che la raccolta ufficiale sia la metà di quello che deve essere. Ora, questo a noi crea un danno, a noi impianti crea un danno economico, a voi cittadini che siete qui come cittadini e come amministratori crea un danno ambientale, ma a noi dà anche ancora più rabbia perché sappiamo che flussi importanti di RAEE vanno all'estero e non capiamo perché le dogane abbiano una così alta idiosincrasia per le frazioni nostre che vanno in raffineria, che vanno in Giappone dove va questo signore e che abbiamo le forche caudine per uscire, e poi vi faccio un caso, quando escono 400.000 tonnellate, che ovviamente non escono col codice 1619, usciranno in quante container sandwich. Tornando però fuori di polemica, perché questa è una questione che noi viviamo veramente in maniera importante. La raccolta è deficitaria, sui dati e sui target europei siamo molto indietro, non il Veneto. Il canale di uscita per le frazioni. Noi lavoriamo il prodotto fondamentalmente in questo modo, un'attività di messa in sicurezza, bonifica, un'attività di macinazione, perché ogni operazione di separazione parte da una riduzione volumetrica. Se avete dei pezzi grossi così non c'è nessuna tecnologia che separa. Noi per separare la plastica dall'acciaio, dal rame, dall'alluminio, abbiamo necessità di ridurre volumetricamente l'apparecchiatura. Fatta questa attività di macinazione che possiamo fare perché abbiamo bonificato l'apparecchiatura, avviamo diverse tecnologie per la separazione e quindi per avere in mano quella che poi diventa materia prima seconda, ferro, non ferroso, plastica noi la portiamo fino al polimero e così via. Come sono i rapporti con gli enti? Allora, non voglio fare una sviolinata, il rapporto con l'ARPA è un rapporto mediamente buono, con l'ARPA e Treviso è un rapporto ottimo, perché sanno di cosa parlano. Il problema degli enti, tante volte, per quello che riguarda il RAEE, è una ignoranza etimologica del termine, cioè non si sa di cosa stiamo parlando. E l'appello che noi facciamo è necessario che gli enti, con l'ARPA, noi siamo sempre aperti a incontrare, a far entrare gente in impianti, ARPA ne è testimone, ma è importante che NOE piuttosto che dogane capiscano qual è il processo,
produttivo, perché da questa incomprensione, da questa ignoranza, nasce un conflitto permanente con questi enti. Quindi io non posso lamentarmi dei tempi della burocrazia italiana per l'emissione dell'autorizzazione, sono più o meno quelli degli altri paesi. Non vi fate incantare. Più o meno i tempi di rilascio di un'autorizzazione da noi saranno 6 mesi in più, ma non è che in Svezia ci mettano tanto di meno. La differenza fra la Svezia, l'Olanda, la Norvegia, tutti i paesi nordici e noi è che l'ente, uno, ha più fiducia, ti credo un po' di più. Da noi invece partiamo sempre dal presupposto che noi siamo dei mezzi delinquenti, inquinatori e così via. E dall'altra parte che capisce la necessità di approfondire le tematiche. Se voi assistete a una conferenza di servizi, vi accorgete che ci sono enti che non leggono i documenti, gli unici che li leggono sono quelli dell'ARPA, a cui noi ci affacciamo e ci aggrappiamo, Porelli, perché abbiamo bisogno del loro sostegno per definire i criteri end of waste. Allora, sui criteri end of waste bisogna stare attenti, perché quello che è end of waste per l'Italia può essere che non sia end of waste per la Polonia. E guardate che il transfrontaliero nei rifiuti, quindi l'export nei rifiuti, non è solo l'extraeuropeo, ma anche andare in Austria o in Germania è transfrontaliero. E quindi il traffico illecito di rifiuti, che è uno dei più grossi rischi che noi abbiamo, nasce anche dall'incomprensione del fenomeno tecnico-produttivo che sta nei nostri impianti. Questi sono i dati di raccolta del Veneto. Come vedete, quest'anno c'è stata una riduzione della raccolta, che non è un bene, e qui vorrei fare un'altra parentesi, riuso o riciclaggio. Allora, per un'apparecchiatura RAE, adesso stringo e chiudo, per un'apparecchiatura RAE il riuso e il riciclo non sono proprio complementari, perché c'è un piccolo problema, che se io rimetto sul mercato un'apparecchiatura elettrica elettronica, devo garantire al consumatore le performance e soprattutto la sicurezza, perché fenomeni di folgorazione ci sono stati. Quindi bisogna stare un po' attenti quando si parla di riuso nel nostro settore. Oltretutto mancano le norme, quindi parliamo di aria fritta. Volevo farvi vedere i dati sulla raccolta per categorie del Veneto, sono calati, però siete una delle regioni più all'avanguardia. E poi volevo dire, questo l'ho già detto, voglio dire, in sostanza il nostro conto economico si regge sulla nostra capacità di recuperare. Il nostro conto economico si regge sulla nostra capacità di avere raccolta, si regge sulla possibilità di avere canali di uscita certi e stabili. Se noi abbiamo problemi come ha questo signore che non trova in Italia raffinerie e dobbiamo andare all'estero, dobbiamo capirci. E quindi il nostro conto economico e la soddisfazione che la società ha di avere recuperato apparecchiature che in alternativa andrebbero nei fossi sta anche nella capacità di aprire e costruire uscite certe. Ho finito. Una domanda soltanto, Piardi, perché è calata la raccolta in Veneto da un anno all'altro? È calata in tutta Italia, ma però è un confronto un po' poco fair, come si dice, perché durante il periodo Covid la gente aveva poco da fare in casa, tanto da svuotare le cantine. Allora c'è stata una salita abbastanza importante nella raccolta che poi ha avuto una discesa, quindi io lo metto un po' a certe volte i dati letti così lasciano qualche dubbio e traggono in inganno. Grazie mille a entrambi. Grazie. È il momento di un'altra filiera, quella del tessile. Tocca a Marco Sperandio, presidente di GEA SRL, e ad Adriano Vernò, vicepresidente della cooperativa sociale Insieme. Partiamo da Sperandio.
Presidente di GSRL, buongiorno. Buongiorno. E anche a lei chiedo cosa fate con i fondi PNRR. Ha un progetto da presentarci, no? Sì, GEA, che molti probabilmente conoscono come discarica tattica regionale, adesso impianto minimo, fa parte del gruppo Grintesis, gruppo che ha presentato... qual è quello avanti? Ah, ok. Che ha presentato lo scorso anno 3 progetti PNR, tutti e 3 che sono stati oggetto di finanziamento. Uno di questi, che riguarda la filiera tessile, sarà realizzato all'interno di un capannone presente in discarica. Accenno velocemente agli altri 2 perché sono comunque, stiamo parlando di riciclo, riuso, che deve sempre essere incrementato. Oltre al tessile che vedremo adesso, gli altri 2 progetti riguardano il recupero della vetroresina dalle pale eoliche e anche da natanti in dismissione. La vetroresina è uno di quegli elementi che adesso c'è poco da fare, finisce in discarica o in forni di incenerimento. Il terzo è la pirolisi di plastiche non riciclabili. Abbiamo parlato di plastica, ce ne sono tante, ci sono dei polimeri e dei monomeri facilmente riciclabili, il PET, altri monomeri e polimeri invece che al momento non sono riciclabili. Il nostro progetto prevede di creare un olio da non destinare poi a combustione, perché questo è uno dei vincoli del PNR, ma che sia poi oggetto di ulteriore raffinazione per produrre nuove plastiche. Il progetto tessile, questo è un piccolo descrizione di quello che il gruppo fa, ve lo evito, andiamo subito al tema. Questi sono i numeri del gruppo Grintesis, quindi un fatturato che quest'anno arriverà attorno ai 200 milioni, una quindicina di impianti, molti impianti adesso focalizzati sulla preparazione allo smaltimento di rifiuti industriali, il trattamento di rifiuti liquidi, la termovalorizzazione di rifiuti di RUR, bonifiche ambientali. Questo è il nostro progetto. Allora, innanzitutto il progetto nasce con un focus che è il tessile pre-consumo. Sappiamo che ormai da poco più di un anno esiste anche una normativa sulla raccolta differenziata del tessile post-consumo. Il nostro focus nasce da un'esigenza che c'era stata prospettata da gruppi della moda, in realtà, di recuperare tessili o scarti tessili che per vari motivi non vengono messi in commercializzazione. Vi faccio un esempio banale: Vuitton, quando deve smaltire linee dell'anno prima piuttosto che scarti, richiede l'incenerimento perché non vuole evidentemente trovarsi in giro su bancarelle o in qualche container i propri marchi su qualche bancarella italiana o estera. E l'esigenza del settore moda è anche quella di di avere una tracciatura del proprio prodotto. Quindi partendo da una selezione accurata del materiale in ingresso, suddividendo i vari componenti, quindi separando le varie tipi di lana, i vari tipi di cotone, i vari tipi di fibre, questo impianto riuscirà a recuperarne le fibre che poi saranno rinviate al settore della filatura. Mi perdoni, dove siamo qui? Qui siamo all'interno della discarica tattica di Sant'Urbano, Padova. Quindi è sempre a Sant'Urbano anche il progetto Sant'Urbano nuovo. sarà all'interno di Sant'Urbano. Esiste quello che vedete, è un capannone che nasceva anni fa con l'esigenza di realizzare un impianto di pretrattamento rifiuti per separare l'organico contenuto dal RUR dalla frazione secca. Fortunatamente poi con lo sviluppo della raccolta differenziata il RUR si è naturalmente impoverito della frazione organica e quindi è rimasto un capannone vuoto. E in questi anni abbiamo pensato molte volte cosa farci, e questa ci è sembrata
una buona occasione. Il progetto è all'interno della misura dei progetti di economia circolare di intervento frazioni tessili. Questo è un po' il nostro business model, vedete tutta una serie di marchi famosi che in qualche modo stiamo cercando di coinvolgere. Esistono diverse associazioni, progetto moda, filiera moda, con cui stiamo ragionando per cercare di organizzarne anche poi la raccolta e capire anche quali sono le esigenze dei marchi sul trattamento e sul recupero poi dei prodotti. Non sono andato troppo avanti. Questo è il volume di rifiuti che pensiamo di trattare, quindi sono 3.500 tonnellate all'anno. Il rifiuto tessile pesa poco, quindi sono grossi volumi per un peso abbastanza scarso. La filiera di trattamento, come vi dicevo, prevedrà un attento e continuo monitoraggio a partire dal ritiro presso chi fa la realizzazione dei capi, che potrà seguire istante per istante il proprio rifiuto. Sappiamo che in alcuni casi alcuni brand richiederanno addirittura stoccaggi monodedicati all'interno dell'impianto. Questo perché esiste una grossa competizione tra i brand che quindi vogliono essere sicuri che il brand avversario non veda o non curiosi nei prodotti della concorrenza. Quindi ci sarà probabilmente un sistema QR code che dal ritiro alla lavorazione alla realizzazione del prodotto finito, che sarà un end of waste, quindi anche per noi sarà importantissima la collaborazione con ARPAV, seguirà la filiera del prodotto. Questo è un po' quello che ci siamo immaginati, anche delle app dedicate per il tracciamento del prodotto, del rifiuto. Perché comunque, dov'è il... ok. Ovviamente l'organizzazione dei ritiri di questi materiali è cosa fondamentale. Per inciso in Italia esiste al momento solo un impianto simile che sta a Macerata, che nasce proprio dal settore tessile e in quel caso chiude anche la filiera potendo di nuovo rifilare i materiali. Ecco, una cosa che non ho detto è l'importanza di lavorare presso le aziende nel separare già i componenti. L'ottenimento di fibre adatte alla rifilatura può essere fatto in maniera efficace solo lavorando ovviamente per batch singole componenti. Quindi se io metto il cassonetto della raccolta differenziata in lavorazione non potrò che ottenere un materiale misto, sicuramente valorizzabile, in settori ovviamente meno nobili, come sono quelli dei pannelli di isolamento piuttosto che dell'imbottitura nell'automotive o per i divani. Il nostro obiettivo però è invece riarrivare a materiali che possono ridiventare vestito o ridiventare camicia. Quindi la logistica, ovviamente, stavamo parlando prima di impatti sulla CO2, i trasporti sono quelli che impattano tantissimo sulla produzione di gas serra. Mi sa che c'è qualche problema. Si è fermato. Okay. Ecco. Questo era quello che dicevo. Siamo tornati troppo avanti. Realizzazione di zone dedicate per lo stoccaggio, probabilmente alcune anche dotate di cancelli con pass, in modo che i vari Vuitton siano sicuri che nessuno entra a rubare la borsa. Ok. Il ciclo di lavorazione, quindi selezione manuale, rimozione del brand, quindi dell'etichetta laddove sia richiesta, lavorazione per partite omogenee, triturazione e sfilacciatura. Qua gli impianti essenzialmente le tecnologie sono due, una italiana e una francese. Noi sceglieremmo
quella italiana perché il nostro obiettivo è specializzarci soprattutto sul cotone. L'altro impianto in Italia è più specializzato sulla lana e quindi vorremmo ognuno fare un lavoro fatto bene sui singoli componenti. Rimozione ovviamente delle parti di metallo, quindi cerniere, bottoni, eccetera, eccetera. Questo è il... Come tempistiche, quando andrete a regime? Allora, come tutti i progetti PNR, la deadline è giugno 2026. La prima deadline è il 31 dicembre di quest'anno con l'emissione degli ordini principali, quindi devono essere emessi almeno 2 ordini relativi a macchinari o comunque componenti. Stiamo elaborando la richiesta di autorizzazione, perché ovviamente è un impianto di trattamento rifiuti. Prevediamo poi un iter veloce nell'autorizzazione. Non sembra convinto però mentre lo dice. No, io confido del fatto che essendo un progetto PNR anche gli enti di controllo, tra l'altro è un progetto su un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi all'interno di un sito già autorizzato, quindi sicuramente dovrebbe avere un iter non particolarmente complesso. Sicuramente gli enti di controllo, e lo verifichiamo anche in altre regioni, io sono lombardo, sono purtroppo oberati tra le istanze normali, i rinnovi delle vecchie istanze e tutti i progetti PNR, che sono veramente tanti. Gli uffici, per esempio, della Regione Lombardia, che trattano dagli allevamenti alle grandi industrie, sono veramente full. Quindi pensiamo nel 2024 di riuscire a ottenere tutte le autorizzazioni, il capannone ce l'abbiamo già, quindi siamo fortunati, e poi quindi di realizzarlo nel 2025 per entrare fine 25, inizio 26 in produzione. Grazie, gentilissimo, tutto chiaro. Passo al dottor Vernot a questo punto, vicepresidente della cooperativa sociale Insieme. Ci racconti un po' l'attività della cooperativa? Sì, la cooperativa sociale Insieme nasce nel 1979, fatalità proprio in una sorta di filiera tessile, nel senso che andava di casa in casa nella città di Vicenza a raccogliere gli indumenti vecchi per farne stracci o riutilizzarli. Questo più di 40 anni fa. Nel frattempo la cooperativa è cresciuta, oggi siamo una compagine di circa 200 persone, la nostra è una cooperativa sociale di tipo B. Il nostro lavoro in questo momento da un punto di vista ambientale è soprattutto questo, quindi quello di applicare di fatto la gerarchia europea dei rifiuti con un focus molto forte sulla preparazione per il riutilizzo. Sono 20 anni che la facciamo, e su varie filiere, in realtà non solo la tessile che è quella su cui oggi faccio il focus, ma magari per esempio anche sulle apparecchiature elettroniche. Per noi la gestione del rifiuto passa necessariamente attraverso tutta questa gerarchia e lo facciamo internamente, per non solo ovviamente lavorare sulla parte culturale della prevenzione del rifiuto, ma soprattutto attraverso il passaggio per la preparazione per il riutilizzo e poi all'avvio riciclo e solo infine, come sappiamo, l'invio a recupero energetico e smaltimento. Gestiamo nel nostro impianto scarti tessili anche, sia pre-consumo che post-consumo. E dopo vi do qualche numero. Ovviamente sappiamo che come dire, la politica, le autorità vanno tutte più o meno nella stessa direzione, conosciamo le direttive e le regolamentazioni che stanno uscendo e che ci spingono verso un'economia circolare, che spingono verso quella forma di gestione, cioè garantire la gerarchia. Con la nostra cooperativa e insieme ad altre 2 cooperative del territorio abbiamo un marchio che si chiama Tessuto Sociale, che già oggi si occupa in una settantina di comuni del Vicentino di raccogliere circa 1500 tonnellate anno di post consumo, con 2 impianti di selezione e recupero nel nostro territorio e 5 punti vendita al dettaglio. Siamo 3 appunto le cooperative sociali, abbiamo una cinquantina di lavori svantaggiati coinvolti all'interno di questo lavoro. Ora, perché diciamo filiera etica e trasparente, locale e inclusiva? Perché capite che è una raccolta e un trattamento che avviene nello stesso territorio e anche la rivendita dell'usato in gran parte avviene all'interno dello stesso territorio. Questo è l'impianto di Cooperativa Insieme, un impianto tessile che gestisce 300 tonnellate annuo, che impiega su 29 lavoratori 25 in inserimento lavorativo o comunque persone in stato di fragilità e che riesce ad avere come output ad oggi
La preparazione per il riutilizzo e la rivendita del 43% della frazione che raccoglie e che tratta. Dov'è il vostro impianto? A Vicenza. Nella nostra stessa sede abbiamo, all'interno dell'impianto di gestione dei rifiuti abbiamo anche l'impianto tessile. Il 21% va a riciclo o a downcycling. Faccio l'esempio del downcycling, parlo per esempio di pezzame per le aziende metalmeccaniche, per l'industria, di quei materiali che possono essere riutilizzati in quel modo, oppure avvio a riciclo e ad oggi il 36% di quello che selezioniamo è un rifiuto che ancora non siamo in grado di valorizzare. Vediamo. Eccolo qua. Dove si inserisce il PNRR con 2 progetti, il primo di Cooperativa Insieme, vinto direttamente da noi con un costo complessivo di 1 milione di euro, che ci permette di migliorare e potenziare l'impianto già esistente per arrivare nel giro di circa 2 anni al raddoppio sostanzialmente delle tonnellate, arrivare a lavorare 600 tonnellate anno di materiale preconsumo e post-consumo, e anche a migliorare il sistema, e poi ve lo spiego. Il secondo invece, in cui siamo attraverso una coprogrammazione con il Comune di Vicenza, che ha vinto la linea di intervento 1.1, per cui per un importo complessivo di quasi 10 milioni di euro decide l'allargamento, e in questa fase siamo in una fase di coprogettazione con l'amministrazione comunale, l'allargamento di un impianto esistente di gestione del rifiuto tessile per riuscire a aumentare a 5.000 tonnellate l'anno la gestione del rifiuto. Principalmente parliamo di post consumo, ma non esclusivamente. Allora, ovviamente sappiamo bene PNRR che cosa significa, la rincorsa ai tempi e alla realizzazione, però in questo caso con una modalità sicuramente particolare, cioè quella in cui la nostra cooperativa si mette a disposizione del pubblico perché è convinta di star facendo un servizio pubblico. E così come la sede attuale, l'impianto attuale di Cooperativa Insieme è su terreno pubblico, ma un investimento della Cooperativa Insieme nel 2005, anche oggi stiamo facendo questo lavoro di coprogrammazione e di coprogettazione. Come lavoriamo? Gerarchia europea per noi significa valorizzare il più possibile gli scarti. Con il PNRR attuale che abbiamo già vinto stiamo potenziando di molto e cercando di ridurre al massimo quel 36% di scarto. Con che modo? Sicuramente l'upcycling. Ovviamente non parliamo della gran parte, cioè insomma la gran parte della percentuale non potrà passare attraverso l'upcycling, ma l'upcycling diventa fondamentale nella sperimentazione, nel per esempio entrare in contatto con brand o con realtà che hanno voglia con noi di sperimentare nuove modalità di riutilizzo del loro materiale, e anche sulla coscientizzazione. Cioè, questo ci permette di arrivare alle persone, di raccontare il progetto, di raccontare che cosa è possibile fare oggi. NIO, che è l'acronimo di New is Over, capite bene da dove proviene, insomma, è un invito al fatto che l'usato oggi è uno dei sistemi per riuscire a ridurre di fatto la creazione di rifiuto. Una sfilacciatrice, quindi stiamo lavorando per cercare di ottenere dei materiali nuovi. Il nostro scopo non è sfilacciare il materiale per avviarlo a riciclo, ma è capire che cosa si fa con quei materiali per riuscire a fare una miglior selezione. Quindi la nostra è un'attività di ricerca. E oltre alla sfilacciatrice ovviamente uno scanner tessile, qualcosa che ci possa aiutare intanto nell'impianto che abbiamo già ora e poi nel futuro sviluppo dell'impianto a riuscire a selezionare ovviamente le frazioni tessili. Questo, come dire, è quello che noi pensiamo ed è il modo in cui noi lavoriamo. Un impianto che sarà costruito di fatto a fianco al terreno che già occupa la nostra sede è un impianto che vogliamo che sia trasparente, perché per noi è importantissimo che le persone vengano a vedere il lavoro che facciamo. La nostra cooperativa è già molto attraversata a livello italiano e europeo di persone che vengono a conoscere il modello, perché nella preparazione per il riutilizzo ci crediamo, la facciamo da 20 anni e riusciamo così a ridurre di molto quello che poi deve essere avviato ovviamente a smaltimento e in parte, questo si spezza una lancia, a riciclo. Questo è un modello che racconta come riuso e riciclo sono complementari, se prima viene messa però la preparazione per il riutilizzo. E grazie a entrambi. Grazie.
Ultimi 3 ospiti del mattino, appartengono tutti e 3 alla filiera dell'organico. Sono Silvia Ruzzon, presidente di SESA SPA, Marco Bono, Product Specialist di Cesaro, e poi giochiamo in casa con Contarina, il responsabile gestione impianti Gianluca Monego. Partiamo con Silvia Ruzzon. SESA SPA, allora, filiera dell'organico, quella forse è una tra quelle più vicine, no? Ai cittadini, la vediamo tutti i giorni nei conferimenti che facciamo. I temi qui sono 2. Uno è l'importanza della qualità della raccolta dell'organico, e le chiedo com'è il Veneto da questo punto di vista, come sono le amministrazioni locali. L'altro è il trattamento della plastica compostabile, su cui so che lei può farci un focus. Prego. Sì, allora SESA SPA è un'azienda che raccoglie e tratta i rifiuti di una 50ina di comuni che si trovano a sud di Padova, quella definita come Bassa Padovana. Noi facciamo raccolta attraverso la raccolta differenziata porta a porta e portiamo in impianto. Questo è l'impianto, vedete siamo ai piedi dei Colli Euganei. Noi facciamo appunto raccolta differenziata porta a porta, portiamo il materiale in impianto e la parte di materiale plastica, metallo, carta viene stoccata e poi inviata ai futuri trattamenti, mentre il trattamento di biodigestione lo facciamo appunto nella frazione umida. SESA è un'azienda a capitale misto, il 51% è di proprietà del comune di Este e il 49% invece di un socio privato. Questo è un esempio virtuoso di come pubblico e privato possono lavorare insieme bene e avere dei grandi risultati sia a livello economico, sia a livello tecnologico e sia a livello anche ambientale. Allora, appunto dicevamo, noi trattiamo la frazione umida e la trattiamo attraverso la biodigestione e produciamo energia elettrica, energia termica, biometano, CO2 e compost, quindi e acqua pulita, che non è cosa da poco, anche questa, il recupero idrico è molto importante. Quindi dal trattamento del rifiuto umido, della frazione umida, produciamo energia. Quindi questo è un grande risultato e un passaggio importante di quella che è l'economia circolare. Quindi per noi la frazione umida, che è rifiuti per qualcuno, diventa opportunità ed energia per il successivo trattamento. Dicevo, la frazione umida, come tutte le altre componenti della raccolta differenziata, viene fatta porta a porta e quindi la frazione umida arriva all'impianto dentro i sacchetti compostabili e quindi anche quella parte del sacchetto compostabile va a finire nel trattamento della frazione umida. È prevista anche la possibilità di metterli in sacchetti di carta, però praticamente è assolutamente inesistente. I sacchetti compostabili sono quelli che fornisce il gestore, ma anche i sacchetti che possiamo trovare nell'ortofrutta dei supermercati sono assolutamente compatibili con questo tipo di utilizzo. La frazione umida appunto arriva, non vado più avanti, troppo,
eccomi qua. La frazione umida arriva appunto al pretrattamento dell'impianto, dove ci sono degli aprisacchi e dei molini che triturano e preparano una specie di purea che è la frazione pompabile. Prima che arrivi al pretrattamento, la frazione umida rimane nelle vasche di stoccaggio per 24-36 ore in ambiente acido, per cui già qui la bioplastica comincia a decomporsi, viene parzialmente destrutturata, per cui passa direttamente nella frazione pompabile. Chiaramente vagli e aprisacco producono uno scarto che è il sovvallo di fatto. La frazione pompabile, compresa la bioplastica, arriva alla biodigestione anaerobica. In questi biodigestori abbiamo la fase, dopo la biodigestione anaerobica si produce il biogas che viene poi recuperato e attraverso l'upgrading viene trasformato, purificato, raffinato in biometano e CO2. Il biometano e la CO2 e il biogas vengono utilizzati per produrre energia elettrica ed energia termica a seconda di quello che è utile per il processo produttivo di tutto l'impianto, e comunque parte del biometano viene utilizzato per far funzionare i camion della raccolta, quindi i nostri camion vanno a biometano, per cui anche qui l'economia circolare viene assolutamente messa in pratica. La CO2 invece viene utilizzata a fini, viene venduta per scopi alimentari, quindi gasare le bibite fondamentalmente. E la parte che rimane, il digestato, quindi la parte solida che rimane sul fondo dei digestori, ecco, la bioplastica in questo caso viene poco metabolizzata nella biodigestione anaerobica perché appunto è ancora in fase complessa, va quasi tutta a finire nel digestato, e quindi il digestato, dopo che all'interno dei decantatori decanta, produce una parte liquida che poi viene mandata al depuratore e quindi viene purificata, e abbiamo attraverso anche un processo di biofiltrazione produciamo acqua pulita, e mentre la fase solida va al compostaggio, cioè alla biossidazione aerobica, dove nelle biocelle produciamo il compost che poi diventa ammendante, diventa fertilizzante, diventa il fertilizzante appunto che viene usato nella coltivazione dei campi. E anche sta cominciando a prendere piede l'utilizzo nella produzione di fertilizzanti misti, sia chimici che biologici. E la bioplastica, quindi alla fine la grande parte della bioplastica che arriva all'interno della biodigestione va a finire poi nel compostaggio e quindi diventa compost. Questo è un po' il ciclo che vi fa vedere come dall'umido riusciamo a recuperare energia in varie declinazioni. Da una tonnellata di umido, appunto di frazione umida, attraverso la digestione anaerobica produciamo energia elettrica o energia termica a seconda di quello appunto che serve all'impianto. Vedete che produciamo biometano che serve a alimentare prioritariamente i nostri camion, ma poi viene anche ceduto alla rete nazionale. La CO2 viene utilizzata per gasare bibite ed è molto richiesta perché insomma fa in modo che anche le aziende alimentari abbiano questa filiera green che è molto richiesta. Da una tonnellata di scarto organico recuperiamo anche 500 litri di acqua che viene poi appunto depurata e viene utilizzata per il lavaggio dei camion e delle macchine dell'impianto, ma 6.000 metri cubi di questa acqua va anche ad alimentare un circuito di teleriscaldamento che riscalda gran parte degli edifici pubblici della città di Este, quindi anche questo è un grande vantaggio per la nostra comunità cittadina.
e poi appunto produciamo 200 kg di compost che va ad utilizzo agricolo. Chiaramente la resa dell'impianto è legata alla qualità della frazione umida che arriva. E come potete vedere nella parte con la faccina che ride abbiamo un umido di qualità. Fondamentalmente la mancata qualità è legata alla presenza di plastica. Nella parte dove c'è la faccina triste abbiamo l'umido contenuto in sacchetti di plastica, quindi tutta quella parte di plastica e quindi l'errata sistemazione dell'umido all'interno di sacchetti di plastica comporta un peggioramento della qualità del nostro umido e quindi un abbassamento anche della resa di quello che poi produce il trattamento anaerobico. La plastica chiaramente viene separata nella fase di pretrattamento attraverso l'aprisacco che tira via tutta quella parte di plastica che va, effettivamente è quel sovvallo che viene poi a costituire il rifiuto secco, cioè va in discarica, quindi non è più recuperabile. Quindi il vero problema è proprio la qualità dell'umido e i contenitori di plastica che devono essere assolutamente banditi. Come facciamo per cercare di fare in modo che l'umido sia di alta qualità? Lo verifichiamo attraverso l'analisi merceologica e quindi la separazione, si prendono dei campioni proprio di frazione umida e si verifica la tipologia dei tipi di rifiuti che ci sono dentro e quindi anche la segnalazione da parte di chi conferisce l'umido se il suo umido è di qualità o meno. E poi un altro lavoro importante che serve e che noi lo facciamo per quanto riguarda i nostri i nostri produttori di fare assolutamente un lavoro di informazione continua e di formazione ai nostri cittadini che che conferiscono l'umido attraverso la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta, perché ci portino un umido di qualità. Lo facciamo attraverso l'informazione, attraverso porte aperte all'impianto e quindi facendo vedere come funziona l'impianto, lo facciamo attraverso laboratori scolastici in modo da rendere, da fare la comunicazione e questo è il nostro obiettivo finale, appunto quello di comunicare e fare in modo che i cittadini siano responsabilizzati nella raccolta e anche responsabili del loro ambiente dove vivono. Grazie, mi perdoni se l'ho... Scusate, sono stata pressata, ma adesso recupera il tempo Marco Bono della Cesaro. Grazie, spero di essere il più veloce possibile, cerco di non tediarvi. Allora, la Cesaro realizza impiantistica, no? Per lo smaltimento. E ci racconti un po' le innovazioni? Allora, noi siamo l'anello che si collega ad esempio a SESA e ai produttori di macchinari. Il nostro intervento di oggi è stato calorosamente richiesto da Piero perché è da tanto che ci chiede di parlare di come si separano le bioplastiche e che destino potrebbero avere. Quindi, niente. Eccola qua, sì. Allora, cerco di andare veloce nelle prime slide, non faccio un trattato sulle bioplastiche, ma voglio portarvi a vedere quello che si riesce a fare ad oggi. Eccolo qui. Allora, l'idea è quella di parlare della bioplastica come un adeguamento, no? La bioplastica è entrata in maniera preponderante nel mercato, soprattutto quello italiano, per cercare di ridurre la quantità di plastica che ormai sta diventando un nuovo strumento, la nuova casetta anche dei pagori, no? Quindi mano a mano che le esigenze cambiano, le normative chiedono qualcosa di diverso e noi aziende dobbiamo rispondere con dei prodotti che riescano a soddisfare. Il prodotto è la bioplastica, però la bioplastica a me non interessa farvi vedere tutto, ma è farvi capire, lì indicato in rosso, che secondo Asso Bioplastiche deriva da fonti rinnovabili ma anche fossili. Quindi,
Che cos'è una bioplastica nella pratica? È un miscuglio di un qualche cosa di biologico e quindi degradabile, ma anche di un qualche cosa di chimico che non si degrada facilmente. Non stiamo facendo una politica contro la bioplastica, ma vogliamo far capire poi nella pratica che cosa succede all'impianto. Perché la bioplastica non è completamente biodegradabile, la parte chimica rimane. Infatti è un problema se io immetto nell'ambiente il sacchetto in maniera inconsapevole, perché sono convinto che si degraderà, perché tutti mi dicono che è biodegradabile, nella realtà non è così. Ed ecco che da lì cominciano a venire fuori le necessità degli impianti, che ti dicono come la tolgo. Perché è inutile che io dico la lascio nel compost, perché nel compost rimane quella frazione chimica che poi diventa microplastica, nanoplastica e noi ce la troviamo di nuovo nel ciclo vitale delle piante. Questo è un esempio di compost, sembra bello pulito, ma in fondo ci sono delle plastiche che rimangono. Quindi la necessità è, le devo comunque togliere. Noi che cosa abbiamo fatto? E poi vi farò vedere in finale un esempio proprio di come abbiamo messo in atto questa tecnologia. Questo è un esempio di un impianto che abbiamo venduto in Italia, in un impianto di compostaggio, dove anche lì c'erano le bioplastiche, ma che la bioplastica non era quella che si aspettavano, non si degradava, il compost non aveva più lo stesso valore di prima, ci hanno richiesto di toglierla. Ecco, quella è una macchina che con una tecnologia ottica riesce a togliere le plastiche dal compost. È una tecnologia che ormai esiste da moltissimi anni e che anno dopo anno diventa sempre migliore a livello tecnologico. Una delle esigenze è per esempio quella di togliere determinati tipi di plastiche. Noi su quello ci siamo basati. Per portarvi adesso lentamente a che cosa ha fatto Cesaro a proposito di questo. I riciclatori ad esempio non vogliono che determinate frazioni del PET ad esempio entrino nel ciclo perché hanno delle proprietà di fusione completamente diverse. Quella vaschetta delle fragole, la bottiglietta di plastica, se voi le mettete a fondere hanno un punto di fusione diverso. Nel momento in cui io vado a riciclare rovino la qualità del prodotto. Queste macchine permettono di fare questo e sulla base di questo abbiamo detto proviamo a vedere cosa possiamo fare sulle bioplastiche. Quindi da dove siamo partiti? Siamo partiti da una macchina che con una tecnologia che è comunemente chiamata NIR riesce a vedere nell'infrarosso le varie caratteristiche delle plastiche. Quindi abbiamo detto dividiamo la bioplastica dalla plastica normale. Grazie a tutte le frequenze che questi macchinari riescono a leggere nello spettro dell'infrarosso, si riescono anche a distinguere, vi farà sorridere, le plastiche che contenevano l'aranciata da quelle che contenevano la Coca-Cola, perché la superficie della plastica è talmente diversa, noi non ce ne accorgiamo ma la macchina sì, tali per cui permettono di separarle. Nel 2018 c'era anche Piero De Candia, anche il presidente nazionale di Lega Ambiente. Nel 2018 abbiamo inaugurato un impianto sperimentale che ha sede ad Eraclea, vicino alla nostra sede, al nostro quartier generale della vendita, dove abbiamo cominciato a fare qualche piccolo esperimento sulla separazione delle plastiche. E proprio utilizzando questo, negli ultimi anni, abbiamo provato a fare quello che vi dicevo prima, a distinguere, se era possibile, la bioplastica dalla plastica. Quindi è stato un primo focus. Questa prova che vi faccio vedere adesso non aveva lo scopo di fare numeri, quantità, percentuali, era solo per capire se era A o se era B. Abbiamo impostato un programma, chiamiamola ricetta, per separare il polietilene bidimensionale, quindi quello della classica borsetta, biologico da chimico. I protagonisti erano questi, abbiamo preso delle borsette che ci hanno dato, quindi classiche borsette proprio da rifiuto, non nuove, sporche, rovinate. Le vedete indicate lì, le scritte, ok compost, completamente biodegradabile e compostabile.
E cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a mandare in linea questo materiale nel macchinario e abbiamo cominciato a istruire la macchina a riconoscerlo. Gli dicevamo: questo è polietilene biologico, questo è polietilene chimico. Dopo vari tentativi di distinzione tra quelle precedenti e queste che vedete adesso, che è la classica plastica chimica, la macchina ha cominciato a imparare. Quindi vi faccio vedere, se parte il video, all'incirca cosa succede. Allora, queste sono le bioplastiche che noi abbiamo così selezionato per testarle. La macchina sfrutta un sistema appunto di lettura sull'infrarosso e attraverso dei soffiatori d'aria allontana il materiale che noi gli diciamo. In questo caso le abbiamo detto: devi sparare, quindi allontanare tutto quello che noi ti abbiamo detto essere bioplastica. Speravo ci fosse l'audio, non importa. Allora, queste che avete visto, adesso ne vedrete un altro paio di video, vi fanno vedere appunto come la macchina allontani sparando tutto quello che è bioplastica. E adesso non ricordo se è questo il prossimo video, sono comunque video molto brevi. Vedrete che alcune vengono allontanate, quindi salteranno, e altre no. Questa ad esempio non ha saltato, questa sì, queste no. Adesso vado veloce sul prossimo, che è un po' più interessante. Ne abbiamo messe poche proprio per far vedere anche visivamente che cosa succede, perché se cominciamo a caricare il tappeto uno non capisce più nulla, le macchine sono velocissime. Quindi questo era per farvi capire che anche se la bioplastica è molto utile ed è il futuro probabilmente della plastica, in questo preciso momento la necessità è quella di riuscire a toglierla, perché la composizione con la parte chimica impedisce di essere completamente biodegradabile. Questo era l'ultimo. Abbiamo finito, La sofferenza è finita. Ok. Quindi, in attesa che il futuro vada avanti, utilizzando anche la biologia, che può mangiare anche il PET, ci sono già dei batteri che vengono utilizzati per mangiare il PET e trasformarlo in qualcos'altro, però intanto possiamo, ho scritto lì, dormire sogni tranquilli, nel senso che se la paura è quella che queste bioplastiche possono in qualche maniera inquinare, abbiamo le tecnologie a disposizione per riuscire a eliminarla. Grazie. Grazie a voi. Una sola cosa sulle cose plastiche, appunto sono plastiche con un ceppo stabili, quindi se penso al Matter B, che è costituito tutto da vegetale, non c'è nessun apporto plastico al terreno, quindi dove gli impianti riescono a lavorarle ha senso che appunto vengano separate le bioplastiche dalla plastica. Questo è fondamentale affinché il compost poi sia realmente utilizzabile nei campi. Grazie. Grazie, e ascoltiamo Gianluca Monego.
Grazie. Responsabile gestione impianti di Contarina. Di Contarina abbiamo raccontato la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano, sì, qui in provincia di Treviso. Okay. E lei ci dirà qualche dettaglio in più. Beh, io racconto un po', intanto Contarina la conoscete, è una società qui del territorio che esegue la gestione integrata dei rifiuti nel bacino Treviso Destra Piave, quindi anche giochiamo in casa, come diceva prima. Giochiamo in casa praticamente perché svolgiamo la raccolta anche nel comune di Roncade. Vediamo un attimo se gira, forse così. Ok, allora l'impianto di compostaggio che attualmente abbiamo. Allora, l'impianto di compostaggio, cui come dirò più avanti abbiamo goduto anche di un finanziamento del PNR per l'esecuzione di questa sezione di impianto o per la produzione del biometano, nasce anticamente già negli anni 90, a fine degli anni 90, con l'introduzione praticamente delle nuove normative che vietavano praticamente il deposito in discarico della frazione organica. È stata quindi avviata nel tutto il territorio trevigiano della raccolta differenziata e quindi è nata la necessità di avere degli impianti che trattassero questo materiale. Ecco quindi che al tempo il Consorzio Treviso 3, che poi dopo si è trasformato e si è unito con il bacino Priolo, è diventato poi il Consiglio di Bacino, aveva realizzato un impianto, che è l'attuale, per il compostaggio classico, quindi con la tecnologia che al tempo si disponeva, che era praticamente un impianto aerobico per il trattamento della frazione organica e aveva una potenzialità di 35.000 tonnellate all'anno, che era il fabbisogno di quel contesto. Successivamente, per una serie di situazioni anche di evoluzione tecnologica e di alcuni tra altri problemi che aveva creato l'impianto, tra cui gli impatti d'origine, è stato praticamente deciso di revamparlo. Quindi con una soluzione tecnologica di automatizzazione spinta e di chiusura di tutte le aree in modo tale da evitare qualsiasi impatto alla popolazione esterna e di aumentare quelle che erano le potenzialità dell'impianto, portando al fabbisogno che nel frattempo era diventata l'esigenza di Contarina, ovvero si era estesa praticamente l'area territoriale in cui operavamo e quindi è stata necessaria anche aumentare la potenzialità a 73.000 tonnellate all'anno. 70.000 tonnellate, di cui il 45.000 sono frazione organica e il resto ovviamente la frazione vegetale che necessita anche per ovviamente il processo. Nel 2019 Contarina ovviamente, oltre all'idea ovviamente di avere un impianto per praticamente realizzare compost, perché era un compostaggio aerobico, quindi noi era finalizzata alla produzione di compost, abbiamo iniziato a pensare a un utilizzo energetico e quindi ovviamente a produrre, quindi trasformare parte dell'impianto da un digestore aerobico con una prefase di digestione anaerobica, quindi per la produzione di biogas e quindi anche produzione di biometano. Si è abbinata a questo ovviamente anche la scelta aziendale ovviamente di mutare la flotta. La flotta ovviamente di mezzi che utilizzavamo per la raccolta e quindi cambiare da combustibile fossile, ovvero gasolio, a praticamente metano che al tempo nel 2019 era ovviamente fossile, con l'ottica poi di ottenere un progetto di circolarità e quindi utilizzare per l'alimentazione di gran parte dei nostri mezzi, circa il 60%, da biometano. E quindi sono iniziati in parallelo due progetti. Uno era quello di realizzare un distributore interno per ovviamente biometano liquido, GNL, ovviamente per alimentare sia i mezzi di piccola taglia, ovviamente gassoso, che i mezzi di più grossa taglia, quindi con metano liquido, sia quello di sviluppare l'impianto di compostaggio per ottenere questa materia prima. 2019 quindi è partito il progetto, nel frattempo è arrivato anche il PNR. Infatti noi abbiamo goduto di un finanziamento del PNR di 19 milioni di euro per realizzare questa sezione impiantistica. Impianto che riguarda, probabilmente, che si è perfettamente inserito nell'esistente. Adesso questa è una foto aerea, la parte che vediamo, il capannone più grande, ovvero quello a destra, è il vecchio impianto, quello che abbiamo revampato nel 2018, mentre la parte di sinistra è il nuovo impianto, ovvero la sezione di gestione anaerobica, tra cui tra l'altro il nostro fornitore è Cesaro, qui a fianco, e poi ovviamente la sezione di trasformazione del biogas in biometano,
E poi la particolarità di questo impianto, forse tra i primi in Italia, per quanto riguarda il trattamento della Forsu, è quello di avere due soluzioni, quella sia delle emissioni in rete, quindi di gassoso, sia quello di produrre GNL. Quindi con un impianto di piccola taglia, cioè rispetto a quelli industriali di grossa fabbricazione, facciamo circa 2700 tonnellate di GNL, la capacità dell'impianto, per produrre praticamente la materia prima per alimentare i nostri mezzi. Perché la scelta tecnologica di questo tipo? Allora, innanzitutto questo impianto cosa ha comportato? Innanzitutto la scelta di una tecnologia che era quella di un digestore semi-drive che permetteva ovviamente di essere perfettamente compatibile con il contesto in cui avevamo l'impianto, ovvero non disponevamo né di impianti di trattamento della sezione liquida che avrebbe dovuto avere nel caso in cui avessimo un wet, un digestore umido, né nemmeno la carenza di avere una rete fognaria che potevamo collegarci. Quindi l'idea è stata quella di utilizzare un sistema in cui il prodotto d'uscita del digestore fosse particolarmente compatibile con il processo aerobico che avevamo già in piedi. E quindi la scelta è stata verso questa tecnologia. Tra l'altro, impianto che cominciato a progettare nel 2019 e finito di realizzare nel 2023, praticamente a marzo, mi sembra il 22 marzo del 2023, quindi 1000 giorni praticamente tra inizio del progetto e ultima praticamente pietra per fare la costruzione, in cui qua è stato un grosso sforzo sia da parte degli enti di controllo, sia ovviamente da parte contadina per la progettazione, per realizzare tutto in così breve tempo. E poi ovviamente l'altra cosa molto importante è che si è inserito perfettamente nella parte di pretrattamento iniziale che avevamo. Infatti l'altra particolarità di questo impianto è che la frazione organica con cui lo alimentiamo è una miscela fatta più o meno 85% di forzo, 15% di frazione vegetale, ed è praticamente in percentuale diversa la stessa caratteristica del materiale che prima usavamo per alimentare il digestore aerobico. Quindi le modifiche della parte già esistente dell'impianto sono state veramente minimali. Tra l'altro, il risultato che siamo riusciti a portare alla massima portata dell'impianto in questo mese di novembre ci ha confortato con una buona produzione di metano. Siamo circa a 170-175 normali metri cubi di biogas per tonnellata di miscela d'ingresso, quindi con un'ottima, a nostro avviso, performance di quello che riguarda il digestore. Dopodiché, altra cosa tecnica, ovviamente la sezione di upgrading è stata scelta una sezione a membrane, la qualità del biogas che abbiamo in uscita varia dal 56-58% di percentuale di metano, e poi ovviamente passiamo alla liquefazione, che è stata scelta una tecnologia mediante di compressori Stirling per praticamente ottenere ovviamente GNL più o meno a meno 146 gradi. Questo è un piccolo problema, è un compromesso, tra l'altro la temperatura di uscita del GNL ovviamente per la commercializzazione del prodotto, perché normalmente il fossile viaggia a una temperatura dai 152 ai 160 gradi. L'impianto di BioGNL ovviamente può arrivare anche a quelle prestazioni, ovviamente si cerca un compromesso tra quelli che sono i costi energetici per la produzione del GNL e quello che è poi il valore commerciale di questo prodotto. Questi sono i numeri, praticamente noi abbiamo mantenuto la stessa potenzialità, ovvero 73.000 tonnellate all'anno di rifiuto in ingresso all'impianto, di cui 45 di organico e 28 di frazione vegetale. In realtà il gestore lavora a 52.000, le altre 22.000 tonnellate di vegetale necessitano per la fase aerobica. C'è da dire che noi praticamente produciamo circa 4 milioni di standard metri cubi è previsto di biometano, il biogas che produciamo è circa 7 milioni e 800, quindi ecco la percentuale 58-56, ed equivalgono circa a 2.770 tonnellate di GNL. La nostra scelta, ovviamente, avendo le due possibilità, è quella di comunque produrre una quantità di GNL sufficiente alla nostra flotta per ovviamente gli scopi che abbiamo, ovvero quello della raccolta, e la rimanente parte di mettere in rete ovviamente per usi ovviamente sempre di autotrazione, perché tra l'altro questo impianto gode degli incentivi del GSE per quanto riguarda biometano prodotto per l'autotrazione, quindi del DM del 2018.
La cosa da tener conto comunque è che questo impianto, ovviamente semplicemente la parte di produzione di biometano, ovvero digestore, upgrading, liquefattore e quant'altro, consuma per fare questo tipo di produzione 4.700.000 kW di energia elettrica all'anno. Quindi, ritornando a un discorso circolare, ovviamente noi abbiamo dalla raccolta che, così come tutti le persone che mi hanno precedute hanno ribadito il concetto che è fondamentale avere una raccolta differenziata fatta bene, nel senso con poco scarto, noi godiamo di una realtà che ormai da anni, che lo scarto che noi troviamo mediamente all'interno della nostra frazione è inferiore intorno all'1%. Quindi i cittadini qui del nostro contesto, ormai abituati da 20 anni, anzi 23 anni a fare la raccolta differenziata della frazione organica, ci danno un materiale praticamente molto pulito. Ecco quindi che questo ci consente comunque di avere gran parte o quasi la totalità del materiale che raccogliamo va direttamente in processo e non abbiamo grosse quantità di scarti della fase di prelavorazione oppure di raffinazione finale del materiale in uscita del compost, grazie a questa ottima raccolta differenziata. Ovviamente completamento, il sistema è sempre circolare, c'è il contributo del cittadino, la fase di raccolta che sviluppiamo noi, il trattamento, la produzione ovviamente di una molecola che viene utilizzata direttamente per quanto riguarda i nostri mezzi di raccolta e ovviamente la produzione di compost. Non ricordiamo che comunque il compost è un composto importante, ne facciamo circa 20.000 tonnellate all'anno che utilizziamo prevalentemente in campo e su tutte le realtà agricole limitrofe all'impianto stesso. Grazie Monego per la celerità. Adesso abbiamo il presidente nazionale in collegamento di Legambiente, Stefano Ciafani. Mi sentite? Sì, buongiorno. Eccomi, buongiorno, spero che mi sentiate. Sì. Perfetto. No, diciamo, innanzitutto ringrazio Legambiente Veneto e tutti i partner di questa nuova edizione dell'Ecoforum, che è sempre un appuntamento per noi molto importante. L'associazione negli anni '80 inizia il suo lavoro sui temi energetici, sui temi legati alla gestione sostenibile dei rifiuti, come la chiamavamo allora, perché diciamo le due parole economia circolare non erano state ancora coniate, anche se erano gli anni in cui, negli anni '80, parlavamo di transizione ecologica, parlando di economia, di riconversione ecologica dell'economia. Io farò delle conclusioni molto veloci, anche perché insomma so che per voi è tardi, siamo un po' in ritardo, diciamo non è proprio l'ora migliore per mangiare, per le vostre abitudini. A Roma andiamo un po' più lunghi, ma ci tenevo a dire 3 cose sostanzialmente. La prima è che questo appuntamento per noi è molto importante, si fa nella parte che lo scorso anno definì l'Eden dell'economia circolare, e perché oggettivamente il Veneto è in una situazione davvero all'avanguardia rispetto al panorama internazionale, non solo italiano e non solo europeo, ma è fondamentale continuare a insistere per fare in modo che anche nei territori in cui diciamo le cose si fanno per bene, l'asticella si alzi sempre di più, perché c'è da completare ancora come dire, la missione non è compiuta, ecco, mettiamola così. E questo vale anche per i primi della classe, come il territorio veneto su questi temi, sulla gestione dei rifiuti urbani. La seconda questione, avete parlato tanto di filiere, credo che sia un tema centrale. Siamo negli anni negli anni in cui si apriranno e chiuderanno i cantieri della transizione ecologica, tema su cui abbiamo centrato il nostro 12° congresso nazionale. Insomma, abbiamo passato l'autunno con le assemblee regionali per discutere dell'Italia in cantiere. Insomma, il fine della prossima settimana, 1, 2, 3 dicembre, saremo tutti a Roma con 900 delegati da tutta Italia per discutere su quali sono le azioni che il Paese deve mettere in campo nei prossimi 4 anni
per concretizzare quella transizione ecologica che passa attraverso le risorse del PNR, ma che passa anche attraverso le altre risorse e soprattutto le politiche che il Paese fa fatica a praticare, non solo nell'attuale legislatura con l'attuale governo, ma anche con i precedenti e con le precedenti legislature e i precedenti governi. Questo tema è un tema centrale, è un tema che è un po' un figlio di un dio minore, permettetemela di dirla così, perché l'attenzione che c'è giustamente sui temi energetici non c'è allo stesso modo sull'economia circolare. Noi dobbiamo dobbiamo costruire la filiera, dobbiamo migliorare le raccolte, soprattutto su alcune filiere, penso a quella dei RAEE, dobbiamo migliorare la qualità della raccolta, perché ancora ci sono troppi sfridi troppe impurità che sono un problema per gli impianti. Dobbiamo completare la filiera impiantistica, questo soprattutto nel centro-sud, ma vale anche per il nord del paese, e dobbiamo realizzare quegli impianti fondamentali per fare l'economia circolare, che è la sfida di domani mattina. Penso alla realizzazione, ad esempio, dei nuovi impianti per recuperare le materie prime critiche che importiamo dall'estero e che sono fondamentali nella transizione ecologica. Tutto questo si fa se le autorizzazioni, se le normative sono semplici, se si mette nelle condizioni chi vuole fare le cose di farle nel migliore dei modi, se le autorizzazioni sono semplici, sono veloci, e se i controlli ambientali sono all'altezza della sfida. In tutto il paese questo non è garantito. L'ultima cosa che dico, credo che siamo nei giorni in cui si è conclusa un round di questo match che c'è a proposito del nuovo regolamento sugli imballaggi. È un match che non è stato molto utile per comprendere bene qual è il punto, perché abbiamo assistito a un tifo da stadio tra chi diceva che bisognava fare il riuso e chi bisognava fare il riciclo. Credo che il riuso e il riciclo sono due pezzi straordinariamente importanti dell'economia circolare, al pari dell'ecodesign, per minimizzare, marginalizzare lo smaltimento in discarica e il recupero energetico con i sistemi tradizionali, la termovalorizzazione. Credo che sotto questo punto di vista non si sia capito molto, non noi, ma i cittadini non abbiano capito molto bene per quale motivo ci si è creato questo conflitto. Credo che alcune degli emendamenti approvati in plenaria nell'Europarlamento abbiano risolto alcuni problemi, però in generale dire che la proposta della Commissione approvata un anno fa era una proposta ideologica, francamente è una definizione che abbiamo sempre respinto, perché sicuramente era migliorata rispetto alle bozze che circolavano nei mesi precedenti. C'è stato un dibattito in cui francamente l'Italia giustamente ha cercato di far prevalere alcune questioni che magari sono proprie del nostro paese e che non sono di altri, come del resto avevamo fatto ad esempio sulla direttiva sui sacchetti per l'asporto merci. Però io credo che questo tifo da stadio non abbia aiutato il settore in questo periodo, e poi soprattutto l'ultima cosa che dico, se dovremmo smetterla con questo secondo sport nazionale dopo il calcio, che è quello dell'attacco all'Europa. Non ci sfugge che siamo in campagna elettorale verso le europee del prossimo giugno, però se si dice che l'Europa sbaglia sempre, si fa torto alla storia del nostro paese, perché senza l'Europa noi avremmo ancora le discariche non bonificate, i depuratori mancanti. Milano non avrebbe il depuratore che ha attivato 20 anni fa, e questo è stato possibile grazie all'Europa, così come la discarica di Malagrotta di Roma sarebbe stata ancora in esercizio se non ci fosse stata l'Europa. Questo mi auguro che valga anche per la procedura di infrazione nei confronti del mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria, che è un tema centrale in Pianura Padana, è un tema su cui Legambiente Veneto giustamente insiste molto, è un tema che fa parte della nostra storia. Quando decarbonizzeremo l'economia italiana, come chiedevamo negli anni '80, probabilmente avremmo risolto anche questo problema, ma dobbiamo farlo velocemente.
come chiede giustamente l'Europa, che vuole mantenere il primato al 2050, vuole arrivare a emissioni nette zero. Credo che sia un obiettivo raggiungibile, sia un obiettivo ambizioso, ma sia un obiettivo straordinariamente importante per l'Europa, perché se ha un problema ambientale di oggi, domani trovo la soluzione, dopodomani la industrializzo, poi la vendo in tutto il mondo. Ecco, se la smettiamo di dire che la transizione ecologica va fatta lentamente, ci evitiamo un suicidio nazionale, anche perché chi oggi dice che la transizione ecologica va fatta lentamente, domani sicuramente si lamenterà che siamo invasi di tecnologia straniera, perché gli altri paesi non hanno fatto questo ragionamento. Allora dobbiamo essere, visto che si parla sempre degli interessi nazionali, giustamente, anche noi il nostro lavoro lo facciamo con l'obiettivo di fare gli interessi del nostro paese, degli interessi della collettività, gli interessi del pianeta. Non dobbiamo dimenticarceli, e quindi che la transizione ecologica debba essere fatta con velocità molto molto sostenuta è una condizione imprescindibile, senza la quale noi continueremo a avere tutti quei disastri che abbiamo visto in questi ultimi anni, sempre più potenti, sempre più intensi, sempre più distruttivi, e l'economia circolare è una di quelle ingredienti che sono fondamentali per contribuire a decarbonizzare l'economia del paese, quella europea e quella mondiale, perché insomma siamo nell'era della crisi climatica, ricordiamocelo sempre, perché insomma è vero che ha sempre fatto caldo e freddo, come ha detto il ministro Salvini qualche tempo fa, ma insomma quello che dice la scienza è tutt'altro. La progressione climatica è molto evidente a tutti, e francamente queste battute lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo lavorare tutti insieme a partire dal nostro paese per fare il massimo, e i temi di cui avete parlato oggi danno un contributo importante. Vi saluto, vi ringrazio della pazienza e vi auguro buon pranzo. Grazie a lei e buon lavoro. Prima del pranzo però sentiamo Luigi Lazzaro, presidente. Non ho nessun tempo da rubarvi, solo ringraziare per gli interventi di questa sessione interessante, e siamo in ritardo, ve ne siete resi conto, quindi riprendiamo i lavori direi alle 3 meno un quarto, quindi non 2 e un quarto come è segnalato al programma, ma a meno un quarto, quindi abbiamo un'ora circa di pausa. Ecco, buona pausa pranzo. Grazie.
Se ci accomodiamo, stiamo per iniziare, un minuto e lasciamo la Cicerola a Francesco Tosato, segreteria regionale Legambiente. Grazie. Faccio i conti 25 minuti a 7 minuti. Bene, cominciamo con la sessione pomeridiana. Riprendiamo i lavori allora. Bene, aspettiamo magari gli ultimi che stanno entrando. Ok, perfetto. Allora, dicevo, sessione pomeridiana, cominciamo con intanto un'introduzione alla tavola rotonda dei consigli di bacino, quindi verso la tariffa unica di smaltimento. Quindi introduciamo un tema molto importante che ha sicuramente quindi che avrà insomma molto di cui discutere. E non introduco diciamo nel dettaglio l'argomento perché verrà insomma introdotto da diciamo persone più competenti e anche insomma che avranno molto di più da dirci, in particolare appunto Luca Marchesi, direttore area tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto, e poi Loris Tomiato, direttore generale ARPA Veneto. Quindi tariffa unica di smaltimento, questa importante novità e quindi questo importante aspetto anche della strategia regionale appunto per il conferimento del RUR, direi che possiamo introdurre intanto l'argomento e poi ne discutiamo con i consigli di bacino. Bene, allora intanto grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Dopo pranzo spero che riuscirete a stare attenti, però adesso il dibattito sarà interessante, l'introduzione magari un po' noiosa, ma poi il dibattito interessante. Il dibattito interessante davvero, no? Per cui verso la tariffa unica, che è uno degli elementi forse più innovativi del piano di gestione dei rifiuti, che ricordo è il piano dei rifiuti, io credo di poterlo dire, più avanzato d'Italia. Non solo perché ce l'ha detto il Ministero dell'Ambiente, ma soprattutto perché ce l'ha detto Legambiente, no? Quindi un piano molto avanzato, e anche questo strumento, quello della tariffa unica, è uno strumento particolarmente avanzato. Quando siamo andati con i colleghi di ARPA a raccontarglielo ad Arera, ci hanno detto perbacco. Quindi, come dire, penso che sia un elemento di cui la Regione Veneto, ma soprattutto e forse prima ancora, insomma, il sistema di chi gestisce i rifiuti in questa regione debba essere orgoglioso, no? Un elemento di grande, come dire, profilo molto avanzato. E giustamente Loris Tomiato mi faceva notare poco fa uno degli indicatori che ci dicono che anche gli elementi che abbiamo introdotto recentemente con la programmazione dei flussi sono un elemento di grande valore, è che io nel 2023, a differenza dell'anno prima, non ho fatto decretazioni d'urgenza. Non è stato necessario muovere nessun tipo di flusso. Quindi siamo su un percorso molto virtuoso e in cui bisogna andare avanti. Recentemente, al 10 novembre, abbiamo visto, insomma, alcuni di voi erano anche presenti, credo, anche se l'organismo era quello istituzionale, il Comitato di Bacino, con i presidenti dei consigli di bacino, gli indirizzi per la tariffa unica. Sono indirizzi che andranno in giunta, credo, lunedì o martedì, comunque a brevissimo. Li abbiamo in qualche modo condivisi.
rinviando invece a un livello tecnico più operativo, applicativo, rappresentato dalla Direzione Ambiente e dal Comitato dei Direttori dei Consigli, la fase certamente delicata, ma insomma più applicativa, di mettere dei numeri e di calare nel concreto, nell'operatività, quelli che sono gli indirizzi. È un percorso virtuoso su cui adesso davvero mi piacerà, quando abbiamo finito di fare questa breve introduzione, Loris e io, spostarmi di lì e ascoltare il dibattito, perché è certamente molto interessante. Volevo mettere lì 3 elementi che mi sembrano, così, dal mio punto di vista, meritevoli di considerazione. Il primo è, a volte sui media arriva un aspetto distorto di questo processo evolutivo in cui non si capisce bene di che tariffa parliamo. Cioè ci sono articoli di giornale che abbiamo letto che dicono, che confondono insomma la tariffa unica di smaltimento, di conferimento al cancello agli impianti con la bolletta del cittadino. Ecco, qui c'è un tema, secondo me, anche di comunicazione, in cui i vari attori possono avere un ruolo importante. Secondo elemento che mi sembra interessante da gestire nei prossimi mesi, e sarà anche oggetto di lavoro del tavolo, nell'allineamento delle tariffe locali ci saranno dei delta positivi e dei delta negativi, evidentemente. Bisognerà trovare una modalità progressiva, questo tema è uscito, per andare avanti, andando avanti, tenendo conto delle diverse storie e sensibilità, e questo sarà un tema che sicuramente immagino esca nella tavola rotonda. Però avendo bene in mente qual è il punto di caduta. Il punto di caduta è un sistema già definito dal piano rifiuti, su cui abbiamo definito anche degli indirizzi, e che ha come obiettivo di efficientare ancora e di creare una condizione di maggiore equità complessiva tra i cittadini del Veneto. E quindi un meccanismo che premia chi fa bene la raccolta differenziata, che dà dei bonus a chi ospita gli impianti di tutti, perché il territorio regionale ha gli impianti di piano e quindi gli impianti di tutti, è un meccanismo su cui dobbiamo progressivamente avere gli operatori che si confrontano e come dire, convergono verso quello che può essere il meccanismo più corretto di occupare gli spazi e i flussi sia di materiale che di finanza degli impianti di piano. Insomma, quindi è un percorso certamente complesso, ma mosso da obiettivi di efficientamento e di equità che credo pongano nuovamente questa regione come una delle punte avanzate, se non la punta più avanzata nel mondo dei rifiuti in Italia. Questi sono, diciamo così, gli elementi che mi sembrano più interessanti e forse anche più delicati. Ho detto che andremo a breve in giunta con gli indirizzi, quindi significa che a brevissimo, nel giro di qualche settimana, potremo iniziare a lavorare a livello tecnico per calare nel concreto questi principi, questi indirizzi e provare a costruire questo sistema. E dunque bene viene in questo momento un'occasione di confronto tra operatori che certamente ci darà degli spunti interessanti. Passerei a Loris adesso. Se mi fate partire, io ho preparato, allora io le chiamo ancora slide perché non sono un attivo digitale, quindi no, però serve per dare un'idea di un percorso che abbiamo fatto fino a qui con chi in ARPA fa di mestiere questo, ma anche con i colleghi regionali che sono stato anche il loro capo per un periodo, quindi li conosco bene, sono come fossero di ARPA, ecco, qualcuno probabilmente lo diventerà, ecco, quindi va bene. Allora, proviamo a immaginare un percorso che possa stimolare poi gli interventi dei colleghi dei bacini che in sostanza hanno garantito al Veneto una situazione senza emergenze e senza rifiuti per strada
e pur nella diversità dei territori, pur nella diversità delle opinioni, è la rete tecnica più importante che con questo percorso intendiamo valorizzare. Allora, come dicevo prima, finalmente abbiamo definito l'ambito territoriale ottimale come quello del Consiglio di bacino regionale. Quindi superato i 12 consigli di bacino che continuano ad essere in sostanza lo strumento per programmare, organizzare e affidare il servizio, ma poi a livello di bacino regionale abbiamo la struttura che meglio può aiutare a organizzare e a promuovere questo percorso. L'abbiamo visto con i flussi, come diceva prima Luca Marchesi, ma lo vedremo anche con la tariffa, che ritengo sia l'occasione da cogliere anche dal punto di vista di ciò che poi in politica succede. Abbiamo un 2024 con le europee, avremo un 2025 con le regionali, quindi dobbiamo partire adesso, perché adesso abbiamo la garanzia, e l'assessore l'ha detto, di poter andare avanti tranquilli. Allora, qua abbiamo visto in sostanza lo scenario del piano, che vede nell'ipotesi 2, ricordo l'ipotesi 2 era un po' dalle 12 tesi che Legambiente aveva posto quando abbiamo iniziato a ragionare di piano, era il tema del non nuovi termovalorizzatori, non nuove discariche. Allora, lo sviluppo della terza ipotesi, che è quella che deve garantire in sostanza una produzione di rifiuto urbano residuo che va a 80 kg pro capite, ed è quella che può garantire che con il sistema messo in atto, che tradotto vuol dire la seconda linea dell'impianto di Fusina e la sostituzione della prima e della seconda di Padova con la quarta, in sostanza il mantenimento dei volumi messi a disposizione dai territori per permettere di arrivare al 2030. Abbiamo iniziato a ragionare quindi sui flussi. I flussi servono per dare certezza di collocazione, quindi ripeto, non più rifiuti per le strade, peraltro in Veneto in sostanza anche con quell'idea della discarica tattica e degli impianti tattici che adesso sono diventati gli impianti di piano. Questo era un problema che per fortuna non abbiamo avuto, ma la regia dei flussi ci ha aiutato quest'anno a dare, ripeto, certezza e grosso modo senza discostarci tra la componente della richiesta che è pervenuta, della richiesta di collocazione che è pervenuta dalle 12 autorità degli ambiti, a ciò che invece a fine anno abbiamo misurato come conferimento, ha dato soddisfazione perché siamo in sostanza con qualche valore percentuale di scostamento, però abbiamo capito che insieme stiamo riuscendo anche a programmare i fabbisogni in modo efficace. Allora, diciamo, questa regia regionale che cosa ci porta? Ci porta a ragionare su che cos'è un impianto di piano, ci porta a ragionare sulle funzioni che abbiamo dato al Consiglio di bacino regionale, ci porta a ragionare sugli obiettivi di piano e quindi con quel percorso delle tariffe e degli impianti di piano, e noi vogliamo valorizzare nel percorso che per la prima volta oggi la Regione sta facendo di approvazione dei costi ammissibili e dei PEF dei singoli impianti di piano, arrivare alla tariffa unica di smaltimento e al fondo regionale incentivante. Allora, ma perché? Sta scritto nel piano, la situazione relativa alle tariffe di smaltimento applicate ai rifiuti urbano residuo spazia per le discariche dai 70 ai 180. Spazia per gli inceneritori, come vedete, dai 120 ai 180. Allora, è un tema anche di democrazia. A parità di virtuosità, il cittadino veneto deve essere posto nella condizione di avere una tariffa di smaltimento in sostanza uguale. Proprio perché il cittadino poi
nella catena di governo che porta ai sindaci, che porta ai consigli di bacino, deve pretendere dalla rappresentanza politica in sostanza il massimo sforzo. Quindi l'idea fondante è a parità di virtuosità, parità di trattamento per il cittadino. Come attraverso in sostanza la tariffa unica di conferimento e attraverso l'adozione di alcuni elementi regolatori che sono poi il tema del fuori bacino, che sono poi il tema di riconoscere ai territori che ospitano gli impianti in sostanza un disagio ambientale e che sono poi la messa a disposizione nell'ambito di quello che è in sostanza il fondo incentivante di un meccanismo di premialità, perché come dicevo prima il cittadino deve essere posto nella condizione che a pari virtuosità debba avere riconosciuta la pari tariffa, ma la virtuosità va misurata, quindi la messa a disposizione, la raccolta differenziata, gli obiettivi di piano, la raccolta differenziata anche di qualità, quindi le merceologiche sulla raccolta differenziata, ma anche la tariffa puntuale. Tutti questi devono essere elementi che peseremo nell'ambito del percorso tecnico che con i direttori faremo, in sostanza che consenta di arrivare a questo che era l'obiettivo. Con quali criteri? Con i criteri minimi che sono l'individuazione della quota secondo il calcolo della media ponderata tra le tariffe. Perché? Perché non dobbiamo in sostanza mettere in crisi i gestori degli impianti che devono avere la certezza che venga riconosciuto il costo industriale della loro attività. Quindi questo è un criterio importante. E poi una quota di alimentazione di questo fondo incentivante che abbiamo detto deve essere sì un fondo di premialità, ma come diceva Luca Marchesi prima deve essere anche un fondo che accompagna. Quindi immaginiamo il percorso non al 31 dicembre siamo nello stato attuale, al 1 gennaio siamo nella piena operatività, ma in un percorso virtuoso che combina premialità con accompagnamento per andare nell'arco di un triennio, di un quadriennio, di un periodo che definiremo insieme in ambito tecnico, in sostanza ad ottenere alla fine di questo percorso un'omogeneizzazione dei territori. Quindi come vedete abbiamo chiesto ad ARERA, Luca è stato a Milano proprio per andare a definire se il percorso era un percorso compatibile con la regolazione, se la media ponderata degli impianti da dove partiva, quindi deve partire dalle tariffe validate, di quanto dovesse essere il contributo del fuori bacino, se qualcuno di chi ha i capelli bianchi si ricorda, il tema del contributo fuori bacino è un tema che era già presente nella normazione regionale, non avevamo mai definito quanto dovesse valere. La componente del disagio ambientale, che per chi, ripeto, ricorda, rende più certo anche il rapporto di accettazione sul territorio. Provate ad immaginare che l'inceneritore di Padova versa al comune di Padova oggi 8 euro, l'impianto di Schio 0, l'impianto di Fusina 0. Quindi la necessità di dare una risposta con un livello di accettazione a questi territori e poi l'accantonamento per il fondo incentivante. Quindi il piano definisce questo percorso e questa capienza, il piano dà l'idea di questo sistema perequativo che poi va calato, ripeto, sulla realtà, cioè quanto deve pesare un indicatore gerarchico che dice prima saturiamo gli impianti di termovalorizzazione e poi ricorriamo alla discarica, proprio in funzione della gerarchia di approccio, oppure quanto deve pesare il tema della merceologica sulla raccolta differenziata. Questi sono elementi che ritengo nell'ambito del gruppo dei direttori possa trovare anche quella trasparenza di approccio che consente di uscire poi con un'idea che unifica i territori.
Le 3 linee da alimentare sono la linea 1, che è quella più consistente, che ripeto al proprio interno ha sia la calmierazione che la virtuosità. Le altre sono linee, la 2 per la prevenzione e il contrasto all'abbandono, e la 3 sistemi e processi efficienti. Ma possiamo reintrodurre in questi ambiti, tanto per dare un esempio, anche un'attuazione importante di quello che è in sostanza l'abbandono, per esempio lungo i corsi d'acqua, cioè politiche di raccolta che oggi vedono i sindaci con il gravame di queste spese, poter trovare soluzioni nell'ambito dell'articolazione delle 3 linee di finanziamento. Quindi un'idea di tariffa unica di smaltimento che coniughi la trasparenza nella modalità con cui la definiamo, l'equità, perché abbiamo detto che a parità il cittadino deve essere trattato nello stesso modo, la premialità, quindi lo sforzo, perché poi il cittadino è rappresentato dai sindaci e i sindaci sono nell'ambito delle assemblee dei consigli di bacino, quindi la spinta al miglioramento, il ristoro ai territori. Questo rappresenta per noi in sostanza il percorso per arrivare lì. Io mi fermerei qua e lascerei la parola ai colleghi direttori. Grazie a Luca Marchesi e a Loris Tomiato. Ovviamente quindi una sfida importante, ma necessaria, quella che si prospetta davanti. Adesso io inviterei sul palco, e dividendo in 2, dato che abbiamo ben 10 consigli di bacino, insomma su 12 oggi presenti, intanto una prima tranche del tavolo, in particolare Giovanni Biagini, direttore del Consiglio di Bacino di Rovigo, Andrea Baldisserri, direttore Consiglio di Bacino di Vicenza, Luisa Tiraoro, direttrice del Consiglio di Bacino di Venezia Ambiente, Laura Salvatore, direttrice Consiglio di Bacino Padova Sud, intanto cominciamo, e Roberto Campagna, invece presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. Abbiamo sentito chiaramente l'introduzione, una questione comunque diciamo aperta già in discussione insomma da diverso tempo. Io poi quello che chiederei un po' a tutti i consigli di bacino, insomma la questione è unica, poi non abbiamo moltissimo tempo, quindi cerchiamo di essere su questo abbastanza puntuali. È un po' come il vostro consiglio di bacino si sta preparando all'introduzione di questa importante novità, e quindi anche se in questo periodo poi avete raccolto anche opinioni e considerazioni insomma dai territori un po' che rappresentate. Intanto comincerei appunto con Giovanni Biagini per il Consiglio di Rovigo. Grazie, buonasera a tutti, piacere anche di vedere questa platea, e ne approfitto per ringraziare Legambiente dell'invito. Dicevamo prima giù nella pausa pranzo che non è semplice in un contesto regionale trovare così tanti soggetti istituzionali, imprenditoriali, della regolazione pubblica e metterli tutti insieme in una sala, quindi Legambiente una volta all'anno ce la fa, quindi ti ringrazio veramente di cuore. Per me è la prima volta che vengo all'Ecoforum, l'anno scorso non potevo essere presente, e da questa diversità poi penso che ci sia un seme di fecondità, per cui sicuramente possono nascere cose buone. Dico 4 flash velocissimi sulla tariffa unica di conferimento agli impianti. Mi riallaccio a quello che diceva il dottor Marchesi su una sorta di rumore di fondo, confusione potenzialmente mediatica, perché in effetti è un tema
da tecnici, è un tema tra tecnici la tariffa unica agli impianti. Lo dico anche consapevole del percorso che stiamo facendo nel Consiglio di Bacino Rovigo, dove stiamo introducendo una tariffa unica di ambito tariffario che però ovviamente riguarda l'intero piano economico finanziario, l'intero gettito richiesto ai cittadini, per cui io stesso nei confronti dei miei amministratori, quando poi introduco le novità di cui parliamo in sede di comitato regionale, devo fare una serie di distinguo e, tra virgolette, sono ancora in un contesto di tecnici o di amministratori preparati e competenti. Quindi il tema è vero che non so, come dire, c'è un accenno al tema delle politiche, non so questo tema come potrà essere speso, ecco, diciamo politicamente, vista la sua complessità ingegneristica e regolatoria. Il secondo punto è un auspicio, e poi ho già concluso le due cose che volevo dire. Il fatto che la tariffa unica sia premiante e incentivante anche dei percorsi futuri, dei percorsi presenti e dei percorsi futuri, nel senso che non vorrei che fosse unicamente una premiazione ex post di percorsi che sono stati virtuosi, e questo ovviamente è corretto che sia riconosciuto e attribuito a chi ha vissuto importanti trasformazioni negli anni e che tra l'altro ha anche trainato queste trasformazioni. Il Consiglio di Bacino stesso viene da un accordo di cooperazione importante con il Bacino Priula, però che sia anche un segnale a chi sta affrontando adesso delle trasformazioni importanti verso gli obiettivi sfidanti di piano e chi li affronterà anche nei prossimi anni. Da questo punto di vista quindi abbiamo recepito positivamente l'introduzione di uno dei caratteri premianti anche legati ai delta incrementativi verso gli obiettivi di piano, e sempre da questo punto di vista apprezzo l'apertura del direttore Tomiato verso ha citato la parola accompagnamento, verso un accompagnamento a questa trasformazione sia in termini di supporto ai territori che affrontano queste nuove sfide, sia anche dal punto di vista tariffario di accompagnamento, di riscossione, diciamo così, proprio di prelievo tributario su questa tariffa unica. Grazie a Giovanni Biagini anche per la velocità dell'intervento. E ricordiamo poi che il suo consiglio ovviamente avrà, il suo consiglio di bacino avrà ovviamente un obiettivo di 80 kg insomma al 2030, e partiamo da un livello di 100... Penso anche 85, se ho studiato bene le carte. 85, sì. Ok. E parte da un livello di 137 kg. Esatto, noi abbiamo questo strano dato un po' che va contro il decoupling, per cui ogni tanto riceviamo dei premi non graditi su essere una delle province col minore gettito, col minore PIL pro capite, però siamo tra quelle che hanno il maggiore rifiuto indifferenziato. Di solito questa cosa non va insieme, ma abbiamo anche questo paradosso. Grazie. La stessa questione la porrei anche a Andrea Baldisserri per il Consiglio di Bacino di Vicenza. Quindi se appunto può illustrarci un po' il lavoro anche fatto attualmente in prospettiva, insomma, da quei prossimi anni, e quindi come vi state appunto muovendo a Vicenza. Allora, non ripeto i ringraziamenti di Giovanni, se non aggiungendo che è l'occasione anche per vederci ogni tanto di persona e non soltanto in call, e anche questo aiuta. No, allora io l'ho detto in un contesto di assemblea interna del lato regionale, ma lo ripeto anche in questo contesto che è pubblico. Ciò che ha fatto la Regione insieme con ARPA, prima nel pianificare i flussi su scala regionale, ha fatto un passo importante. Il discorso della tariffa unica diventa un cambio epocale. Se poi lo raggiungiamo con queste modalità, credo che sia una cosa fondamentale per il nostro territorio regionale. Poi cosa stiamo facendo? In realtà, visto questo, noi siamo in una situazione tutto sommato avvantaggiata, nel senso abbiamo l'autosufficienza dal punto di vista dello smaltimento.
Abbiamo percentuali di raccolta differenziata non eccezionali ma comunque ottime. Abbiamo una produzione pro capite di residuo secco che ad oggi viaggia intorno agli 86 kg e quindi anche in vista del 2030 quindi ci sentiamo, ecco. Allora la domanda che ci siamo fatti è, ok, allora stiamo fermi? No, allora l'idea è di avviarci su altri tipi di politiche. Parte le abbiamo sentite stamattina, però è di privilegiare, oltre che alla parte informativa per la riduzione pro capite, ma anche di cercare il più possibile di spingere sulle alternative alla raccolta differenziata così come la intendiamo solitamente. Allora, siamo partiti in prima battuta nel 2022, quindi l'anno scorso, finanziando un bando per avviare il discorso della raccolta e poi quindi del recupero del tessile. E quindi questo è stato il primo, quindi una componente che fino a fine 21, vuol dire anche normativamente non era così cogente, eccetera, quindi abbiamo detto infiliamoci in questa anche, sfruttando, avete sentito stamattina l'illustrazione della cooperativa insieme, quindi avere anche la fortuna di avere una realtà su cui appoggiarsi, però se non facciamo squadra, voglio dire, non andiamo da nessuna parte. E la seconda, che invece abbiamo cofinanziato quest'anno, è nelle iniziative a livello dei centri comunali di raccolta, quindi degli ecocentri, di cofinanziare gli interventi per la predisposizione e l'installazione di aree per la preparazione e il riutilizzo. Cioè, ecco, noi crediamo che al di là degli strumenti tradizionali, ecco, quello della preparazione e il riutilizzo e quello di alimentare filiere che fino adesso sono state in secondo piano rispetto alle canoniche FORSU, verde, vetro, carta, sia quegli elementi che ci consentono di fare un ulteriore passo in avanti. Non sappiamo quanto, perché siamo in presenza di stime, però ecco, in questa direzione ci siamo avviati e abbiamo intenzione di proseguire anche nel 24 sicuramente. Grazie. Passerei adesso alla domanda a Luisa Tiraolo, direttrice del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. E anche qui chiaramente partiamo magari da dati un po' diversi rispetto in questo caso a Vicenza. Abbiamo anche obiettivi diversi però al 2030, un RUR attualmente a 142 con obiettivo a 110. Quali sono appunto le azioni per i prossimi anni? Allora, intanto agire in un contesto regionale, come abbiamo appunto è stato avviato quest'anno, ci sta aiutando e supportando. Noi non siamo ancora autosufficienti in termini di smaltimento del RUR, ma dobbiamo agire anche per il suo contenimento. Non possiamo fermare i flussi turistici, stiamo lavorando tanto sull'entroterra in modo tale da allinearci ai comuni dell'entroterra del Veneto, in modo da dare degli stimoli più stringenti e con la tariffazione puntuale e sistemi che appunto ci avvicinano di più. Dobbiamo fare un grande lavoro sul litorale e in particolare non solo su Venezia, che già sta facendo tanto, perché comunque vi ricordo che siamo comunque a livello di città metropolitana tra i migliori risultati in Italia, la seconda dopo Cagliari, quindi comunque abbiamo buoni risultati. Effettivamente il flusso turistico non è gestibile in termini di contenimento, sicuramente però questo non ci esime da fare delle azioni. Veniamo da un progetto di Rethink Waste, quindi ringrazio ARPAV per questo, perché ci ha consentito col sistema PATE di cominciare a passare alla tariffazione puntuale nell'entroterra. Abbiamo altri 4 comuni che vanno in tariffazione puntuale nel 24 e a fare delle azioni di CATE, quindi abbiamo necessità di fare dei cambiamenti culturali sul litorale, a mio parere, intervenire sul miglioramento dei centri raccolta e la collaborazione anche con le associazioni di categoria e le categorie economiche anche, in modo tale da fare un'azione, come dire, sinergica per aumentare le raccolte differenziate sul litorale, migliorarle e diminuire il secco. Questi sono gli obiettivi che noi ci poniamo. E però vorrei dire un'altra cosa. Nonostante la nostra sfida sia un po' più impegnativa di quella del collega,
sono assolutamente favorevole al fatto, e penso di poterlo provare a pensare anch'io, al discorso della preparazione per riutilizzo a seguito del recente decreto, che secondo me ci consentirà di aprire nuove strade con il gestore. Grazie molto. Laura Salvatore, invece direttrice del Consiglio Padova Sud, intanto poi passeremo alla veste di Padova Centro. E anche voi chiaramente abbiamo qui numeri insomma in realtà ancora diversi, con obiettivo comunque invece a 80 kg da qui al 2030, chiaramente vista anche la grande diversità poi insomma delle caratteristiche del bacino di Padova Sud anche rispetto a quello della città. Come diciamo, vi state muovendo su questo aspetto e quali azioni appunto avete in programma per i prossimi anni? Tanto grazie, mi associo ovviamente ai ringraziamenti dei colleghi, soprattutto per questa giornata e questo argomento che comunque per me è importante, che è quello appunto della tariffa unica di smaltimento. Per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Padova Sud, io sono direttore da giugno. È un consiglio che quindi è appena partito, siamo diventati operativi da pochissimo e ci stiamo sicuramente strutturando, siamo ancora quindi in una fase diciamo pre-tecnica, ecco. Tanto per intenderci, perché stiamo mettendo in piedi proprio operativamente adesso il Consiglio di Bacino. È un consiglio che è fatto di 56 comuni, quindi è comunque quasi in gran parte comuni medio-piccoli, dove però c'è, specie nei comuni più piccoli, una grande attenzione sia alla raccolta differenziata che anche al meccanismo di produzione dei rifiuti. Quindi è sicuramente un aspetto che dobbiamo incrementare e dobbiamo valutare per arrivare a un raggiungimento importante secondo gli obiettivi di piano. Penso che su questo anche arrivare a una tariffazione unica ci possa comunque aiutare ed essere di supporto per le politiche e per le attività che noi saremo chiamati a portare avanti all'interno del Consiglio di Bacino Padova Sud, che ricordo ha anche comunque un impianto minimo all'interno, un impianto storico, e quindi penso che il lavoro che ci aspetta sarà da una parte importante e dall'altra comunque è una situazione che ci porterà ad essere sicuramente a un buon livello. Io credo che i risultati che sono posti nel piano non siano di difficile raggiungimento. Certo, ci vuole un impegno continuo e costante di tutti i comuni all'interno del bacino. Ripeto, all'interno del bacino Padova Sud è importante che tutti i 56 comuni si sentano all'interno di questo percorso e portino avanti ognuno con le proprie piccole differenze, ma comunque portino avanti tutti questo percorso verso questo importante obiettivo. Grazie Laura Salvatore. Infine poi, prima di un secondo breve ciclo di domande, che abbiamo un po' di tempo in più, Roberto Campagna, Presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. Chiaramente in suo caso abbiamo già un obiettivo che è sostanzialmente raggiunto da qua al 2030, però si può sempre fare meglio, insomma, e eventualmente anche se ha già avuto opinioni dai territori che rappresenta sulla tariffa e che cosa insomma comunque c'è in previsione per i prossimi anni. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Allora, sicuramente come Consigli di Bacino siamo appunto all'interno di un piano regionale rifiuti, siamo all'interno di un processo molto, molto virtuoso che mira appunto a raggiungere l'obiettivo di una migliore gestione del rifiuto e una riduzione dello stesso. E quindi sicuramente la tariffa unica va in questa direzione e può sicuramente aiutare. Può aiutare però mettendo una particolare attenzione su come poi verrà applicata, su come poi verrà calata sui
sui territori, perché la Regione Veneto è una regione virtuosa da questo punto di vista e quindi questo lo dobbiamo sicuramente a tutti i nostri cittadini, perché sono poi loro i veri attori di questi risultati. Quindi cittadini che vedono progressivamente raggiungere certi risultati e che vorrebbero in un certo momento vedere anche riconosciuti come, al di là dell'ambiente nostro che è assolutamente decoroso, ma vederlo premiato anche da un punto di vista economico, cioè non magari vedere che per aumentare la virtuosità essere costretti anche a pagare di più in tariffa. Quindi sicuramente la partita sarà nel trovare il miglior sistema per applicare i pesi, i parametri che caratterizzano la tariffa unica. Siamo, 12 bacini, siamo, a livelli diversi, quindi deve essere un modo per aiutare chi è un po' più indietro e aiutare però anche chi è arrivato a un certo livello e deve in questo momento sicuramente mantenere i risultati raggiunti. Lo dico perché siamo all'interno di un sistema di regolazione esterna e qualche volta le decisioni di ARERA ci colpiscono in modo negativo, perché sembra che si guardi sempre a quella parte che sta più indietro, che va benissimo, però dimenticandosi anche di quella parte, e noi lo siamo come Veneto, che sta nella parte più alta del quadrante. Quindi ecco, chiederei alla Regione magari, ma ovviamente poi i direttori si confronteranno, una particolare attenzione su questo tema, cioè come poi determinare questa tariffa. Per quanto riguarda quello che stiamo facendo all'interno del bacino Sinistra Piave, noi non abbiamo un'impiantistica nostra, quindi noi i nostri rifiuti li conferiamo fuori bacino, e quindi condivido il fatto che che sia giusto riconoscere un qualcosa a chi questi impianti li ha già. Non ce l'abbiamo perché nel passato le scelte erano diverse, quindi noi abbiamo fatto scelte diverse. Comunque quello che stiamo facendo noi ovviamente è lo sforzo di mantenere questi risultati, cercare se possibile di mantenerli, e recentemente, ecco, questo lo posso dire nell'ottica della riduzione del rifiuto, proprio l'anno scorso in occasione del forum di Conegliano avevamo annunciato che come bacino avevamo avviato le procedure per l'apertura di un centro di riuso. Ecco, questo adesso è diventato realtà, di fatto è già operativo, insomma l'inaugurazione avverrà nelle prossime settimane. L'abbiamo confrontato, appunto essendo partiti prima, l'abbiamo confrontato con le linee guida regionali ed è conforme a quanto previsto dalla Regione, quindi ecco, il nostro passo sarà appunto questo, di cercare di dare una nuova vita al rifiuto, anche sotto una veste sociale, perché vuol dire, come lo dicevo all'inizio, è importante anche avere sempre presente il cittadino, e appunto sperare di ottenere un'ulteriore riduzione nel rifiuto. Grazie Roberto Campagna. In parte ha anticipato un po' quello che appunto vi vorrei proporre come una battuta flash poi in chiusura di questa sessione. A proposito di prima dell'introduzione di Luca Marchesi, faceva riferimento anche alla difficoltà di comunicare a cittadini ma anche a sindaci l'introduzione di questa novità. Quali sono le criticità secondo voi e come potrebbero essere anche risolte, se ne avete già incontrate eventualmente in questo tema, ed eventualmente come pensate magari anche di chiedere eventualmente aiuto in questo a Regione o ARPA, insomma, come anticipava un po' Roberto Campagna. Allora, di solito preferisco parlare del bicchiere mezzo pieno che di quello mezzo vuoto, per cui non mi metterei a dire quale criticità che avviso nell'operazione intrapresa dalla Regione, però faccio una battuta che dai miei sindaci sento sempre quando non capiscono, ma alla fine quanto pago? E la criticità secondo me è che in questo momento abbiamo ancora tutti bisogno di effettuare delle simulazioni economiche reali
e temo, poi ci vediamo tra un anno e penso che sarà ancora un argomento caldo il prossimo anno al prossimo Ecoforum. Credo che gli impatti economici non siano così rilevanti, nel senso che la tariffa unica di bacino va ad intervenire su un segmento del PEF, del piano economico finanziario complessivo che paga un cittadino, che in questo momento cuba tra il 10, il 15 e il 20% al massimo. All'interno di questo 10, 15, 20% che paga il cittadino, la tariffa unica sposterà dei pesi percentuali che sono in parte legati alla media tra le tariffe dei singoli impianti, come ci ha spiegato Tomiato perfettamente prima, e in parte legati alle componenti perequative che introduce la Regione per il fondo incentivante. Sarà un sistema di più e meno, di alcuni più e di alcuni meno, che vanno a giocare su un 15% che paga il cittadino. L'impatto complessivo io credo che non sarà di immediata percezione, ok? Mentre invece quando arriva una manovra, è stata citata l'autorità di regolazione, quando arriva una manovra dell'ARERA che imputa un più 7% su tutti i PEF, insomma un 7% su una bolletta da 250 euro, un cittadino lo percepisce sicuramente subito. Quindi un po', secondo me, la prima cosa che sarà anche oggetto dei prossimi lavori è effettuare delle simulazioni economiche realistiche e dopo capire se c'è una sensibilità, una soglia di percettibilità, non so neanche se esiste questa parola, per il cittadino medio, che è anche l'amministratore medio, perché alla fine torniamo alla domanda, sì, ma alla fine quanto pago? Grazie. Prego, direi di proseguire poi nell'ordine anche con Laura Salvatore. Sì. Sicuramente c'è il concetto di cui parlava prima il collega, però penso che dipende anche da noi, cioè da come la parte tecnica qui riesca a colloquiare anche all'interno del proprio comitato e all'interno anche della stessa assemblea con tutti i sindaci che fanno parte di un consiglio di bacino. È evidente, si diceva prima, che è un argomento molto tecnico, però per arrivare a far capire un argomento tecnico a chi magari non ha quella particolare competenza, non serve arrivare solo a dire quanto pago o quanto risparmio, ma dove arrivo. Perché io credo che qualsiasi sindaco e qualsiasi amministratore in un momento del genere in cui si parla di transizione ecologica, economia circolare, debba cominciare anche a parlare in questi termini, oltre che semplicemente di quanto pago oppure quanto risparmio. Quindi penso che su questo il meccanismo proprio di accompagnamento che è previsto all'interno della tariffa unica di smaltimento possa portare appunto a far comprendere ai sindaci stessi, agli amministratori, ma anche ai cittadini, che c'è un percorso. Cioè non è semplicemente una tariffa con un numero è un'esplicazione di un percorso, quindi è questa forse la metodica e anche il nostro, diciamo, la nostra missione all'interno dei consigli di bacino. Non sarà facile, però penso che con l'impegno e anche con la semplicità di spiegare si possa comunque raggiungere. Grazie. Scusa. Allora, preso atto del fatto che ci sono degli incrementi tariffari in generale a seguito della regolazione ARERA negli anni a venire, e questo sto continuando a dire a tutti i miei sindaci, cioè che le tariffe non diminuiranno. Poi se ci sono altre occasioni di incentivare, trovare delle forme di supporto con il fondo incentivante, allora questo ben venga, perché può aiutare il territorio, come comunque hanno già detto i colleghi, e però senza dire ai cittadini e ai sindaci che avremo delle diminuzioni tariffarie. Questo io continuo a dirlo, lo sanno benissimo i miei sindaci. Io ho avuto un riallineamento dei costi del servizio che sono riuscito fortunatamente a gestire con il presidente del mio comitato, che mi ha molto supportato, e quindi la tariffa unica di smaltimento andrà dentro
il cap, diciamo, generale di ARERA. Ciò detto, sul fondo incentivante invece secondo me ci sarà un po' invece di che discutere, ma in modo positivo per gli obiettivi che ricordava anche la collega. Quindi per esempio io ho il tema molto forte sentito degli spiaggiati, che incidono tantissimo sulla produzione del rifiuto complessivo, sui costi del servizio. Abbiamo il tema degli accidentalmente pescati, dei volontariamente pescati, che adesso anche con ARERA è ancora tutto da capire e magari la Regione può supportarci, ed l'ho chiesto ad Ecomondo proprio direttamente ad ARERA anche, che ci dia anche una mano a capire bene la delibera e così anche come la Regione poi possa tradurla. Cioè abbiamo delle tematiche secondo me su cui magari poi potremo portare il focus, preso atto che non prevedo diminuzioni, ma solo, ecco, però un beneficio, ecco. Grazie. Proseguiamo con Baldisseri. Sì, a livello di comunicazione sui cittadini è ancora prematura, cioè nel senso che bisognerà capire, al di là del principio che appunto abbiamo tutti condiviso, poi attraverso le simulazioni, i pesi capiremo, e quindi diciamo che però ecco, generalmente dal punto di vista degli amministratori, a me è capitato di andare a parlare post anche a qualche consiglio comunale sul tema. La cosa è stata apprezzata e quindi condivisa anche per un altro motivo, cioè al di là dell'entità che uscirà da questo fondo incentivante, al di là di quanto sarà la premialità nei temi di ripartizione, è il riconoscimento di un sano principio di equità, no? Che in qualche modo, pur se con tempi medi, nel senso si parla 3, 4, 5, quello che è, ma stabilisce un percorso che appunto prima non c'è mai stato. E quindi ecco, da un punto di vista della rappresentanza politica, la cosa è stata vista positivamente, perché è il riconoscimento in qualche modo di un lavoro anche degli anni passati, e quindi, come dire, stabilisce un livello di soddisfazione adeguato. Poi, quando la cosa sarà quantificabile, ci sarà ovviamente anche un'informazione più diffusa alla cittadinanza. Grazie. Se Roberto Campagna vuole aggiungere qualcosa detto prima, prego. Sì, dagli interventi che mi hanno preceduto, l'aspetto positivo è che tutti ci crediamo in questo percorso che stiamo facendo, ed è anche emerso nel comitato regionale che era stato citato all'inizio. Quindi siamo convinti che questo porterà ad un risultato positivo. Quindi questo aspetto sicuramente ci aiuterà nella comunicazione ai cittadini, non solo ai cittadini, anche alle associazioni di categoria, che insomma non dimentichiamole che anche loro sono un elemento importante nella nostra società. Quindi la comunicazione appunto si deve costruire, dal mio punto di vista, scusate il gioco di parole, nel comunicare un aspetto positivo, un obiettivo importante che dobbiamo raggiungere, che se questo avrà un costo superiore però si tradurrà in un servizio diverso e migliore per il cittadino, cioè riuscire a far capire che a fronte di un leggero aumento o di un aumento ci sarà però anche un miglioramento generale del servizio, non solo il servizio puntuale, ma insomma un servizio generale che riguarda l'ambiente in cui viviamo. Grazie davvero a tutti i direttori, direttrici intervenuti. Passerei. Prego. E inviterei intanto Laura Salvatore a rimanere con noi, che ci parlerà di non può sfuggire cambio giacca da Padova Sud a Padova Centro. Prego. Inviterei invece Marco Pazzini, direttore Consiglio di Bacino Dolomiti, Giuseppina Cristofani, direttrice Consiglio di Bacino Brenta, Andrea Bombieri invece direttore Consiglio Bacino Verona Nord e Paolo Contò, direttore Consiglio di Bacino Priula. Allora, chiaramente la tematica e la modalità è la stessa, quindi essenzialmente insomma, la domanda è, e la possiamo accorpare anche in un'unica
in un unico intervento, appunto le azioni insomma, che prevedete con cui appunto muovervi nei prossimi anni in base appunto al vostro bacino, e eventualmente quali sono le criticità che intravedete, eventualmente quale supporto insomma, potete prevedere, ecco, di chiedere poi a Regione, appunto ARPA. Comincerei da Paolo Contò, direttore Consiglio di Bacino Priula. Sì. Beh, noi dobbiamo aumentare di l'1% di raccolta differenziata. Certo, chiaramente qui abbiamo un livello diverso. Nei prossimi 10 anni, questo è un impegno che sentiamo molto forte, nel senso che ci hanno dato un obiettivo che è abbastanza prossimo. La quota di residuo avviato a smaltimento è già stata raggiunta nel primo anno, e quindi diciamo che il nostro sguardo va un po' più avanti. Come si può cambiare da questo punto di vista? Guardate, il tema della tariffa unica, non sto cambiando argomento, mi ha appassionato fin là, nel senso che lo trovo una cosa talmente normale che l'ho superata pensando a cosa c'è dopo. Cioè, mi sono posto la domanda, ma qual è la famiglia di riferimento nelle scelte? È quella nonno, 2 figli, se sono sposati, nipoti, quella di una volta, dove si faceva il pane in casa, si riparavano le zappe, c'era il forno proprio? O è quella che è successa dopo, in cui i mestieri sono stati divisi nel paese, la famiglia è diventata una famiglia di famiglie? Quindi quello che è normale nel trattamento della famiglia nonno e giù è diventato normale per una famiglia di un paese. Bene, noi avevamo le discariche comunali ante enti di bacino, e siccome le discariche venivano fatte ai confini, si mettevano insieme in 2 paesi, Quinto, Macerata e Breda. Tutti abbiamo discariche dimenticate in cui quella era la famiglia. Gli enti di bacino hanno fatto una discarica, adesso il collega di Belluno, a Cortina, perché bisognava fare una discarica a Cortina, a Longarone, quasi sul Piave, a Cordignano, a Paese e a Montebelluna, sul bacino, sui 3 bacini trevigiani. Ora, quella era la famiglia giusta? Oggi la famiglia giusta è quella regionale, perché i rifiuti sono diminuiti, noi ci siamo allargati perché non facciamo più il pane in casa, e si decide tra fratelli le quantità che abbiamo da gestire. Ora la domanda è, ma tra fratelli della stessa famiglia si fanno trattamenti diversi? No, fine, per me il problema era finito. Tecnicismi, ci vedremo, tutto quello che hanno detto i colleghi finora. Sto pensando a come verranno usati invece i soldi futuri. Che cosa ha bisogno il Veneto? Qual è il nostro prossimo passo? Io l'ho saltato nella discussione, ho detto ragazzi, fuori, via i tecnicismi. Va fatta. Questa è stata la posizione del Priula. Come li useremo? Cioè qual è il bisogno per raggiungere quell'1% in più oppure N% in più da sostenere con queste risorse? Andrea Baldisseri ha detto 2 questioni: prevenzione, quello che sta sopra, filiere non considerate, oggi tessili, RAI, e io dico allungamento della filiera per la cattura del valore. E un'altra cosa, ecco qua sì è l'unica cosa che chiedo alla Regione, ma insieme, ecco, perché la famiglia è unica, è che noi dobbiamo batterci perché i costi aumenteranno nella tariffa, dice la Luisa, se noi non facciamo la battaglia da spostare il costo dal cittadino al consumatore. Cosa vuol dire per chi magari? Significa che non tutto può essere pagato dalla bolletta dei rifiuti in termini di costo, quindi dai cittadini, perché i cittadini fanno la giusta pressione per tenere basse le tariffe, perché è sempre fatica a spiegarle che facciamo più raccolta differenziata, ma la tariffa segue un andamento diverso, ma perché tutto è spostato
e che quindi non viene valorizzato il riciclo, è spostato verso il cittadino, cioè tutti paga. Spostare verso il consumatore significa che il prodotto di solo chi acquista e che sceglie di acquistare ha un prezzo diverso. Quindi tutta la faccenda dei costi efficienti di ARERA, che andrà a determinare le nostre tariffe, che se ho letto bene il documento DCO dice che i costi efficienti sarebbero il doppio di quello che oggi sono i ricavi con AI o dei sistemi di compliance, eccetera, lì possiamo dire ai nostri cittadini: guarda che devo detrarre perché il metodo ARERA ci dice che devo toglierlo. Ecco, è lì che e via tutto il resto dei sistemi EPR. Per me, perché migliori il Priula, quindi sintesi. Di quell'1% dobbiamo fare uno sforzo non solo Priula, ma di sistema, perché stiamo toccando ormai il soffitto. Grazie Paolo Contò. Allora, prima è stata proprio citata Cortina da Paolo Contò, quindi passerei a questo punto la parola a Marco Pazzini, invece direttore Consiglio del Bacino Dolomiti, e appunto le pongo appunto la questione su quali sono appunto le attività e le azioni che prevedete di mettere in campo nei prossimi anni. Partendo, sappiamo, comunque da un livello già sicuramente positivo, insomma, del vostro bacino, che appunto avrà comunque un obiettivo che pare, insomma, alla portata nei prossimi anni. Io ringrazio tutti, sono sicuramente il più nuovo fra tutti i colleghi, anche perché sono in carica da 20 giorni, un mese, quindi raccolgo, grazie a Dio, una situazione di indicatori, diciamo, che sono abbastanza positivi per la provincia di Belluno rispetto alla media veneta, però c'è da dire che mi attende un lavoro impegnativo dal punto di vista di sicuro della riorganizzazione del sistema di raccolta e di gestione e raccolta rifiuti nel bacino di Belluno, perché abbiamo una situazione abbastanza composita e un percorso di aggregazione dei 4 gestori attuali che sono gestori della raccolta rifiuti sui 61 comuni della provincia di Belluno, e per un totale di poco meno di 200.000 abitanti, è un percorso che porterà entro la prossima primavera-estate all'affidamento a gestore unico, attraverso appunto un percorso di aggregazione societaria che porterà ad una gestione unica provinciale. E questo, per fortuna i 4 gestori attuali stanno già svolgendo un ottimo lavoro e lo dimostrano un pochino gli indicatori. Però ecco, questo percorso di aggregazione e di affidamento a gestore unico dovrà sicuramente essere l'occasione per fare un ulteriore passo di qualità, per portare a dei sistemi di ottimizzazione appunto dei sistemi di raccolta e della produzione finale di rifiuti. E per quanto riguarda, si citava prima la discarica di Cortina come esempio dal dottor Contò, del sistema della vecchia famiglia di gestione di rifiuti, e la discarica di Cortina è a breve, nel giro di 2 o 3 anni, in esaurimento, e ringrazio la Regione a questo punto che da qualche tempo, insomma, ha messo mano alla pianificazione dei flussi e alla previsione appunto di impianti che possano servire a tutti al di là insomma dei singoli bacini. Per cui dopo la chiusura della discarica di Cortina, che mette un po' fine al vecchio sistema, il Consiglio di Bacino Belluno non avrà impianti di riferimento, ma si avvarrà di quello che opportunamente, insomma, la Regione ha previsto nel piano regionale e nella pianificazione dei flussi. E per quanto riguarda, anche riallacciandomi un attimo alla tariffa, alla previsione di tariffa unica di smaltimento che la Regione ed ARPA si apprestano ad adottare, abbiamo già espresso nel primo passaggio che abbiamo fatto nel Comitato di Bacino regionale
un generale apprezzamento da parte di tutti, e si tratterà adesso di andare un pochino a lavorare per prevedere quella che è la parte appunto del sistema incentivante, del fondo incentivante, che è assolutamente un buon risultato, perché andrà a creare sistemi di equità e di premialità per i territori virtuosi, prevedendo una serie di indici, una serie di indicatori che vadano appunto da una parte a premiare, e una serie anche di penalizzazioni per chi non ha i giusti criteri di virtuosità. Su Belluno appunto c'è questo percorso che ho appena raccolto, essendo appena arrivato, che è un percorso anche impegnativo, perché il Consiglio di Bacino Belluno non era prima del mio arrivo, e non lo è ancora oggi, pienamente strutturato secondo quelle che sono le previsioni, e ci stiamo appunto strutturando e stiamo lavorando insieme ai gestori per raccogliere la documentazione del piano industriale che stanno presentando, appunto per accorparsi. Questa, come vi dicevo prima, può essere e deve essere anzi l'occasione per fare un ulteriore salto di qualità rispetto ad oggi su quelli che sono i criteri e le modalità di lavoro, e soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati finali da raggiungere. Grazie Marco Pazzini. Giuseppina Cristofani, direttrice Consiglio di Bacino Brenta, e anche per lei un po' uno stato di fatto del suo Consiglio di Bacino, e quindi quali sono poi le azioni per i prossimi anni, e poi magari passiamo alla seconda parte della domanda su quello che alle criticità eventualmente, o comunque all'aspetto anche comunicativo, no, col territorio, che appunto avverrà nei prossimi anni su questo tema. Non mi aggiungo ai ringraziamenti già espressi dai colleghi, perché è ovvio che potersi confrontare aiuta anche a mantenere alto il livello di pensiero, e questo è, come dire, uno dei compiti principali che gli enti di governo d'ambito devono tenere presente. Leggo nella tariffa unica, o declino a partire da questa tariffa unica regionale per gli impianti minimi, su cui, come dire, che abbiamo accolto come una novità importante, la forza del termine unica, che è stato un po' il denominatore comune dell'azione anche che il nostro ente d'ambito ha messo in campo. Noi siamo arrivati tardi rispetto a un'organizzazione normativa che prevedeva in qualche modo di superare la frammentarietà, però abbiamo cercato di lavorare in maniera importante declinando questo termine di unico. Abbiamo fatto un regolamento unico per uniformare, come dire, la somministrazione anche del servizio. Abbiamo fatto una programmazione unica d'ambito, su cui è stato costruito una verifica per l'affidamento in house, trovando un gestore unico per tutto il territorio. In questa propensione alla unicità c'è la forza di una visione che deve essere strategica. Paolo lo diceva prima, non possiamo più pensare di gestire questo livello di servizio pubblico con l'artigianato comunale. La legge spoglia i comuni di queste funzioni proprio per spingerci in una visione che sia anche esigente, innovativa, come lo è questa tariffa che è arrivata. E trovo, come dire, che sia molto importante tenere presente questo sforzo. Unico è anche il PEF che andremo a costruire finalmente dall'anno prossimo. Nel 2024 abbiamo questo obiettivo, l'abbiamo già aggregato per macro aree, ma vorremmo fare questo ulteriore salto. E unica voglio che sia, non uso il condizionale, anche l'articolazione tariffaria, perché no, tutti si diceva che per lo stesso livello di servizio l'utente deve poter contare sullo stesso forma di pagamento, anche perché se non si fa questo passaggio non si arriva a gestire quella premialità che è la consapevolezza che chi produce meno va anche premiato usando la leva tariffaria. Ovviamente
l'unicità, cioè questa propensione all'unico, vorrei leggerla più, diciamo, nella declinazione di unitario. Per me l'unicità è lo strumento che consente di pianificare, quindi di regolare in modo unitario. È un passaggio secondo me fondamentale, perché la regolazione ci impone questo. La regolazione ci impone di avere un cruscotto regolatorio, che sono i PEF, che sono le tariffe, che sono gli investimenti che si fanno sul territorio, che tengono conto della diversità, riportandoli a un'idea unitaria. Questo per me è, come dire, anche la sfida, la criticità da una parte e la sfida. La criticità è se la leggiamo dalla parte della frammentarietà, il territorio non ce la fa, siamo tanti diversi, abbiamo tariffe diverse. La sfida è dire: utilizzo questi strumenti di unicità che ci sono stati dati, tariffa unica, regolamenti unici, per spingersi verso un'unitarietà. Perché, l'hanno detto i colleghi prima di me, la fatica è poi governare il PEF, piano economico finanziario, e le ricadute tariffarie, perché queste non siano vissute come vessatorie o non corrispondenti al servizio che viene reso. Per questo avere un cruscotto unitario, che questi strumenti che ci dà anche la Regione ci consentono di sperimentare, è dal mio punto di vista, come dire, la grande risorsa e anche l'auspicio che ci facciamo insieme. Grazie a Giuseppina e a Cristofani. Passerei invece ora ad Andrea Bombieri, direttore Consiglio di Bacino Verona Nord, che oggi è un po' il nostro unico rappresentante del veronese, e chiaramente poi interverrà, diciamo, per la competenza, ecco, del suo Consiglio di Bacino. Prego. No, grazie. Parto anch'io con i ringraziamenti dovuti agli organizzatori, a Legambiente, ed è sempre una bella occasione di confronto, appunto, con i colleghi su temi che poi sono comuni a tutti i bacini. Allora parto anch'io da alcune considerazioni, più che altro dell'importanza della visione unitaria della gestione dei rifiuti. In particolare, per una realtà come quella di Verona, volevo sottolineare positivamente il ruolo della Regione nella regia regionale del 2023 per i flussi dei rifiuti. L'abbiamo toccato prima, l'abbiamo detto anche, l'importanza. Vengo da un territorio, la provincia di Verona, che nel tempo ha costantemente avuto accesso a autorizzazioni emergenziali, proprio perché con una storia impiantistica, una storia organizzativa di suddivisione di bacini particolari, su cui non entro chiaramente nel merito, ma spessissimo negli ultimi periodi sempre arrivavamo con necessità di dover appunto avere delle collocazioni d'emergenza dei rifiuti. Ecco, il 2023, con la programmazione, con l'intervento della regia regionale, col supporto di ARPA, chiaramente per la determinazione, programmazione e controllo sui flussi, siamo riusciti a gestire nel modo migliore possibile appunto l'anno, il 2023, e quindi questo per sottolineare l'importanza anche di questo aspetto. Passaggio successivo, quindi tariffa unica. Anche su questo aspetto è un passaggio conseguenziale, fondamentale nella logica anche dell'affrontare il tema a livello regionale. E quindi anche la tariffa regionale è un elemento importantissimo sul quale assolutamente va data la massima cioè deve esserci la massima convinzione da parte di tutti nel portare avanti questo obiettivo. Quindi anche gli aspetti di premialità sui bacini, la costituzione di questi fondi che possono servire poi da volano e ulteriormente da stimolo per incentivare ulteriormente i bacini, nell'ottica che dicevamo prima, alcuni sono più avanti, alcuni sono più indietro. È chiaro che quindi c'è un tema generale di miglioramento complessivo che deve esserci a livello regionale. Vado un po' su tutti gli argomenti poi che abbiamo un po' toccato. Ecco, anche a livello del nostro bacino abbiamo comunque iniziato un minimo di condivisione delle linee guida che sono state determinate per la tariffa unica, quindi ne abbiamo parlato in assemblea e quindi è iniziato un po' di dibattito all'interno della nostra assemblea.
In un tema generale, quindi di condivisione dell'obiettivo, ecco, l'elemento su cui ci si è soffermati, proprio in quello che dicevamo anche prima, in un'analisi che comunque anche gli amministratori poi fanno dei vari elementi che compongono questa tariffa, era il tema del conferimento fuori bacino. Ecco, questo è sicuramente uno degli elementi su cui i sindaci, almeno del mio bacino, si sono soffermati in una valutazione generale per analizzare anche la storia impiantistica di un bacino piuttosto che di una provincia, che non è uguale in tutte le realtà appunto del Veneto, e quindi ogni regione, ogni provincia e ogni bacino ha delle proprie caratteristiche e una storia anche di impianti o di non impianti presenti all'interno del proprio ambito. E quindi ecco la volontà di inserire questo contributo fuori bacino è stato particolarmente attenzionato nel dibattito, ecco, più politico chiaramente in assemblea da parte dei sindaci, e quindi è uno degli elementi su cui chiaramente ci sarà, ecco, importante quindi anche comunicare nel modo corretto questo elemento e questa parte di tariffa che va a comporre quindi poi la tariffa unica regionale, nello spiegarla, nel motivarla e nel farla passare nel modo corretto. Come dicevamo prima, chiaro che adesso bisogna vedere anche i numeri, bisogna poi appunto passare anche a una fase applicativa per spiegare ancora meglio poi quello che può essere l'impatto effettivo o meno di questa componente nell'ambito complessivo poi della determinazione della tariffa unica. E tornando al bacino, l'altro elemento era quello di una valutazione un po' delle attività in essere del bacino, il bacino Verona Nord, quindi ha dei risultati in linea sostanzialmente con i risultati obiettivo del piano. Dobbiamo migliorare ancora in termini di riduzione del rifiuto urbano residuo. Abbiamo delle realtà particolarmente avanzate anche all'interno dei nostri comuni con dei risultati molto buoni. Abbiamo ancora dei comuni purtroppo che con difficoltà, che stiamo cercando adesso di accompagnare a dei livelli migliori, soprattutto nella zona montana della Lessinia. Abbiamo un territorio molto diversificato con comuni turistici, comuni della Lessinia, quindi comuni montani con pochi abitanti e ambiti territoriali molto ampi. L'obiettivo attuale del bacino è quindi quello sicuramente di andare a migliorare questi risultati, e l'obiettivo più ambizioso che ci siamo posti è quello di portare a compimento anche nel nostro caso un affidamento a un gestore unico a livello di bacino. L'Assemblea ha dato delle indicazioni per un affidamento a un unico operatore in house, e quindi anche noi stiamo con difficoltà e con passaggi che comunque vogliamo mantenere in un limite temporale limitato, con l'obiettivo appunto di arrivare a questa configurazione finale che consentirà poi finalmente anche al bacino di avere delle potenzialità di investimento e di miglioramento del servizio sicuramente più strutturate e strutturali. Ecco. Grazie. Grazie Andrea Brombieri. Passerei a questo punto a Laura Salvatore per il Consiglio di Bacino Padova Città e Padova Centro, e anche qui chiaramente è un contesto molto diverso rispetto a Padova Sud, quindi magari in questo caso che ci lavora insomma, da un po' più tempo dei 5 mesi, insomma 6 mesi rispetto al Padova Sud. Prego. Sì, grazie ancora a tutti. Allora, come Consiglio di Bacino Padova Centro, anche noi stiamo cercando di lavorare con l'idea quindi della unicità di cui parlava prima Giuseppina Cristofani, anche se appunto il Consiglio di Bacino Padova Centro è composto ovviamente all'80% da un grande comune che è il comune di Padova e poi da altri 4 comuni limitrofi, forse qualcosa cambierà, ma insomma al momento 4 comuni limitrofi che diciamo, hanno però sono molto piccoli, ecco, rispetto al comune di Padova. Per quanto riguarda invece questo quindi aspetto, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato sull'unicità intanto della qualità del servizio, approvando a livello di bacino appunto le nuove carte di qualità del servizio che quindi sono diventate unitarie per tutti i comuni. Stiamo lavorando sul regolamento unico di bacino anche noi, perché è vero che in questo momento non abbiamo ancora un contratto di servizio
a nome del Consiglio di Bacino, però queste sono le basi prodromiche per arrivarci e iniziare quindi a far ragionare quindi anche i singoli amministratori comunali, che quindi non bisogna più parlare di comune, ma iniziare a vedere la gestione dei rifiuti a un livello sopraelevato. E anche questo è un percorso di comunicazione importante. Anche a livello comunicativo stiamo facendo un'attività che può sembrare poco importante, ma invece non lo è, cioè stiamo adottando anche dei calendari della raccolta differenziata di bacino e non più di comune, quindi stiamo supportando anche le attività di comunicazione. Questo perché? Perché è importante far passare questo concetto di unicità, a cui poi si aggancia anche il meccanismo della tariffa unica, meccanismo che io adesso parlo come bacino Padova Centro, quindi condividiamo nella impostazione e condividiamo anche nel risultato, cioè un risultato che deve portare sicuramente i consigli di bacino a un miglioramento importante, un miglioramento delle proprie performance, sia come raccolta differenziata ma anche come minor produzione del rifiuto. Su questo il Consiglio di Bacino Padova Centro ha già iniziato un percorso importante, un percorso che lo ha portato sicuramente a risultati buoni che però non vuol dire essere arrivati, ma vuol dire solo il punto di partenza, cioè questo adesso iniziamo a ragionare per arrivare agli obiettivi di piano. Questi 2 anni quindi sono serviti per mettere in piedi tutte le attività prodromiche ed essere pronti per questo percorso. Io continuo a dire è un percorso, cioè arrivare a un obiettivo importante di piano al 2030 è un percorso importante, un percorso che deve vederci impegnati. Per questo anche come bacino abbiamo chiesto al nostro gestore di darci un piano di quello che prevede anche a livello di gestione essere un obiettivo. Convinti che dobbiamo impegnarci tutti, deve impegnarsi il gestore come sta già facendo e deve impegnarsi il singolo comune, dobbiamo impegnarci noi come direttori, perché penso che sia importante anche il ruolo e l'impulso che il direttore deve dare al proprio consiglio di bacino proprio in questa nuova logica, una nuova logica che fra l'altro il Consiglio di Bacino Padova Centro ha un'importanza strategica proprio perché all'interno noi abbiamo una città grande, ricordavo come Padova, che ha anche degli obiettivi di decarbonizzazione importanti fissati al 2030. Quindi come vedete il 2030 per il Consiglio di Bacino e per il suo territorio è un anno veramente fondamentale. Per quanto riguarda anche la minor produzione del rifiuto, stiamo lavorando anche sotto questo aspetto. Abbiamo iniziato anche attività di politiche sul cibo all'interno dei nostri comuni importanti che però gestiamo anche a livello di Consiglio di Bacino proprio per lavorare quindi sull'evitare lo spreco e arrivare anche sotto questo aspetto a una minor produzione. Lavoreremo ancora sui dati, ricordo che naturalmente chi trainerà il Consiglio di Bacino è sicuramente il Comune di Padova. Il Comune di Padova ha un'importanza in questo momento sia a livello turistico che a livello di università e quindi di studentati e di presenza di studenti importante. Dobbiamo lavorare anche su questi dati proprio perché io sono convinta che mettendo già a punto dei dati che bisogna andare a definire puntualmente anno per anno, riusciremo già ad avere dei risultati importanti su questo. Abbiamo una presenza ad oggi nel territorio sottostimata di persone. Questo fa sì che ad oggi noi abbiamo questa importante attività che ancora dobbiamo definire di alta produzione del rifiuto, che secondo me nel momento in cui andremo a tarare i dati naturalmente calerà in maniera considerevole. Grazie. Grazie Laura Salvatore. Vi rubo un minuto rapidissimo per un secondo giro, diciamo specifico, poi sulla base delle specificità poi dei vostri consigli di bacino, partire da Laura Salvatore, poi arriviamo fino a Paolo Contò.
in che cosa ritenete, diciamo, fondamentale un accompagnamento puntuale, diciamo, della Regione da qui, insomma, ai prossimi anni, ed eventualmente, ecco, anche un obiettivo, un sogno, insomma, da qua appunto al prossimo futuro? In un minuto, se ci riusciamo. Prego. Beh, io penso che la Regione abbia un grosso potere di spinta e di stimolo nei riguardi nostri, perché è sicuramente il punto di vertice regionale ed è quindi importante che le attività propulsive partano dal centro per poi arrivare alla periferia. Il mio sogno è arrivare al 2030 con gli obiettivi raggiunti, sia gli obiettivi di piano che gli obiettivi di questa importante attività di decarbonizzazione. Io penso che non sia impossibile, ci credo e ci sto lavorando. Grazie. Per il Consiglio di Bacino Belluno, in un minuto secco, cosa mi aspetto dell'accompagnamento della Regione? È quello che sta facendo. Perché in un panorama di frammentazione, come avevo anticipato nell'intervento precedente, con 61 comuni, 4 gestori, 2 anni fa erano 11 i gestori, in cui si fa fatica ad abbandonare il campanile e ad accorparsi e ad unificarsi, tanto mi sembra che la parola chiave di oggi sia unica e unicità. E mi aspetto che la Regione faccia quello che sta facendo. Sulla tariffa non si era ancora arrivati ad una tariffa unica provinciale, vista appunto la frammentazione della situazione che vi rappresentavo, e quindi questo percorso di accompagnamento e di guida dall'alto, che porti comunque ad un percorso partecipativo e collaborativo, come si sta già facendo sulla tariffa unica, col quale andremo a ragionare insieme un po' quelli che saranno un po' i parametri sia del fondo incentivante sia degli altri elementi costituenti la tariffa. Io invece, che tendenzialmente sono votata ad alzare l'asticella, chiedo alla Regione un ulteriore e forte supporto per dipanare alcuni piccoli temi di contenzioso giuridico interpretativo che ci rendono difficile a volte lavorare. Credo che come direttori ci confrontiamo in questo senso e possiamo essere anche propositivi per trovare delle risposte. Però ne abbiamo bisogno, perché altrimenti, come dire, una parte delle nostre energie viene dispersa nella gestione comunque frammentata e soggettiva, diciamo soggettiva rispetto all'ente d'ambito, di alcune tematiche molto, come dire, puntuali, insomma, che condividiamo. Però gli strumenti messi in campo, che sono poi appunto il coordinamento dei direttori, i tavoli di confronto, eccetera, vanno in questa direzione. Quindi io mi aspetto, come dire, che venga potenziata questa forma di confronto, entrando anche nel merito di alcune, così, insomma, quisquiglie interpretative che però ci alleggerirebbero di molto poi anche, no, l'operatività, soprattutto non creando difformità di interpretazione tra un territorio e l'altro, sempre perché l'obiettivo finale è l'unitarietà, che è anche il mio sogno. In realtà, sempre perché sono un po' così dalle aspettative elevate, mi piacerebbe che l'unitarietà che auspicavo prima fosse vissuta come proprio la forma con cui si declina il principio di sussidiarietà, che è quello su cui tutti, come dire, siamo chiamati a operare. Anche da parte mia sottolineo quello che sta già facendo la Regione, insomma, che è estremamente importante, anche perché serve a far passare anche nelle assemblee tra i sindaci un concetto di non c'è più il singolo comune, c'è qualcosa di superiore, c'è il bacino, ma di più c'è comunque un'organizzazione, c'è un'indicazione forte e precisa che arriva anche dalla Regione. Quindi quello che dicevo prima è stato molto importante, secondo me anche la gestione dei flussi a livello regionale ha dato un senso e un significato anche di maggior sicurezza anche ai comuni stessi nell'ambito della programmazione e del sapere che comunque c'era la possibilità c'era una regia regionale su questo aspetto. La tariffa unica sarà un altro passaggio importante per far capire appunto quello che diceva anche Paolo prima, che non c'è più il singolo, non c'è più la realtà, la piccola realtà locale, ma c'è qualcosa di più grande. E quindi da questo punto di vista è già quello che secondo me è importante che venga mantenuto e che venga fatto.
L'altro tema su cui come bacini probabilmente siamo attualmente, insomma un po' tutti credo come organico e come attività che dobbiamo portare avanti, è chiaro che ciascuno di noi ha bisogno comunque di avere un appoggio costante anche per la gestione, mi rilascio a quello che dicevi, anche delle questioni operative che ogni giorno affrontiamo. Ciascuno di noi come bacino ha una struttura amministrativa che deve comunque diciamo così, utilizzare le risorse proprie anche per funzioni che sono quelle tipiche di un ente che si deve organizzare, che deve fare determinate attività. Quindi poter contare sulla Regione, ma come già avviene o su ARPA, per un supporto e per una rete di relazioni come quella che stiamo facendo è un altro aspetto molto importante che serve sicuramente ai bacini. Grazie. Chiudiamo con Paolo Contò. Un po' l'ho accennato prima per quanto riguarda dei tavoli nazionali riguardanti sostenere, diciamo, lo spostamento dei costi, quindi i ricavi dagli accordi nazionali, dai sistemi di compliance saranno decisivi nei prossimi anni, anche perché sono equi, sono più equi della tariffa, addirittura più equi della tariffa puntuale e fa pagare il consumo, quindi chi compra di più paga non solo l'indifferenziato, per dire paga l'imballaggio, eccetera. Questo è un tavolo. Secondo, attenzione, l'ha detto Roberto Campagna, all'asimmetria regolatoria, cioè quella di teniamo conto che c'è qualcuno più indebito, d'accordo, anche internamente, mi sono qualche volta, l'ho detto l'altra volta. Questi sui tavoli nazionali sono temi. Poi un'altra cosa, chiedo alla Regione, ma io ho l'impressione che avremo sempre più, mi riferisco all'ultimo intervento di Andrea, pressione regolatoria sia noi che la Regione in prospettiva. Cioè la tariffa unitaria, la gestione sovracomunale sposta giustamente attività verso i bacini e sposta la gestione regolatoria anche sempre più importante verso la Regione. La domanda che dobbiamo farci è, uno, se le strutture sono ancora adeguate con questa visione, sia regionale, perché molte volte dacci una mano, no, noi, ma anche noi domandiamoci se quella previsione di vincolo della legge regionale 52, in cui prelevare le risorse esclusivamente nei comuni, specie qualificate, purtroppo il gap si sta allargando tra comuni e bacini, perché è troppo complesso, ha ancora senso oggi, perché l'abbiamo fatta nel 2012, quando la spending review c'era Mario Monti, tutto era da... Cioè domandiamoci se veramente i bacini possono prelevare professionalità solo dai propri comuni, magari piccoli, medio piccoli, parli di Arera, Casca d'Alpero, se ha ancora senso oggi. Ecco. Grazie Paolo Contò, grazie in realtà a tutti quanti i consigli di bacino e adesso... Luca Marchesi, chiaramente l'ho risparmiato e chiudi tu e farei rispondere giustamente a Regione e appunto ARPA. Prego. Ma io direi liberiamo. Allora io innanzitutto ringrazio e ho ascoltato con grande attenzione anche l'ingertomiato con me e i colleghi che sono in sala, peraltro li citiamo, ma li avete visti stamattina, l'ingegner Chiosi, il dottor Giandon. La prima osservazione che farei è registro quello che già sapevamo, però un confermato apprezzamento, condivisione rispetto al corso che stiamo facendo, al percorso. Quindi insieme anche alla consapevolezza della complessità di questa sfida, no? Sfida epocale l'ha chiamata qualcuno, quindi certamente credo sia l'atteggiamento giusto, quindi saper riconoscere il positivo, il bicchiere mezzo pieno, quello che si sta facendo, condividere i principi, gli indirizzi, condividere il metodo di lavoro, ed essere consapevoli del fatto che bisogna continuare, e del resto essendo noi una regione eccellente, le attese sono alte, innanzitutto di chi abita qui, di chi vive qui, delle persone al cui servizio noi siamo. La seconda considerazione che farei è che riguarda, diciamo, un passaggio dal
dal livello delle competenze delle istituzioni a quello dei valori, ecco, io ho visto oggi, la mattinata in realtà l'ho visto di sfuggita, però il pomeriggio, anche una comunità di persone che sta condividendo un disegno di una famiglia, se devo citare la tua metafora, Paolo, quindi di una comunità di persone che ha delle grandi risorse e che sta lavorando insieme, e io penso che se le persone lavorano insieme nessun obiettivo è irraggiungibile. Quindi devo dire che, non so voi, ma insomma io esco abbastanza confortato, ecco, sul fatto che abbiamo creato le condizioni per continuare a costruire per questa regione, per queste comunità, un futuro sempre migliore. E poi mi sono segnato la giusta preoccupazione di trovare il percorso, il metodo di applicare con equilibrio queste novità, queste innovazioni. Su questo vi dico che insomma terremo la massima attenzione e con gli strumenti che abbiamo, anche di confronto e di condivisione, penso che potremo anche aver modo di aggiustare in corsa, se ci sarà bisogno, quello che facciamo. Il metodo di lavoro di Regione Veneto è, ancora una volta, anche in questo campo, l'ascolto, la condivisione, il confronto, e quindi penso che ci siano tutte le condizioni per andare avanti bene e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Grazie mille Luca. Io volevo fare una riflessione e tornare un po' all'inizio del percorso. Ci ricordo l'Ecoforum del 2020, quando Loris Cemiato era direttore dell'unità operativa ambiente della Regione Veneto, e che abbiamo fatto questo Ecoforum online sotto Covid. E la domanda che ci eravamo fatti, perché siamo veramente stati stupiti dalla volontà di creare questo piano rifiuti come un cambiamento epocale, sì Luca, e ci chiedevamo poi se la Giunta fosse all'altezza di quello che l'assessorato all'ambiente e gli uffici e ARPAV stava creando, e la Giunta è stata in grado di approvare questo. Poi ci chiedevamo se il Consiglio fosse alla stessa altezza della Giunta, no? Lo ricordava anche Paolo Contò, mi sembra, nell'Ecoforum dopo. E l'anno scorso invece mi chiedevo se i consigli di Ciabacino ce la facessero ad essere all'altezza di sto piano, perché guardate che oggi penso che la parola, che il termine che è uscito di più sia quello dell'unitarietà, del fare le cose assieme, del crescere assieme, di raggiungere assieme l'obiettivo. E qui c'era gente che gli obiettivi li aveva già risolti e già raggiunti, e gente che deve ridurre la sua RUR del 40%. Quindi era straordinario, è straordinario. I consigli di Ciabacino, almeno quelli che c'erano qui oggi, hanno dimostrato di essere all'altezza. Ora la sfida sarà capire se il metodo, l'accompagnamento e tutto, con il metodo, con l'accompagnamento e tutto, i sindaci ed i cittadini saranno all'altezza di questi obiettivi. Un po' il nostro compito sarà quello di trasmettere l'importanza di questo cambio epocale e anche questo modo di ragionare veramente in maniera unitaria, cosa che purtroppo in moltissimi altri settori non avviene. Penso che il piano rifiuti stia veramente dimostrandosi un metodo anche di lavoro straordinario, per cui veramente mi viene da sottolineare questo, e di come al settore dei rifiuti, quello che è considerato il più problematico, il più difficile, possa venire veramente un insegnamento per tutto il Veneto.
Ultimissima cosa, vorrei ringraziare i nostri partner che ci hanno consentito di realizzare Ecoforum, a partire da Sarno, Sesa, il Consiglio di Bacino Priula, Esacom, Assoccarta, Acegassa PS Amga, Cesaro McImport, Etra, Bioman, Berica Utilia, Asvo, Econ Ambiente con Tarina e lo sponsor tecnico Favini. Veramente grazie perché ci date la possibilità di creare questi momenti di confronto molto importanti. Per ultimo, grazie alla Regione Veneto per il patrocinio ed il contributo anche da Ecoforum. Quindi per oggi abbiamo finito, c'è una visita al castello con la visita alle cantine e ci si vede sotto dove abbiamo fatto il pranzo. Grazie mille a tutti, veramente. C'è la visita al castello. L'ho detto, vero?